Noi siamo pronti, vero? Siamo pronti? Ah, dobbiamo trovare gli occhiali di Laura. E si cambia. E come fai? Nella borsa, guarda nella borsa che stanno sempre lì. Vabbè. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti, numerosi, questo ci fa un grande piacere e rende orgogliosa l'Accademia di continuare questa sua tradizione su cui stiamo sempre più spingendo, che è quella di un'Accademia laboratorio dove si elaborano visioni, pensieri e anche riflessioni sulla storia, ma non in un modo così filologico, proprio di pura ricostruzione, anche quello naturalmente, ma come nel caso di oggi, gli studi su questo personaggio che è stato Nicolini, una figura totalmente trasversale, altra immagine che ci piace molto, difficilmente collocabile in un ambito accademico, insomma, è stato tante cose allo stesso tempo, ma soprattutto la sua parabola fisica è finita, ma continua una luce riflessa, come quelle stelle in cielo che sono morte da tempo e che continuano ancora a emanare luce. Forse questo è l'aspetto che spero che verrà fuori nelle vostre riflessioni, più importante, insomma, perché siamo convinti e questa Accademia si fa carico anche di questo, che ci sia una saldatura sempre forte tra il presente e il passato, cioè che le cose che succedono oggi non avvengono così per grazia ricevuta, ma perché c'è una stratificarsi di eventi, tra cui quanto Nicolini ha fatto a suo tempo e che molti di noi hanno anche vissuto io personalmente. Comunque io non entrerò nei dettagli, voglio ringraziare Laura Termes che è stata la promotrice e organizzatrice di questo convegno, che so quanto non sia facile organizzare un convegno e quindi proprio nella linea appunto della volontà, diciamo, di tutti noi accademici di continuare questa idea di laboratorio. Questa è una cosa che riguarda noi interni, ma è un invito anche a chi partecipa da fuori a pensare all'Accademia come una casa, un luogo dove ci si ritrova, dove si possono proporre delle idee che poi naturalmente vengono analizzate, elaborate insieme e da dove ne escono altre idee ancora si spera più forti. Allora, io non devo dire tanto di più se non che una piccola fatto emozionale e personale che quando penso a Nicolini, a parte di averlo conosciuto personalmente, ero un po' più giovane, però ci siamo anche abbastanza frequentati per varie ragioni. Però soprattutto voglio dare un po' questa immagine di quello che era Roma prima e post Nicolini, cioè che io quando penso alla Roma di quando ero ragazzo, insomma negli anni 50, penso spesso alla canzone di Adriano Celentano, che era Azzurro, che descriveva quest'estate, nel suo caso milanesi, però va perfettamente anche su Roma, quest'estate malinconiche, silenziose, vuote, deserte, una città praticamente che non esisteva, quasi non si doveva andare in giro, c'era addirittura, forse qualcuno si ricorderà, il complesso di rimanere in città, perché si faceva brutta figura perché dice non si possono permettere le vacanze, quindi insomma la città d'estate si sterilizzava, moriva in qualche maniera e Azzurro ne è proprio la canzone, l'emblema, diciamo, il sogno di altro, di andare altrove.
Con l'arrivo di Nicolini tutto questo viene sovvertito. Quella città che abbiamo visto nei film di Elio Petri, che ne so, di Antonioni, lo stesso Pasolini, quella città nata dalle rovine della guerra e che assorbiva milioni di persone, si può dire, nelle periferie, accatastava nei dormitori migliaia di persone, erano sempre più separate da una vita comune sociale. Con Nicolini si rimette in moto un ciclo virtuoso della città comunità. Io non so, un'associazione, forse voi più tecnici di me lo sapete confermare o meno, ma io l'associo spesso, quello che è avvenuto con Nicolini, è ovvio con le dovute proporzioni, però alle feste barocche romane, cioè questa idea proprio di una comunità che lì si era in onore dei potenti e così via, però questa forza di ritrovarsi intorno, insomma il centro era un luogo veramente di scambio, che forse viene ancora dalle agorà e da quant'altro. Ecco, lui ha rimesso in moto questo meccanismo in cui vivere la città, vivere divertendosi, vedendo cose che magari erano occasioni solo per cineclub o per piccoli spazi, facendole diventare di massa, ha fatto un lavoro che secondo me è socialmente, storicamente estremamente importante per tutti noi della nostra generazione e per le future generazioni. Tant'è che è stato copiato in maniera impressionante in tutto il mondo, quindi evidentemente lui aveva trovato una cifra formidabile. La città è rinata con lui. Poi ci ha pensato qualcun altro a spegnerla, ma questo è un altro tema. Quindi io ringrazio di nuovo e lascio la parola ai competenti. Ecco. Cari amici e colleghi, allora cominciamo questa giornata tutta dedicata a Renato Nicolini. È significativo che sia l'Accademia di San Luca, accanto a altre istituzioni ben inteso, a promuovere questa iniziativa che tra l'altro si... Parlaci dentro. Perché... sì, chiedo scusa. Sì. No, dicevo semplicemente come è bello pensare che l'Accademia, che da un po' di tempo a questa parte, non moltissimo, ma insomma promuove una serie di iniziative, di attività, di incontri, uno dei quali è stato denominato, intendo un ciclo di conferenze, di colloqui di un livello davvero molto alto, è stato intitolato La visione, per significare l'invito che l'Accademia ha rivolto e sta rivolgendo a una serie di personalità attive nei più diversi campi del sapere e che si caratterizzano dal fatto di portare nel dibattito culturale delle prospettive, delle idee costruttive e progettuali. Questo può sembrare ovvio, però è proprio come ha detto adesso il presidente Tirelli, Nicolini è uno che appartiene, scusate, a questa concezione del mondo, cioè è uno che ha portato una visione ed è vero che, senza voler entrare in critiche malevole o benevole, insomma, però è vero che se noi valutiamo la situazione attuale della cultura, ma non solo della cultura, nella nostra città, non notiamo un impulso, un afflato, diciamo, che possa essere definito una visione della città e della vita culturale e politica, e questa giunzione della politica e della cultura, che in effetti, insomma, nella parabola di Nicolini rifulge. Poi si può criticare, apprezzare o non apprezzare, però è un dato di fatto. E allora il fatto che questo parta dall'Accademia potrebbe sembrare onorevole, bello, eccetera. E poi questa giornata veramente ripercorre ogni aspetto di questa personalità
anche da molti di noi, anzi forse credo da tutti noi presenti, anche molto amata. Io pure come Marco Tirelli ho avuto occasione di frequentare tanto Renato Nicolini, e sono cose molto belle, di grande impatto, che è vero che si sono radicate, durano e come. E allora con il coordinamento di Laura Termes, che come abbiamo appena sentito è l'ideatrice e la coordinatrice di tutta l'iniziativa, ascolteremo. Oddio, scusate, mi ero dimenticato, ma è immancabile, sì, vi chiedo scusa. E dicevo, abbiamo avuto tutta la giornata e con interventi questa mattina, mi permetto di elencarli, poi naturalmente di Paolo Portoghesi, che interviene però con un intervento registrato che ascolteremo, e poi invece in presenza avremo Vittorio Bidotto, Clementina Barucci, Vanna Fraticelli, Gianni Accasto, Franco Purini. E poi nel pomeriggio ci sarà un saluto dell'assessore Gotor, probabilmente anche lui non in presenza, e poi sarà Francesco Cellini a introdurre la seconda parte. E interverranno in questa seconda parte, sempre col coordinamento di Laura Termes, Dina Nencini, Pasquale Belfiore, Ottavio Amaro, Raimondo Guarino, Daniele Vitale e Alberto Abruzzese. Quindi potremo ripercorrere ogni momento e ogni aspetto della molteplice attività di Marco Tirelli. Sì, di Marco Tirelli. Vabbè, questa non lo so. Come si deve giudicare? Freudiana, non freudiana? Non lo so, però io stesso, come sovente accade a ciascuno di noi, non sono in grado di interpretare me stesso. Invece, no, ma perché stavo guardando il foglio e dopo il nome di Marco c'è quello di Orazio Grappenzano, a cui devo dare la parola. Allora così ho fatto una sovrapposizione, è vero. E quindi il preside della facoltà di architettura dell'Università La Sapienza di Roma, Orazio Grappenzano, ora ci parla, e poi Laura Termes assumerà il coordinamento. A te, Orazio. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente all'Accademia di San Luca, a Laura Termes, Francesco Cellini, a Franco Purini per l'invito. Sono molto contento di portare i saluti della facoltà. Ieri in facoltà avevamo organizzato, una festa che è riuscita a metà, perché le condizioni meteo avverse hanno impedito al sindaco, che avrebbe dovuto farlo la mattina, ma che la mattina ha rimodulato l'agenda perché c'era stato un funerale. Insomma, alla fine della fiera è successo che la pioggia ha impedito la scopertura della targa, che avrebbe intitolato il giardino che sta ai piedi della nostra facoltà a Renato Nicolini. È solo semplicemente rinviato. Il cerimoniale del Comune di Roma mi farà sapere qual è la prossima data, ve lo comunicheremo. Purtroppo non è potuta accadere neanche un'altra cosa che avevamo organizzato con gli studenti, che era una specie di samba, la scuola di samba che Renato aveva previsto nell'ultimo periodo per un'estate che non è stata mai realizzata, e la facoltà di architettura aveva investito con gli studenti di architettura in questa manifestazione, perché ieri volevamo fare una festa. È stata anche l'occasione la mattina di presentare un documento che è stato prodotto dalla facoltà di architettura e realizzato con la curatela di Federica Dal Falco, e che abbiamo presentato in aula magna. E devo dire che mi sembra di capire dall'umore, da quello che circolava tra le sedie e gli astanti, che la cosa aveva riscosso un certo successo e è stata apprezzata. E naturalmente ringrazio anche tutti i protagonisti di quel documento, e anche il fatto che
I diritti ancora per poco, perché questo ministro sta cercando di mettere anche, come dire, dei balzelli sulle immagini che produrremo nei nostri articoli scientifici, ma ancora le teche Rai ci hanno consentito di avere materiali abbastanza inediti, su cui abbiamo dovuto fare delle traduzioni a costi contenuti. Quindi diciamo che per le nostre risorse il lavoro è andato. Questo per dire semplicemente che abbiamo cercato di mettere in fila 2 o 3 questioni che erano state già riprese nell'intervento introduttivo di Tirelli, che mi sembra utile rimarcare, ma solo così, in maniera molto leggera. Non approfondirò perché non c'è tempo per poterlo fare. E uno riguarda il fatto che tra tutte le questioni a me emerse c'è una cosa che mi ha sempre colpito, anche riascoltando le cose che diceva Renato Nicolini, quando si ribellava sempre all'accosto tra il terrorismo e l'estate romana, e credo che avesse ragione. Sì, è vero che i giornali al tempo titolavano che lui aveva, come dire, schierato la cultura contro la paura di quegli anni, però l'estate romana non fu solo un fatto per fare uscire i cittadini dalle loro case, per riunirli nella sua agorà. L'estate romana era un progetto di città che, e questo è molto importante, lui lo ribadisce molte volte con una grande insistenza, così come lotta sempre contro il cliché dell'effimero. È un progetto di città che naturalmente recuperava spazi che prima erano recintati e chiusi, lo dobbiamo dire, e che dopo di lui sono ritornati ad essere recintati e chiusi. Perché o erano i buchi delle aree archeologiche dove poi ci andavano le lattine di Coca-Cola dei turisti, mai attraversabili, difficilmente, diciamo, esperibili, oppure erano, diciamo, Castelporziano, luoghi, diciamo, anche piuttosto desolati. Ed era l'idea della connessione possibile tra diverse culture, lasciando perdere la questione della cultura alta, della cultura bassa, direi diverse culture. Certo, dentro queste culture c'era tutto un mondo che Roma esprime sin dalle sue origini, e quindi questa pluralità e questa componente anche molto stratificata di cose straordinarie, perché anche la letteratura ha attinto dal cinismo, dalla crudeltà e anche, se volete, da una certa accidia della cultura popolare romana. E con lui certamente una cosa avviene, che la politica attiva una sorta di accoppiamento strutturale con la cultura. E Renato Nicolini sapeva che dentro questo non c'era nulla di effimero. Non c'era nulla di effimero in quello che lui aveva fatto. Tutti ricordavano quello che lui aveva fatto. Perché erano momenti in cui, diciamo, come avviene in un ambiente, diciamo, di condivisione di contenuti, ma anche di grande festa, e quindi un ambiente emozionale, alcune cose si fermano e non ci può essere nulla di effimero nelle esperienze culturali che nutrono la memoria, questo lui lo ha detto, collettiva, oltre che individuale, perché il momento straordinario era non solo esserci lì per se stessi, ma essere lì assieme a tanti altri e vedere anche il comportamento degli altri dentro una
progetto, diciamo, di condivisione, partendo anche dall'idea che la città andava affrontata con tutti i suoi conflitti. Lui lo sottolinea moltissimo questo, la città, non vogliamo fare un elenco dei buoni e dei cattivi, dobbiamo comprendere le diversità e scoprire la parte viva delle città, non chiusa, la città chiusa e preoccupata per la sua sicurezza, la città in cui le passioni e la discussione veniva evitata. Non piace a Nicolini, lui vuole la vita, la libertà di creare, immaginare, sognare, innamorarsi. Ecco, concludo dicendo queste poche parole, che la città che vuole Nicolini è quella che reagisce con i mezzi della fantasia e con i mezzi della meraviglia per scoprire nuovi orizzonti da attraversare, da inseguire, almeno se non da raggiungere. Grazie. Sì, spingi questo qui che diventa... Le parole di Orazio Carpenzano, o la citazione di Orazio Carpenzano, introduce bene l'inizio di questi lavori, in quanto ci fa capire come sia importante provare a ritrovare questo rapporto fra politica, città e vita quotidiana, in cui rileggere quindi la figura di Renato Nicolini, che in un momento difficile della politica, quando ancora non c'era un certo distacco proprio fra i politici e chi abitava la città, riuscì, sconvolgendo tutti i parametri, a ristabilire una relazione. Quindi il compito che ci siamo predisposti nell'organizzare questo incontro, questa giornata di studio, è, oltre che rileggere la figura di Renato Nicolini come intellettuale, anche di come dire, restituire un quadro degli ultimi anni del Novecento, gli ultimi 40 anni della vita del nostro paese, per capire se ciò che lui ha trasmesso può essere riproposto oppure può essere riletto attualmente. L'incontro è nato, la giornata è nata da un'idea proposta all'Accademia di San Luca 2 anni fa da Franco Purini, anche alla Facoltà di Architettura. Poi entrambe le istituzioni, per vari motivi, non è stato possibile realizzarle nei 10 anni della morte di Renato. 10 anni sono un arco di tempo abbastanza significativo per cominciare a fare dei bilanci. Poi la notizia che il Comune di Roma avrebbe dedicato, come ci ha detto Orazio Carpenzano, lo spazio di fronte, il giardinetto di fronte alla Facoltà di Architettura a Renato Nicolini, ha fatto, come dire, precipitare tutte le cose. Quindi con 2 giornate diciamo completamente indipendenti, ma con le stesse finalità, direi con le stesse finalità, si sono organizzate queste riflessioni su Renato Nicolini. L'organizzazione della successione degli interventi è stata pensata attraverso una diciamo scansione della molteplici attività di Renato Nicolini, un po' divisa per periodi, cioè il compito è quello di costituire una specie di biografia, però sempre proiettata nello scenario più generale, e quindi nella quale più o meno ho individuato un periodo della formazione che coincide con gli anni 60 vero e proprio, poi il periodo della politica attiva e successivamente il periodo del suo interesse per il teatro, delle sue scritture di opere teatrali, e tutte attraversate dall'insegnamento continuo o discontinuo secondo gli impegni derivati dalla sua attività politica. I periodi sono stati, a mio avviso, in tutta questa
periodi Renato è stato affiancato da alcune figure che sono state le mogli e le compagne, che non sono state certo non importanti nella sua attività, ciascuna con una precipità diversa, con intelligenze e capacità diverse. Vanna Fraticelli nel periodo della formazione vero e proprio, poi Patrizia Sacchi nel momento in cui l'ha aiutata a riscoprire il rapporto col teatro delle avanguardie, il periodo dell'estate romana, eccetera. Il periodo in cui lui ha svolto la sua attività come deputato, soprattutto con Cinzia Piccioni, e successivamente con Marilu Prati, che l'ha affiancato nella sua attività teatrale nel laboratorio teatrale di Reggio Calabria, nonché poi anche in alcuni spettacoli realizzati al di fuori del teatro. Io qui, prima di dare la parola ai primi interventi, ringrazio Vanna Fraticelli in particolare perché ha accettato, come dire, di intervenire senza porre riserve sulla organizzazione del convegno e quindi nel ruolo che in qualche modo io gli ho chiesto nella parte diciamo che gli ho chiesto di sviluppare. Il primo intervento sarà fatto da Paolo Portoghesi, oltre che come dire, decano di questa istituzione, quindi al quale mi fa piacere esprimere il mio doveroso omaggio, anche perché con un titolo che gli è stato dato, che gli ho proposto, che era questo: il giovane Renato Nicolini alla rivista Controspazio. In realtà il rapporto con Paolo Portoghesi nasce prima. E vorrei dire una cosa, io credo di essere qui fra una decina di persone che hanno condiviso con Renato Nicolini praticamente dal 60 fino alla sua scomparsa tutta la vita, se non altro non con continuità, a volte anche con discontinuità, ma comunque ci siamo sovrapposti e il nostro incontro è proprio avvenuto nelle aule nel 1900, quando io cominciavo il primo anno, Renato già stava al secondo o al terzo, nelle aule della facoltà di architettura in cui Paolo Portoghesi, allora trentenne, giovane, senza un corso diciamo istituzionale, ma con un corso facoltativo che si chiamava letteratura artistica, faceva delle lezioni in cui andavamo pochissime persone che posso contare, anche di cui un numero posso contare qui davanti: Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Nicolini, appunto, Franco Purini, Duccio Staderini, Mario Seccia, e che da lì è nata una comunità di scambi e di contrapposizioni che ha caratterizzato tutta tutto il nostro percorso. Paolo in particolare poi parlerà della vicenda di Controspazio, che, come tutti sapete, è stata una rivista molto importante per la nostra generazione, una rivista molto diversa dalle altre che uscivano in quegli anni, Domus, Casabella, e di cui Renato Nicolini è stato chiamato a fare il caporedattore dopo un periodo, pur inaugurata la rivista a Roma. Poi Paolo Portoghesi, era andato a insegnare a Milano, aveva fatto una redazione milanese, è ritornato a Roma, una nuova redazione con Gianni Accasto, Renato Nicolini, Vanna Fraticelli, io, Giorgio Muratore, Clementina Barucci, che abbiamo percorso un altro, periodo della nostra vita, cimentandoci, Renato specialmente, in moltissimi articoli sull'architettura, la critica dell'architettura, la città, il paesaggio, eccetera. Comunque credo che di questo parlerà Paolo Portoghesi, il quale, come ha detto Claudio Slinati, non è potuto intervenire, ma abbiamo una registrazione che è stata fatta e quindi passo anch'io dall'altra parte per vederla.
nuovo linguaggio che all'inizio è indagato come possibilità di trasformazione del linguaggio tecnico della musica. Un'ipotesi che poi molto lentamente è caduta, ma che comunque ha avuto un rilievo importante. Quindi il primo incontro è stato da una parte un professore, diciamo così, progressista, dall'altro uno studente che aveva acquistato una grande autorità all'interno della facoltà, perché era in qualche modo legato dal basso, dal movimento, a rappresentare le aspirazioni di tutta una generazione che in qualche modo trovava sfogo nella rivolta del 68 e quindi gli episodi clamorosi di Valle Giulia, eccetera. Io ero già in una situazione di distacco dalla facoltà di architettura di Roma, perché avevo vinto nel 67 il concorso della facoltà di Milano, e quindi Milano non voleva accettare che fossi chiamato da Roma, c'era un periodo in cui era incerto dove potessi finire, diciamo. Lei aveva fatto un grande progetto in cui mi aveva inserito, che sposta
una strada che è quella da una parte, diciamo, di un'architettura che cerca di cambiare il mondo senza essere costruita, semplicemente indicando delle strade, indicando delle immagini suggestive che meno si riferiscono alla realtà e ci sembrano in qualche modo padroni di una realtà in un momento di grande trasformazione. Questa, accanto a questa volontà che si esprime soprattutto nell'architettura interrotta, c'era una rubrica gestita da Pratetta e appunto inizia a Milano, ma si sviluppa molto a Roma, dove in fondo era già nata, si era sviluppata un'architettura disegnata che non chiedeva di essere realizzata, ma semplicemente voleva con la forza spesso legata alla pittura della sua essenza rappresentativa costituire un'evidente alternativa a quello che si faceva. Era un'architettura appunto che non usava il linguaggio dell'architettura ma quello della pittura, e perlomeno usava il linguaggio dell'architettura attraverso quello della pittura, quindi sostituiva in un certo senso un'esperienza nuova e si rilasciava tutta una serie di operazioni del genere fatte per esempio nel momento della formazione del neoclassico, quando l'architettura si era caricata di significati politici. Quindi il dottor Fazio secondo me aveva esercitato una funzione importante come coauguratore di tendenze che diciamo, individuano un mondo dell'architettura molto diverso dal mondo della professione, che si guardano poi che innesco un po' con qualche interesse reciproco, ma diciamo si individuano attraverso il loro lavoro e ovviamente non può essere che il lavoro proiettato sull'attività di una rivista. Ecco, questo probabilmente è la ragione per cui il dottor Fazio ha avuto un peso così forte nel periodo abbastanza lungo della sua esistenza. Ecco, uno degli aspetti fondamentali del passaggio da Milano a Roma è la realizzazione di quello che diciamo nel periodo degli anni c'era stato un sogno, cioè due numeri dedicati al Mario Ridolfi. Mario Ridolfi, che per me è sempre stato il maestro di un'architettura realista, di un'architettura che riconosce appunto un ruolo all'attività dell'architetto legate decisamente artistico, ma allo stesso tempo vuole diciamo, far sentire la continuità della cultura. Cioè per Ridolfi, diciamo, tra cultura artistica e cultura artigianale c'è un passaggio, una relazione molto forte. È il compito dell'architetto in qualche modo mettere in rilievo, soprattutto quando costruisce in situazioni in cui l'architettura è realista al presente, perché tutti siamo all'interno della città o del paese dove il bisogno di architettura si esprime con chiarezza. Naturalmente questa volontà di realismo non dissociata dall'ispirazione, diciamo, socialista di questa genere di architettura.
si parla anche di uno schiavo, in realtà c'è una situazione, diciamo, una situazione anche di politiche e di dittature. Roga era un personaggio interessante, fiero del ruolo che aveva acquisito tutto spazio che era stato un po'
seguirà questo intervento di Paolo Portoghesi. Invito Vittorio Vidotto, Clementina Barucci e Vanna Fraticelli. Abbiamo 3 posti e mentre prendono posto, come dire, commento per aggiungere anche alcune note dovute alla mia quotidianità e occasioni di aver condiviso delle esperienze. Nella famosa aula dove Paolo Portoghesi teneva le sue lezioni di architettura artistica, è vero, si chiamava inizialmente, il primo anno si chiamava architettura italiana, oltre a noi, indipendente da quelli che ho citato, ma ce ne sono anche altri, c'è Pedone, adesso io tutti i nomi non me li ricordo, mi ricordo quelli che vedo, c'era anche Azio Cascavilla, che poi ha abbandonato la facoltà di architettura e si è occupato di regia. E Azio Cascavilla ha girato nel 1971, subito dopo Renato si è laureato nel 69, un film, Utopia, in cui, come dire, queste discrasie, queste dissonanze fra Paolo Portoghesi e Renato Nicolini sono rese in maniera molto evidente e anche divertente, entrambi, come dire, attori in questo filmato. Il filmato ce l'ha dato Giorgina Mendola, studentessa di architettura, anche lei architetto, compagna di Azio Cascavilla, e nell'intervallo del pranzo forse riusciamo a proiettarlo. A Vidotto, come ho detto, volendo proiettare l'azione e l'attività di Renato su uno sfondo più ampio, più generale, a Vittorio Vidotto, storico dell'architettura, dell'architettura totalmente pervasiva, che lo assegna anche agli altri, ho chiesto di dare come dire, l'inquadramento della politica di quegli anni, che già vedevano dall'inizio, già durante la facoltà, vedevano Renato impegnato come nella sezione di Campomarzio, quindi già in posizioni a volte già dissidenti. Ecco. Vittorio, a te la parola. Vuoi abbassare il computer un po'? Che ti tappa la faccia. Questo? Appena. Sì. Se riuscissi a leggere questi pochi appunti che ho preso sarebbe meglio. Ti serve la luce? No, perché questa luce in realtà Stai spostandoti? non so come fare. Guarda se lì va meglio, spostando di lì. Oppure spegniamo quella, non è troppo bassa? Così è troppo bassa, mi sa. Cioè, Non c'è una luce sulla schermo. Riesci, però avvicinando. Vabbè, così, però forse devo parlare nel microfono. Sì. È acceso qua? Sì. Mi sentite? Sì. Ah, ecco. Allora, vorrei fare alcune premesse prima di sviluppare il mio intervento. La prima è che, diciamo, di quanti parleranno in sala, io sono l'unico a non aver avuto rapporti personali e ricordi di Nicolini. È vero e probabile forse che nel 1963, quando Nicolini era segretario del Consiglio studentesco della Facoltà di Architettura e io ero ugualmente segretario del Consiglio studentesco della Facoltà di Lettere, ci fossimo incrociati. Ma io non ho un ricordo preciso, ricordo soltanto che nel 63 i Goliardi Autonomi, l'associazione a cui entrambi appartenevano, aveva vinto le elezioni universitarie. Un'altra occasione, in realtà molto più lontana, fu nel 2002, quando Renato Nicolini presentò il mio libro Roma Contemporanea alla libreria Rinascita di Ascoli Piceno. In tutto questo periodo in mezzo io non ho avuto alcun rapporto con Nicolini, quindi parlerò di Nicolini
in base ai pochi elementi che ho potuto raccogliere, perché, diciamo così, l'invito a partecipare a questo convegno mi è giunto in un periodo in cui non mi sarebbe stato consentito accedere ad una ricerca sistematica nelle carte di Nicolini depositate presso l'Archivio Storico Capitolino e riordinate da Patrizia Gori, credo, e descritte da lei, e quindi, diciamo così, per ragioni di tempo e per ragioni di mobilità personale non ho potuto accedere, cosa che gli storici non dovrebbero mai fare, perché prima di parlare dovrebbero potersi documentare sulle carte disponibili. E quindi mi sono rivolto per alcuni suggerimenti ad uno storico più giovane, forse ormai conosciuto, Luciano Villani, autore del libro definitivo sulle borgate fasciste di Roma, che si occupa da anni delle giunte rosse e quindi mi ha potuto dare alcune indicazioni preziose, e qui io vorrei ringraziarlo pubblicamente. Nicolini, come ho detto, era impegnato ed è stato ricordato più volte nella vita della facoltà, e già studente era iscritto al Partito Comunista, prima alla FIGC ovviamente, e nel 1969 interviene ad un importante convegno del Partito Comunista che si tenne al Teatro Centrale di Roma. L'argomento era il diritto alla casa e ad una città per gli uomini. I fascicoli di questo intervento sono reperibili. Il suo intervento vede accanto al suo nome Renato Nicolini, studente. Siamo nell'ottobre del 1969 e Nicolini, con una certa giovanile energia, insiste sulla necessità di rovesciare il rapporto di produzione esistente. Leggo alcune... Questi sono i farmaci che mi richiamano. Scusate, ma devo... Ce l'hai l'acqua se vuoi prenderla? No, non l'ho con me. Dunque, interviene con la necessità di rovesciare il rapporto di produzione esistente, cioè il rapporto di produzione capitalistico. Ed ogni successo potrà essere strappato solo a patto di spostare i rapporti di forza tra le classi. Non ci è però consentito e non ci sarebbe mai perdonato nessuna superficialità e nessun facile ottimismo. Sono posizioni che mi continuano ad apparire in qualche misura sconcertanti per chi già allora non le condivideva, ma che va ricordato come fossero, diciamo così, moneta corrente nel Partito Comunista, ma non soltanto, anche nel Partito Socialista e nella sinistra lombardiana. E quindi, diciamo così, si susseguono affermazioni di questo genere in una prospettiva in realtà irrealizzabile, e ripetute quasi automaticamente in tutte le convenzioni, in realtà nei discorsi sistematici che si fanno in quel periodo. Un periodo che è segnato, tra l'altro, i tardi anni 60 e tutti gli anni 70 in un progressivo spostamento di tutti un po' più verso sinistra, un po' più verso posizioni che allora si volevano definire rivoluzionarie. Nicolini continua poi la sua militanza, come è già stato ricordato, iscrivendosi alla sezione Trevi Campomarzo, divenendone segretario politico successivamente. Nel 1976 viene eletto al Consiglio Comunale e, con sua sorpresa, almeno così lui racconta, viene nominato
assessore, ma in un primo momento non si capisce assessore di cosa. I giornali pubblicano il suo nome, ma non c'è nessuna attribuzione. Solo in seguito capirà che dal numero delle sue deleghe si può in qualche modo individuare un assessorato dai contorni più definiti. Le sue deleghe sono allo sport, all'affizione, alle affissioni, allo zoo, alle belle arti, e solo in seguito diviene un assessorato alla cultura. Questo avviene nel 1976 e per un anno Nicolini riflette su quale deve essere, diciamo, il suo compito di assessore. Tuttavia, già nel 76, parlando con il regista Francesco Perego del Corriere della Sera, ha molto chiaro qual è il suo obiettivo. Quello cioè di dedicarsi alla gestione del tempo libero. Scusate, qui non gira la pagina. Si sente o no? Più basso. Devo abbassare? No, diciamo. Dunque, in seguito questa carica, come è noto, viene tenuta dal 1976 al 1985, quando il PC perde le elezioni e al comune sale un sindaco e una giunta del pentapartito, che è il sistema ormai di governo del paese. Nicolini rimane poi deputato per 3 legislature, dall'83 al 94, quindi la prima legislatura si sovrappone anche con il suo incarico in Campidoglio, e il suo impegno è molto evidente dall'elenco delle proposte di legge che lo vedono come primo firmatario per 4 volte e su una partecipazione a ben altri 111 disegni di legge. La sua attenzione principale è per la difesa dei beni culturali, e una delle leggi che lo vedono come primo firmatario arriverà ad essere approvata, ed è quella relativa alla catalogazione sistematica dei beni culturali. Partecipa ovviamente a diversi dibattiti parlamentari, di cui vorrei ricordarne qui almeno uno, del 1987, quando Nicolini è in polemica con Bruno Zevi, anch'egli deputato allora per il Partito Radicale, in cui difende l'operato delle giunte rosse sul piano delle iniziative architettoniche e urbanistiche dalle accuse di Zevi, che sosteneva che la giunta avesse fatto poco o quasi nulla. È interessante che a un certo punto interviene Antonio Cederna, anch'egli deputato, però eletto fra gli indipendenti, diciamo nelle liste del PC, e dice Cederna: desidero dire all'onorevole Nicolini che non si può sottrarre alle proprie responsabilità. Sarebbe molto facile porre una domanda: che cosa ha fatto in 10 anni l'amministrazione di sinistra nella nostra città per realizzare il sistema direzionale orientale o per dare una risposta ai problemi che attanagliano Roma? Quindi, diciamo, Cederna mette in discussione il sistema e la gestione della politica delle giunte rosse sul piano, diciamo, dell'urbanistica e dell'edilizia. Nel 1993 si svolge l'ultima battaglia politica di Nicolini. Siamo per la prima volta alle elezioni diretta del sindaco, e il Partito Comunista, o meglio il PDS ormai,
pensa ad una alleanza con i Verdi e con altre formazioni candidando Francesco Rutelli. La candidatura di Nicolini viene respinta dal comitato elettorale del PDS con 62 voti contro 12. Nicolini pensa però di presentarsi comunque, di presentarsi con il sostegno di Rifondazione Comunista e con quello del Manifesto. Otterrà poco più dell'8% dei voti, ma si può dire che ottenne più voti personali di quanti ne ottenne Rifondazione Comunista. Il risultato più lusinghiero per lui avviene nei quartieri tradizionalmente di sinistra, lungo la Tiburtina, la Tuscolana, l'Appia, nei municipi quarto, quinto, allora erano ancora circoscrizioni, credo quarto, quinto, sesto e settimo, e con quella data credo che possa essere conclusa la carriera politica di Nicolini. Io ho tracciato poco più di un curriculum vitae et honorum di Nicolini, però ora vorrei tornare agli anni del suo assessorato alla cultura. Fin dall'inizio, come dicevo, il problema che gli pone è la gestione del tempo libero, che gli appare come un problema culturale, e dice a Perego, che ho citato prima: cultura non è solo la contemplazione di un'opera d'arte, ma è anche un uso dello spazio pubblico. Quindi fin dall'inizio, e siamo nell'agosto del 1976, fin dall'inizio l'obiettivo di Nicolini è di lavorare sullo spazio pubblico della città nel modo con cui di cui tutti sappiamo e di cui il risultato più noto e più prestigioso per la sua durata del tempo è Massenzio. La Vulgata corrente attribuisce all'estate romana il risultato di aver aperto la città a un pubblico fino allora rimasto chiuso in casa nel clima cupo degli anni di piombo. Quel clima cupo in realtà continuerà negli anni successivi e non è certo l'estate romana ad averlo interrotto, se non per la durata dei mesi tardo estivi. Ricordo soltanto che il 1977 vede a febbraio la cacciata di Lama dall'università, vede il 12 marzo una degli scontri più drammatici svoltisi in città, con cariche e spari di pistola da entrambe le parti a Piazza del Gesù, con il saccheggio di un'armeria all'imbocco di Via Giulia di fronte a Ponte Sisto, con la sistematica distruzione di tutte le auto lungo il Lungotevere fino a Piazzale Flaminio, una delle giornate più drammatiche per la città. Continueranno poi gli attentati, ovviamente nel 78 ricordiamo il rapimento con l'uccisione della Scorta e poi l'uccisione di Aldo Moro, e successivamente l'assalto alla sede della DC a Piazza Nicosia da parte delle Brigate Rosse, e poi una serie di attentati, fra cui di uccisioni di singoli esponenti politici di entrambe le parti, con un drammatico numero di scambi di persona. Su 3, persone colpite, come obiettivo preciso, ce ne sono una almeno che muore per scambio di persona. Quindi il clima rimane ancora quello. Però io vorrei, tornando all'estate romana, riprendere quanto scritto di recente Walter Tocci.
ricordando come ormai in quell'anno 1977 si fossero ormai infranti i legami sociali della periferia, che, scrive Tocci, cominciano a frantumarsi. Siamo di fronte, continua Tocci, di cui io condivido per una volta tutte le parole, siamo di fronte ad uno spaesamento della vita metropolitana e l'estate romana risponde a queste incipienti paure sociali più che alla paura del terrorismo. La piazza nicoliniana per un breve momento ricompone i legami che si vanno sciogliendo nella società. Che l'estate romana sia stata un successo lo si registra da subito, con due, però, posizioni diverse. Verso la metà del settembre 77 l'estate romana si chiude verso il 12-13, non ricordo bene. C'è un bilancio di Antonio De Benedetti sul Corriere della Sera interamente positivo e ce n'è uno invece parallelamente piuttosto critico di Mino Argentieri, il critico ufficiale del Partito Comunista, che su Rinascita scrive una specie di reprimenda nei confronti dell'estate romana, di un trasferimento dei programmi di cineclub di fronte a una ampia platea, lamenta la scelta dei film, le trombonate come Tora, Tora, Tora o la battaglia di Alamo, insomma, in un giudizio che appare perplesso, ma nella sostanza negativa. Aggiungo anche che, guardando la pagina del Corriere della Sera, dove è riportato questo non breve commento positivo di Antonio De Benedetti, si vede affiancata la programmazione dei cinema di Roma. Tutti attivi in quei giorni di settembre, salvo il Radio City, che fosse, ricordate, sotto il Ministero del Tesoro a via 20 settembre. Tutti attivi, tutti 170 cinema attivi. Pensate cos'era, il cinema a Roma e come forse l'estate romana ne avesse, ha sollecitato e incrementata l'attività. Nicolini difende l'effimero, accettando l'uso di questo termine, già nel 1980, in un importante convegno del PC dedicato alla cultura e governo delle città, in cui difende esplicitamente la sua attività, l'iniziativa dal basso, la positività dell'intervento dei vari cineclub, Beat 72, l'Occhio, l'Orecchio, la Bocca, le varie iniziative di nicchia fino al suo avvento, che regolano il successo di Massenzio. E difendendo questa diffusione dello spettacolo, sostiene anche che lo spettacolo diviene anche la capacità di riacquistare un'identità cittadina nel senso di appartenenza a una città. Ricordo che successivamente Nicolini fu assessore a Napoli per l'identità, quindi c'è una linea di continuità fra queste affermazioni degli primi anni 80 e dei successivi tardi anni 80. In realtà le polemiche continuano in maniera molto forte, soprattutto da parte del PC, e dopo la grande festa danzante nel tunnel, nel traforo del Capodanno 1982-83. C'è un intero paginone del Corriere della Sera che discute da parte di vari interventi, ma prima ancora vorrei ricordare, mi sono posto una domanda: qual era l'atteggiamento di Argan nei confronti dell'estate romana? Argan, dopo la seconda estate, nell'autunno del 78,
rilascia una lunga intervista a Mino Monicelli. Facendo una ricerca per parola sul digitale di questa intervista, la parola cultura e culturale ricorre, mi pare, 260 volte. In nessuna occasione è ricordato l'assessore alla cultura, il nome di Nicolini, l'estate romana. Cosa si può dedurre da questo? Che almeno Argan era rimasto spiazzato e, diciamo, una certa vulgata ricorrente ricorda che Argan si sarebbe aspettato un assessorato alla cultura e invece Petroselli aveva insistito per avere come sindaco una figura estranea al PC, vicina ma estranea al PC. E quindi ne abbia un po' sofferto di iniziative che non condivideva. Tuttavia in questo paginone del 1983 del Corriere della Sera interviene anche Argan, che difende in maniera molto convincente l'esperimento della festa da ballo di Capodanno nel Traforo. Intervengono anche altri, il preside di Lettere, sono tutti favorevoli, solo Antonello Trambadori, esponente di spicco del PC romano, interviene in maniera durissima contro Nicolini, auspicandone addirittura le dimissioni se non vorrà cambiare registro, se non vorrà spostare tutti i suoi interventi dal centro cittadino a quelle periferie cementificate della speculazione che risultano ormai abbandonate, avvalendosi dell'apporto delle sezioni del PC e delle parrocchie. Ovviamente questo appello rimane inascoltato, ma ci dice in che misura, diciamo, l'attività di Nicolini fosse vista da una parte almeno dell'interno del partito. Tuttavia rimane, soprattutto per uno storico, una domanda cruciale su questa esperienza, e cioè la misura del consenso. Voi sapete che il tema del consenso è stato un tema ricorrente nelle analisi del consenso nei confronti del fascismo. Si sono alternate posizioni molto contrastanti su questo tema. Aveva iniziato Lorenzo De Felice a proporlo con il titolo, sottotitolo di uno dei suoi volumi dedicati a Mussolini, Gli anni del consenso, ma in questo caso abbiamo un elemento sicuro, un dato sicuro per misurare il consenso. Nel 1981, 5 anni dopo il 76, Sirio vota alle elezioni comunali. Primi in lista, nel lungo elenco, sono Luigi Petroselli e Lidia Mena Pace, esponente del PDUP, alleato con il Partito Comunista. Nicolini è confinato in ordine alfabetico al 57° posto e tuttavia Nicolini arriverà secondo, dopo Petroselli, raccogliendo 33.000 voti. Io credo che questa sia la misura certa di un successo e di un consenso raggiunto. E in qualche misura questi risultati confermano non solo la popolarità di Nicolini, ma il successo della sua grande operazione politica. Grazie. Scusate, non leggevo bene, ma insomma. No, hai letto benissimo. Allora ringrazio Vittorio Vidotto per questa, scusate. Okay. No, ce l'avevo spento. Non so come si spiega. Verde. Ecco, sì, questo. Ringrazio, mi sembra... No. È aperto, Certo. è aperto. È verde, mentre forse più vicino.
Mi sentite adesso? Ok, ma tanto devo dire pochissimo. Allora, ringraziare Vittorio Vidotto per questa, come dire, restituzione di quegli anni, delle difficoltà, delle incompatibilità che non sempre poi a distanza di cui abbiamo un ricordo. La difficoltà proprio della vita quotidiana, il rapporto con i partiti istituzionali e anche ci restituisce quanto Renato fosse un politico anomalo, eretico, non accettato se non in un certo senso dopo il successo avuto. L'estate romana è andata avanti solo quando ha avuto la conferma delle prime 3-4 edizioni che sono state eclatanti, e questo quindi ci fa riflettere anche sul fatto, sulle possibilità di stabilire analogie, se mai ci possono essere, fra ripercorrere certe strade in una situazione come quella attuale. A Clementina Barucci è stato chiesto di inserire l'attività di Renato Nivolini all'interno del dibattito disciplinare, cioè non nella vita, restringendo il campo allo specifico del nostro lavoro, che in quegli anni registrava delle grandi trasformazioni, sia all'interno della facoltà, come è stato già detto, del ruolo un po' di messa in crisi da parte di alcuni studenti, fra cui il gruppo Renato Nicolini, Anna Fraticelli e Gianni Accasto, della, come dire, impostazione ancora dogmatica dell'insegnamento, ma al tempo stesso delle trasformazioni che stavano avvenendo nel dibattito disciplinare con l'introduzione dei temi urbani, le grandi dimensioni e con, come ci ha accennato anche Paolo Portochesi, da parte degli studenti più impegnati un certo rifiuto della professione che si è rivelato poi quanto mai disastroso. Clementina, a te la parola. Sì, non lo so, c'è qualcuno che può aiutare? Io scendo da lì. Che mi dai un po' d'acqua? Mi dai un po' d'acqua, scusa. Aiuto. Ok. Ok. Dunque, allora, così. Allora, quindi mi è stato chiesto di parlare della cultura architettonica romana a partire dal 59, del 1959, data che è stata importante per diversi motivi, quindi vediamo quali sono stati i fatti più significativi. In particolare, quindi partiamo da questo concorso per le barene di San Giuliano, per la progettazione del quartiere CEP delle barene di San Giuliano del 59, che è rimasto famoso perché ha rappresentato un momento di svolta metodologica nella progettazione del quartiere. Si ricordano soprattutto due progetti presentati a questo concorso, quello di Saverio Muratori e quello di Ludovico Quaroni, perché hanno introdotto due modalità, anche se diverse, di intendere il tema del quartiere. Quindi con questa esperienza viene superato e negato quel modello di quartiere che era stato codificato dal movimento moderno e poi attuato anche nel primo settennio dell'Ina Casa, quindi il quartiere fatto di unità edilizie singole organizzate secondo le tipologie della casa in linea, della casa schiera, della casa torre. Quindi il progetto Muratori di Saverio Muratori Muratori fa riferimento ai suoi studi sul tessuto edilizio storico di Venezia, quindi è un discorso basato su un riferimento a queste tipologie storiche, e Muratori presenta tre versioni, tre soluzioni
che chiama estuario primo, estuario secondo, estuario terzo, nel quale appunto pretende appunto di desumere la sua strategia appunto insediativa sulla base degli studi attuati nella città di Venezia, tema sul quale lui aveva lavorato lunghi anni, anni in cui era stato docente presso lo IUAV nella prima metà degli anni 50, e tema sul quale pubblica un importante volume, Studi per un'operante storia urbana di Venezia, di cui qui vedete riprodotta una delle numerose tavole. Altrettanto interessante, originale, la proposta del gruppo Quaroni, che propone il disegno di un complesso edilizio basato su grandi elementi circolari che introducono una forma urbana che si confronta direttamente con il centro storico veneziano. Con questo progetto il gruppo Quaroni introduce nel dibattito architettonico italiano una tematica che avrà molta fortuna negli anni seguenti, che è quella del town design, quindi del disegno urbano, quindi un modo di intendere l'urbanistica non basata sui principi dello zoning e del funzionalismo, no? Come erano stati tramandati e codificati al movimento moderno, ma secondo una nuova idea appunto di città vista come disegno, come forma. Questo progetto di Quaroni si inquadra all'interno di una serie di esperienze internazionali che sono sicuramente riferibili anche a questo modo di vedere la città e l'urbanistica, il piano di Louis Kahn per Filadelfia, il progetto per la Baia di Tokyo di Kenzo Tang, che è soprattutto riconducibile a quella tematica poi delle megastrutture urbane, che avrà anche una certa influenza sulla cultura italiana. Nel 1959 esce anche importante libro di Giuseppe Samonà sull'urbanistica e l'avvenire delle città. Samonà è rettore dello IUAV veneziano, è stata una figura importante. E sempre nel 1959 non si può appunto non ricordare l'ultimo dei congressi CIAM di Otterlo in Olanda, al quale partecipano alcuni esponenti della cultura italiana e soprattutto Rogers, il direttore di Casabella, che presenta la Torre Velasca, e in questa occasione l'Italia viene accusata da parte di Banham, come tutti saprete, di una ritirata dal movimento moderno. È un articolo che è pubblicato sulla rivista Architectural Review sempre del 59. Quindi la cultura italiana di questi anni è stata definita anche del neo-liberty, quindi un modo di intendere appunto l'architettura che ha una serie di riscontri anche nell'ambiente romano da parte di alcuni architetti, per esempio Paolo Portoghesi, che insieme a Paolo Marconi e a Caniggia partecipa a questo concorso romano, che è stato importante, del 1959, per la nuova biblioteca nazionale a Castro Pretorio. Concorso che è stato interessante, importante, che ha chiarito una serie di posizioni nell'ambiente romano, nel panorama romano. Quindi da un lato gli architetti più attenti alla storia, in qualche modo, quindi Portoghesi e questo gruppo, e dall'altro invece altri fedeli convinti dei principi del movimento moderno, in particolare il progetto presentato da Benevolo Barucci Melograni, che ebbe un secondo premio ex aequo,
che esprime una posizione di fedeltà, diciamo, assoluta, dogmatica nei confronti della modernità. Benevolo in questo periodo, l'anno seguente, nel 60, pubblica la storia dell'architettura moderna, testo fondamentale sui quali si sono formati molte generazioni di studenti, sicuramente anche Nicolini avrà studiato su questo testo, quindi la storia di Benevolo è basata appunto sulla fede nella modernità, nel progresso e su questi valori. Anche il progetto vincitore realizzato, quello di Castellazzi Vitellozzi, Dallanese, è un progetto che guarda alla lezione del movimento moderno nella declinazione dell'International Style. E quindi abbiamo visto tutta una serie di fatti che hanno riguardato quest'anno, no? questo 59. Nel 59 Portoghesi progettava la Casa Baldi, che rappresenta un po' un manifesto della sua poetica, no? Quindi è un modo di vedere la progettazione riferita ai modelli storici, quindi alla tradizione del barocco romano. Un'altra opera romana di questo periodo che anche rispecchia l'interesse per il contesto, per i contesti, per la storia, quindi secondo un principio di ambientamento, no? Questa problematica dell'ambientamento, o meglio delle preesistenze ambientali, è una problematica che viene presentata nella rivista Casabella Continuità di Rogers. Casabella Continuità ha avuto una grande importanza non solo per l'ambiente milanese ma anche per i romani, no? Quindi negli anni dal 54 al 64 è stato un riferimento fondamentale. Quindi anche la rinascente di Albini Elg esprime una posizione della cultura. Se volete fare delle osservazioni nel corso potete farle. Esprime questa posizione di attenzione e riferimento nei confronti della storia e del contesto. Siamo nel 60. Nel 60 Roma ospita le Olimpiadi, la 17ª Olimpiade, e vengono realizzate tutte le grandi opere per i nuovi impianti sportivi, ma anche per le infrastrutture. Viene realizzata la via olimpica che unisce i due poli del Foro Italico e dell'Euro delle 42, sottovia del Corso d'Italia. E quindi la città si rinnova, si ha in un momento di espansione economica, di boom edilizio. Le grandi opere in cemento armato di Pierluigi Nervi rinnovano l'immagine dei due poli sportivi appunto del Foro Italico e dell'Euro. E a livello nazionale è in corso di costruzione la rete autostradale, le grandi opere di ingegneria, come appunto il viadotto di Morandi, del Polcevera. Il villaggio olimpico, che viene realizzato per ospitare appunto gli atleti alle Olimpiadi, è realizzato dai più illustri e autorevoli architetti della scena romana. In questo caso la progettazione riprende alcuni dei canoni del movimento moderno, quindi le case sono tutte su pilotis e le finestre, sia le case in linea che le case a patio di Libera, sono caratterizzate appunto dalle finestre a nastro, quindi c'è
un rispetto di questa tesi della modernità, no? Quindi un certo rigore. L'unica licenza poetica sono i volumi cilindrici realizzati per gli stenditori sulle coperture delle case in linea di Luigi Moretti. Queste sono le case di Libera. Alle 42 viene completato, viene rinnovato con i nuovi propilei di Luigi Moretti, realizzati appunto per ospitare la Esso e la sede della Società Generale Immobiliare. All'inizio degli anni 60 nel dibattito architettonico emerge una nuova tematica, quella dei centri direzionali, cioè il centro direzionale è il tema di numerosi concorsi, tra cui quello di Torino del 62, i cui esiti sono pubblicati su Casabella, un numero di Casabella Continuità. Quindi il centro direzionale rappresenta quindi un nuovo tema di progettazione, e il gruppo Quaroni, che partecipa con il progetto vincitore a questo concorso di Torino, propone un sistema di torri, e l'approccio progettuale è ripreso da quello del concorso delle Barene. Quindi si disegna la città come un manufatto fatto di architetture, di forme, quindi di grandi elementi formali che possono essere dei contenitori in cui appunto la funzione non è considerata elemento prioritario, ma si parla soprattutto appunto di forma, di elementi formali. Altre tematiche che emergono nei primi anni 60 sono quelli della città-territorio, della città-regione, quindi un ampliamento della scala di intervento. E queste tematiche vengono quindi affrontate in saggi teorici, sempre sulle pagine di Casabella Continuità. Per esempio in questo saggio intitolato La città-territorio verso una nuova dimensione è scritto da Piccinato, Quilici e Manfredo Tafuri, e questa tematica della progettazione alla grande scala viene anche riproposta nei corsi di progettazione delle facoltà, in particolare della Facoltà di Architettura di Roma, di cui vedete qui alcuni elaborati di studenti, e vengono presentati da Francesco Tentori in questo numero appunto di Casabella. E la facoltà di architettura, come è già stato ricordato, quella di Roma, si era rinnovata nei programmi e anche nei docenti nel corso degli anni 60, dopo il 63, dopo la famosa assemblea, riunione del Roxy, quindi con nuovi docenti, tra cui Quaroni, appunto, il quale porta avanti questa problematica relativa al disegno della città. Mirabilia Urbis è un grosso volume di Antonio Cederna che... Cosa? Sì. Ci sono tante cose, sì, però ce n'è uno, adesso te lo faccio vedere. Quindi Mirabilia Urbis, che alla maniera delle guide medievali, Antonio Cederna pubblica tutta una serie di descrizioni e di cronache sulle vicende di Roma, e anche queste fotografie delle nuove periferie che crescono in maniera disordinata ad opera soprattutto della speculazione. Nel 62 e negli anni precedenti si svolge un intenso dibattito riguardo il nuovo piano regolatore generale di Roma. Sempre del 62 è la legge per l'edilizia economica e popolare, con i piani, la localizzazione dei piani di zona.
Nella progettazione di dei piani, vuole dire qualcosa? Commenti? Ecco, nella progettazione di questi... sì. Che non si vedono bene. Sì, mi devo accelerare, faccio presto. Quindi in alcuni dei piani ritroviamo un po' riprese quelle forme che erano delle barriere di San Giuliano, per esempio nel piano di Tor de' Cenci, progettato da Imonino, Luisa Anversa, ritroviamo queste forme a cerchio aperto che appunto, di cui appunto le barene erano il modello di riferimento. Quaroni nel Casilino, in questo piano di zona del Casilino, segue quest'idea di creare questi corpi di fabbrica organizzati secondo una raggiera, elementi a raggiera, quindi sempre secondo quest'idea della città che deve essere progettata, disegnata nella sua forma. E questa è la teoria che Quaroni espone in un libro che ebbe di grande successo, La Torre di Babele, edito dalla Marsilio in questa collana Polis, è stata molto importante in questi anni. E Quaroni appunto nel libro, anche se scorrendo l'indice si può vedere come lui dice appunto il capitolo primo, necessità e possibilità del controllo della forma da parte dell'architetto, il capitolo 2 il disegno per la città, e quindi capitolo quinto disegno e forma, quindi la forma della città, la città vista come manufatto, come fatta di architetture. Il piano regolatore di Roma ha come elemento portante quello che è stato chiamato l'asse attrezzato, cioè questo sistema di centri direzionali che sono localizzati nell'espansione orientale della città, quindi è disegnato sempre come un grande manufatto alla grande scala. Questo che poi ha preso il nome di sistema direzionale orientale è stato studiato dallo studio Asse che si è costituito appositamente, formato dai migliori nomi della cultura sia urbanistica che architettonica, quindi Quaroni, Zevi, Passarelli, Morandi, Fiorentino, e che appunto si pretendeva appunto di sovrapporre questa sorta di grande struttura al corpo appunto della città. Quindi siamo nel 66. Il 66 esce un libro molto importante, cioè L'architettura della città di Aldo Rossi. Qui vedete la seconda edizione del 70. E Aldo Rossi con questo libro afferma che la città debba considerarsi come architettura, e nell'introduzione scrive appunto che bisogna riconoscere l'importanza della costruzione dell'architettura come disciplina dotata di una propria autonomia, quindi il tema è quello dell'autonomia disciplinare, quindi della città fatta di architetture. E queste Aldo Rossi con Carlo Imonino ed altri architetti dello IUAP di Venezia pubblicano un libro nel 70, La città di Padova, nel quale il centro della tesi di questo volume è quello dello studio della tipologia in rapporto alla morfologia urbana, no? Tipologia edilizia e morfologia urbana. Anche Carlo Imonino che insegna a Venezia, questa è una dispensa del suo corso, lavora sul tema della tipologia edilizia. Questi studi tipologici avevano una tradizione nella scuola di Venezia, perché appunto Saverio Muratori ci stava lavorando già dagli anni 50.
e comunque da questo gruppo viene portato avanti sempre questa tematica. Nel 67 esce La costruzione logica dell'architettura di Giorgio Grassi, e Giorgio Grassi e Aldo Rossi sono i principali responsabili, i principali esponenti di quel movimento che è stato chiamato come la tendenza, quindi la tendenza che intende l'architettura come una disciplina autonoma, una disciplina razionale, che è stata particolarmente significativa nella seconda metà degli anni 60, inizio 70. Vittorio Gregotti è stato un altro architetto che ha teorizzato il tema della città intesa come forma, no? E anzi addirittura il territorio, ha parlato di territorio, ha ampliato la scala. È stato importante questo suo libro, appunto, Il territorio dell'architettura, e anche un numero di Edilizia Moderna, che era una rivista di grande qualità diretta da Gregotti. Questo numero era intitolato La forma del territorio, che è uscito nel 66, quindi il 66 è stato un anno di particolare vivacità e interesse. L'anno seguente viene bandito un concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati, che ha visto la partecipazione di molti architetti e gruppi romani, tra i progetti più così, diciamo, eclatanti quanto manifestazione di una impossibilità di intervenire all'interno del centro storico, questo dei Samonà, no? Che aveva questi piloti assolutamente spropositati e la mano aperta di Le Corbusier. Il 68 ha visto poi cambiamenti di grande portata da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche culturale, no? Qui vedete i graffiti della facoltà di Valle Giulia, no? Qui a destra di Guttuso. Anche la stessa Triennale di Milano del 68 era stata contestata, cioè è stata un'occupazione. A questo clima di contestazione, di provocazione, si può ricondurre anche la nascita dei movimenti radicali fiorentini. Superstudio è fondato nel 66. Questi movimenti hanno il riferimento editoriale a Casabella, Nuova Casabella di Mendini, che dal 70 è diretta appunto da Alessandro Mendini, che ospita le elaborazioni dei gruppi radicali. A Roma Saripanti diciamo, non è assolutamente in linea con questa tematica radicali, ma è un personaggio di grande interesse e che lavora sulla tecnologia, sull'utopia tecnologica e su alcuni progetti importanti in questi anni. Adesso non so esattamente quali. Franco Purini lavorava nel suo studio e quindi molti disegni sono suoi, e questo è importante così ricordarlo. Il Controspazio nasce nel 69, come avete già sentito, da Portoghesi, e prima con redazione a Milano, poi a Roma, e nel primo numero è pubblicato un saggio di Ezio Bonfanti, Autonomia dell'architettura, quindi la rivista è stata portavoce di questa teoria dell'autonomia disciplinare dell'architettura e anche della tendenza in qualche modo. Qui vedete pubblicato la tesi, non so se era una tesi di laurea, di Accastro, Fraticelli e Nicolini, per strutture terziarie, quindi è emblematico e sintomatico di un modo di intendere l'architettura che vuole essere pura astrazione, quindi che prescinde da qualsiasi contenuto funzionale, tecnologico, sociologico, no? Quindi quello che affermava
quest'idea dell'architettura come autonomia. Tutt'altra posizione si ritrova in questo saggio di Manfredo Tafuri, sempre dello stesso anno, di Controspazio. La tendenza, la cosiddetta tendenza, ha un suo momento di consacrazione nella Triennale milanese del 73, che è curata da Aldo Rossi, e in questo libro Architettura razionale, che viene presentato insieme alla mostra, troviamo nel saggio di Massimo Scolari una definizione di tendenza che viene definita come un processo conoscitivo, e quindi si ribadisce la sua autonomia e rifondazione disciplinare, rifiutando qualsiasi componente di carattere politico, economico, sociale e tecnologico. E quindi ecco, poi alla Triennale del milanese del 73 viene presentata La città analoga di Aldo Rossi, disegnato da Arduino Cantafora, che così rappresenta un po' l'idea che aveva Rossi e che aveva la tendenza della città come insieme di architetture, e quindi vengono riproposte al centro la fontana di Segrate di Aldo Rossi, poi tutta un'altra serie di elementi dell'architettura non solo contemporanea ma anche del passato, quindi dalla mole antonelliana alla fabbrica delle turbine di Berens. Nell'ambiente romano, questo è un riferimento alla galleria AM di Francesco Moschini, che è stato un momento importante come punto di riferimento per l'architettura disegnata, quindi l'architettura sia della tendenza che non, ma Moschini quindi ha anche pubblicato una serie di cataloghi delle mostre che si tenevano nella sua galleria, tra cui le prime Dardi e Porini, in una collana che era intitolata Città e progetto, no? E quaderni di teoria e progetto, quindi era importante questa componente teorica della progettazione. Contemporaneamente nel 78 viene anche fondata la cooperativa editoriale della Clear, appunto, di cui facevo anch'io parte, che è anche stato abbastanza così importante nell'ambiente della facoltà. Dunque nel 76 è stato già ricordato, cambia l'amministrazione di Roma, quindi Argan sindaco, Nicolini assessore, Roma interrotta, mostra ai mercati traianei, è stata anche importante, è stato un po' la prima manifestazione nella quale si è manifestato l'affermarsi dello storicismo postmoderno, no? Quindi si può dire che l'architettura del postmoderno sia nata nella Roma degli anni 60 ed è stata poi confermata e consacrata con la Biennale di Venezia dell'80 con la mostra La presenza del passato, curata da Paolo Portoghesi, nella quale viene riproposta la strada, quindi la strada nuovissima, viene riproposto il tema della strada, elemento che era stato negato e contestato, no? Dalle teorie delle corbusieriane, era stata demonizzata, no? La strada come fatto negativo, invece viene riproposta. Quindi la strada come tema dell'architettura postmoderna. E su questo argomento, dopo l'architettura moderna, Portoghesi pubblica nello stesso anno, siamo nell'80, un libro nel quale si parla anche, tra l'altro, di Ridolfi, che è stato ricordato proprio stamattina nel suo intervento. E io ho finito, vi ringrazio. Vabbè, molto. Decenni che hanno avuto
cui sono successe molte cose. Sì, infatti, ho dimenticato molte cose sicuramente. I libri e i progetti che ha fatto vedere fino al 69. Sì, scusate, perdono. Ho chiuso lì? Ho acceso? Si sente adesso? Posso andare? No, non si sente. Dai, adesso tocca. Riverde 1. Dai. Va bene, così va bene? Allora, credevo di avere... va bene? Allora, ci ha mostrato i testi e i progetti che noi abbiamo studiato e che hanno, come dire, fino alla nostra laurea, rispetto nella quale poi abbiamo portato avanti molte volte punti di vista diversi. Indubbiamente il gruppo Nicolini, Castro, Fraticelli, Nicolini aveva assunto delle posizioni già da studenti più originali, più come dire, di revisione un po' dei portati del movimento moderno, presenti appunto nei loro progetti, di cui famosissimo fu in quegli anni fra tutti noi studenti quello per la città universitaria, e poi successivamente le loro tesi di laurea, di cui abbiamo visto qualche immagine. A Vanna Fraticelli il compito di ricordare il sodalizio che come dire, con Renato Nicolini ma anche con Gianni Accasto, e vorrei mettere in evidenza una caratteristica di quegli anni. Gli studenti di architettura discutevano tutte queste cose che abbiamo visto non solo in facoltà ma in studi, in appartamenti. Il mercato edilizio a Roma era molto basso, specialmente nel centro storico, per cui si potevano affittare degli appartamenti e noi allievi passavamo, devo dire, moltissimo tempo tutti insieme a a rivedere, a riflettere su quanto leggevamo, su quanto vedevamo, sui progetti che passavano in facoltà, diventando al tempo stesso una specie di scuola alternativa molto competitiva fra di noi. Cioè fra noi studenti, i vari gruppi che si ritrovavano in alcuni via Adda, via degli Scipioni, eccetera, cercavano di come dire, conquistare un primato culturale all'interno della facoltà, e di sicuro Accasto, Fraticelli, Nicolini lo avevano. A Vanna, a te la parola, ti hanno messo così. Vittorio Ridotto. E chiederei anche di venire a Gianni Accasto. Gianni, ti dispiace? Se già ti siede, sì, è così, comincia. No, siccome i medici mi accusano sempre di non bere, mi sono preunita perché c'è chi ha la sveglia delle pasticche e chi invece ha la necessità di avere la bottiglia d'acqua qui. Allora, io cercherò di essere un po' concisa, anche se devo dire non mi è tanto facile. Perché certamente potete capire un po' anche l'imbarazzo che ho a affrontare questo argomento, a parlare di un'esperienza che è stata condivisa per tantissimi anni, e quindi un rischio, e se arrivo un po' a quel punto vi prego di farmelo notare, di rimproverarmi, un po' della geografia, ma peggio ancora della geografia di se stessi, che forse è la cosa peggiore appunto che si possa fare in un caso come questo. Ma io voglio partire da 3 temi che ho individuato. Naturalmente potrei fare un romanzo sui 20 anni passati con Renato, ma spero di fare solo un racconto, anzi degli spunti per 3 racconti. I temi che ho scelto sono il rapporto iniziale con la facoltà di architettura degli anni 60, che a mio parere è molto importante, alcuni riferimenti, solo dei riferimenti al significato che ha avuto un po' per Renato il vivere a Roma, ma è anche il contesto familiare in cui lui ha vissuto a Roma, che è un contesto familiare molto particolare. E il terzo argomento
anche un po' quel suo tratto distintivo onnivoro, di cultura onnivora, che lo ha caratterizzato, che è stato anche un po', diciamo, un problema organizzativo della sua vita, e che secondo me ha poi riversato, è una delle matrici fondamentali della sua vita culturale, diciamo, anche del ruolo che ha avuto. Mentre non sono assolutamente in grado di parlare, ma devo dire che mi è stato molto interessante l'intervento di Vittorio Vidotto, del suo rapporto con la politica, perché anche se in qualche cosa l'ho accompagnato, delle riunioni, delle cose, io, diciamo, per una scelta proprio personale, abbiamo sempre tenuti distinti questi campi. E soprattutto però posso raccontare il fatto che per lui l'adesione alla FIGC iniziale, appunto nata con il movimento degli studenti, con i goliardi autonomi, no? Proprio i primissimi, proprio agli anni 60, era una maturata molto profondamente su una formazione teorica. Cioè Renato, questo insomma un po' lo sapete tutti quelli che l'hanno conosciuto e che sono qui insieme con me oggi, era molto studioso, quindi lui aveva maturato una formazione marxista alla quale era stato soprattutto introdotto da alcuni amici che per lui sono stati importanti, che sono stati i componenti del Grao, cioè Franco Pierluisi e Sandro Anselmi. Cioè sono state due figure che nella formazione di Renato hanno rivestito un ruolo molto particolare. Tra l'altro, appunto, quando si fa un po' la storia dell'architettura di quegli anni, la figura del Grao è stata molto interessante e importante, e cercherò di accennare ad alcuni di questi problemi, perché poi appunto è una questione, tra l'altro, con la quale forse anche Gianni dirà qualcosa. Però voglio ritornare a questo primo argomento. Noi siamo arrivati nella facoltà di architettura, coloro e soprattutto che venivano dal liceo classico, con una bella formazione culturale, tutta orientata dal punto di vista appunto metodologico anche sul rapporto tra la letteratura e la storia. Cioè sostanzialmente noi arrivavamo con questa formazione molto solida, arrivati appunto ad architettura, che però poi ci poneva di fronte al fatto che non avevamo nessuna, non solo padronanza o conoscenza degli strumenti che invece sono propri dell'architettura, che invece, diciamo, per esempio, erano più pertinenti a chi veniva dal liceo scientifico in parte, o chi aveva fatto l'artistico, per cui diciamo la nostra attenzione, come dire, alla facoltà era un'attenzione spasmodica di cercare di ritrovare dei contenuti culturali nelle cose che andavamo ad affrontare senza avere poi gli strumenti fisici, metodologici per affrontarle. Cioè per noi, insomma, le figure del disegno, della geometria, così, erano un po' come delle allegorie negli affreschi del Cinquecento, no? Erano, sì, proprio un po' così. Figure che si facevano in grisaglia, come si diceva, no? In grigio. Nelle figure degli affreschi c'erano queste cose che però a noi erano proprio sconosciute, cioè matematica, geometria al liceo classico, sia pur buono, a Roma non si faceva. Quindi avevamo insomma delle grosse difficoltà. E la facoltà di architettura di quegli anni era una facoltà che invece aveva ancora una tradizione accademica dell'insegnamento, per cui queste discipline avevano un valore molto forte. Erano, diciamo, proprio il riconoscimento, i metodi di indagine dell'oggetto architettonico erano queste discipline a noi in realtà sconosciute, che mentre
quelle storiche così erano completamente sottovalutate. E poi questa facoltà aveva invece, dal punto di vista delle altre materie, soprattutto un'impostazione di un professionismo un po' squallido, cioè le materie erano, gli insegnamenti erano per una pratica professionale diciamo di medio livello e poco interessante. Quindi in sostanza era una facoltà schizoide, cioè c'era da una parte diciamo una profonda cultura anche accademica che rimaneva in alcuni lacerti e poi invece una pratica professionale piuttosto, come dire, debole, insignificante. Questo può anche capire perché l'adesione al movimento degli studenti iniziale di Renato, ma non solo di Renato, di molti di noi, era una adesione diciamo che cercava un carattere contenutistico, cioè per noi era molto importante questo continuo, diciamo, cercare di rapportare agli strumenti che in qualche modo noi dominavamo, che erano quelli appunto della storia, dei contenuti culturali, dentro questo mondo nel quale avevamo una grossa difficoltà a intervenire. E allora, per esempio, diciamo, tutta una serie di questioni che sono appunto, poi Renato ha dato di sé un'immagine abbastanza studiata, cioè nelle pubblicazioni che ha curato, che gli sono state dedicate, lui si dilunga a raccontare la sua gioventù, le persone con cui era in contatto, i libri che leggeva, eccetera. Però direi che questo tema, diciamo, di autodescrizione del suo arrivo ad architettura, in cui praticamente al padre gli aveva consigliato ingegneria, invece De Renzi, che è un po', diciamo, lo zio a cui lui era più legato, l'aveva spinto a iscriversi invece ad architettura, e lui cita questa cosa in modo anche abbastanza divertente. Dice: zio Mario diceva che l'architettura era la sintesi delle discipline umanistiche, l'arte e la letteratura, che tanto mi intrigavano, e di quelle scientifiche, di cui non dice naturalmente nulla. Così, quando andai a iscrivermi all'università, girai le spalle alla strada larga consigliatami da padre di ingegneria e invece affrontai quella stretta di architettura. Ed era proprio così. Quindi questa contraddizione tra diciamo una formazione che era una formazione tra l'altro per Renato molto forte, perché era maturata in un liceo classico dei Gesuiti, quindi in cui la parola aveva un valore molto forte rispetto, no, alla rappresentazione, diciamo il tema proprio della parola, della convinzione. E quindi questi primi tentativi di inserirsi all'interno di questo mondo di architettura, di cui mi piace molto che Portoghesi abbia ricordato le sue lezioni, e Laura il fatto che noi frequentavamo questo corso di Portoghesi, che in quel momento era un faro dentro la facoltà, perché appunto, a parte... Io ho sempre ritenuto Portoghesi una persona di una straordinaria cultura, ma soprattutto ci mostrava degli aspetti anche dell'architettura che erano al di fuori di quella che era l'idea un po' del movimento studentesco, cioè di una progressione, di una concezione teleologica della storia, no? Fondamentalmente di carattere hegeliano, in cui doveva arrivare a un fine, e il fine era appunto quello della costruzione della società migliore. Insomma, Portoghesi ci mostrava con le sue lezioni monografiche la
complessità del fatto di architettura e quindi anche le vie che non erano le vie di quella che allora era un po' una storiografia, diciamo, di approccio, no? Una storiografia di ricostruzione del movimento moderno arrivata negli anni del dopoguerra e appunto costruita sostanzialmente dalla cultura anglo-americana, no? In cui appunto dalle avanguardie artistiche, no? Poi c'era stato appunto lo sviluppo sostanzialmente dell'architettura e tutto questo sfociava poi nel movimento moderno. Ecco, questa voglio rassicurare Clementina Barucci, Renato non ha mai studiato sul libro di Benevolo, del quale non aveva nessuna stima. Tra l'altro proprio di quel manuale. Però si leggevano, no, si voglio leggeva, dire, però la non storia gli piaceva. No, la storia dell'architettura di A me Zevi e hanno quella di rubato il primo volume. Sì, appunto. Renato casomai sosteneva sull'edilizia che aveva a casa, quindi potevi non essere, non credo che l'abbia letto, sono sicura che poi non era d'accordo. No, che ci abbia studiato sopra, no. Allora, in sostanza, e qui adesso mi piace un pochino ritornare ad alcune cose, questa discrasia, questa contraddizione tra quello che uno si aspettava dalla facoltà e quello che la facoltà era o gli strumenti che aveva, per Renato hanno avuto una grossa diciamo esplicitazione nello studio figurato della storia dell'architettura. Renato era un maniaco del Cinquecento, no? Cioè lui aveva questa passione per l'architettura dell'umanesimo e del Cinquecento, fino appunto alla mitica Controriforma, di cui sapeva tutto, e appunto nell'ambito di questi esami che facevamo, in cui appunto c'era sempre l'importanza di queste discipline, aveva elaborato una serie di taccuini che si saranno perduti, non lo so chi può averli, con figurate, perché lui amava disegnare a mano libera, tutta una serie di appunto interpretazioni degli ordini particolari, piccoli schizzi appunto sulla storia dell'architettura, anche diciamo di certe raffigurazioni che erano state fatte di Giuliano da Sangallo delle antichità romane, cioè aveva un patrimonio diciamo di conoscenza personale, direi privato tutto sommato, che poi aveva portato anche in alcuni esami che avevano fatto, che si rendeva conto molto chiaramente della complessità del fare architettura. Lui pochi anni fa è stato pubblicato un libretto che è una storia letteraria scritta con l'artificio del manoscritto trovato a Saragozza, no? Cioè lui finge di trovare un diario di De Renzi della venuta a Roma di Le Corbusier, no? E nell'ambito di questa finzione letteraria che è stata pubblicata poco tempo fa, ma che in realtà lui aveva da tantissimo e continuamente aggiungeva dei pezzi, cancellava dei pezzi sono anche nelle parti del libro di Roma Capitale di questa cosa. Ecco, lui lì dà una lettura che è sempre nella figura come sotto diciamo pseudonimo di De Renzi, direi, dell'architettura, che secondo me è sembrata molto significativa. Quando dice, in ogni momento, lui finge di essere De Renzi, no? Ma questa è un'espressione sua, in ogni momento per il giocatore esperto, che per lui è il progettista, è perfettamente visibile una serie pressoché infinita di geometrie possibili tra le quali scegliere. E quale fondamento ha l'architettura se non la geometria, soprattutto quando è accompagnata dall'antitodo alla pesantezza, dalla leggerezza ineguagliabile che è data dall'appartenenza al regno delle possibilità, anziché a quello delle necessità.
piuttosto il divino Mozart che il borghese melodramma, che pur tanto mi piace. Cioè lui con questa frase che attribuisce a De Renzi, ma che in realtà è una frase sua, da una parte diciamo affronta questo tema della lettura della geometria come complessità dell'architettura e della progettazione come scelta di un modello che però è sottratto alla materialità. E questo è anche un risultato, questo suo concetto diciamo di astrazione poi del fare architettura, che ha riportato anche poi molte volte in alcuni scritti su controspazio o in alcuni suoi lavori, deriva per esempio dalla diffusione molto forte degli studi di Panofsky, che era avvenuta negli anni 60, che proprio io ritengo che la pubblicazione dei libri di Panofsky che ha fatto Einaudi abbia influito sull'architettura italiana molto più di tutte le riviste o i progetti di architettura coevi. E anche questa passione che tra l'altro forse coltivavamo un po' tutti in quegli anni per il costruttivismo, per esempio il Lissinsky, per le esperienze più sperimentali del Bauhaus, cioè c'era questo segno della non materialità del pensiero architettonico, che poi è quello che si è riversato su Controspazio, no? Nella rubrica Roma interrotta, eccetera. E d'altra parte, quindi, quella critica ai principi, al movimento, all'international style, come si definiva allora, che è stata già negli anni del movimento studentesco un discrimine tra diversi approcci all'architettura, aveva un fondamento proprio di considerare poi la storia della città, la testimonianza, il manufatto di architettura come il risultato di un processo complesso in cui erano presenti progetti interrotti, idee realizzate o no, modi di linguaggio di architettura, linguaggi di architettura in contraddizione, cioè c'è un po' tutto questo nodo sulla critica all'international style, che secondo me chiarifica anche molto bene la distanza, per esempio, che ha avuto sempre Nicolini rispetto al piano regolatore di Roma del 65, no? A quella teoria dei centri direzionali, della trasformazione di Roma diciamo in una sorta di metropoli astratta, che poi appunto non si è mai realizzata né mai si realizzerà ormai, perché è diventata tutta un'altra cosa. E secondo me è proprio in questi anni giovanili in cui bisogna ritrovare questo tema. E qui mi piace ricordare, tra l'altro l'ho ricordato qualche giorno fa con Gianni al telefono, proprio questo lavoro che presentammo per il corso di Quaroni, molto inviso, che era questo progetto della città universitaria in cui Caniano e Grauiano, mi ha ricordato Gianni, perché l'influenza di quegli anni, soprattutto molto sentita da Renato, erano appunto Anselmi e Pierluisi, cioè che erano dei riferimenti politici e culturali per Renato, che non sono appunto molto da sottovalutare. Dico, noi presentammo questo lavoro che voleva costruire questo pezzo di città visto come un piano, un terreno artificiale scavato all'interno del quale c'erano diciamo poi gli edifici, no? Quindi come una sorta di copertura riorganizzata a modulare il terreno. Era chiaramente un progetto desunto dagli schizzi, dai lavori di Luis Kahn su Dacca. Anna, mi permetto di una piccola interruzione divertente, credo, Sì. Per il motivo per il quale io ho detto Caniano.
questo progetto fu redatto in uno studio, in un appartamento che avevamo affittato insieme Marica Redini, Carla Saggioro e Fabrizio Argarbati, a Casto Nicolini e Fredicelli, e io e Franco. Noi stavamo ai primi anni, loro stavano già al quarto anno. E mi ricordo che il compito di Renato dal punto di vista grafico fu soltanto disegnare tutte le freccette come nel piano di Cannes, nella planimetria. Non fu un compito, fu una punizione. Ecco, va bene. Perché mentre loro vanno con una camice bianco come dire, da studio professionale, eccetera, Gianni disegnavano, Renato andava al cinema con Accio Cascavilla. Questo, posso testimoniare questo. Scusate questa notazione. Ma siccome eravamo amicale. anche molto cattivi, perché devo dire che questo terzetto era un terzetto di 3 molto cattivi, avevamo fatto una serie di disegni e poi la relazione di cui tra l'altro Gianni ha trovato una copia proprio l'altro giorno. La relazione che sono molto belli. Lui aveva una grafica a mano libera molto bella, cioè era capace di scrivere fumetti, di disegnare, e tra l'altro purtroppo io non ho conservato molti disegni, anche perché sono molte questioni anche molto private. Lui faceva queste vignette proprio sulla nostra vita che erano anche molto divertenti, Gianni se ne ricorda. E insomma, per colmo della cattiveria, avevamo disegnato questo progetto con la tecnica dell'autore di Crazy Cat, che era questo fumetto, no? Finto disegnato male, proprio con cattiveria. E vabbè, e su questo appunto nacque una polemica infernale in facoltà. Vabbè, adesso non vi voglio tediare più di tanto, però mi piace ricordare, ma è già stata ricordata, da una parte l'importanza anche che aveva il senso di comunità degli architetti e dell'università, perché eravamo pochi e quindi obbligati anche alla frequenza obbligatoria dalle 8 di mattina, 8 e mezza, alle 6 di sera. Chiaramente ci conoscevamo tutti e stavamo sempre insieme, e soprattutto anche questo ruolo dei più grandi. Appunto io ricordo per Renato il Grau e la figura di Sant'Anselmi e le figure di Sant'Anselmi e Franco Pierluisi, ma ricordo anche l'importanza, per esempio, degli studi di Vieri Quilici sul costruttivismo di quegli anni, che in qualche modo ci hanno molto segnato, insomma. Sì, vabbè. Tafuri, sì, l'ombra di Tafuri. Del Cafarna. Sì, del Cafarna. Ecco, e queste però sono notazioni. E però adesso voglio chiudere, perché poi non voglio portare, siamo anche abbastanza in ritardo, un po' tardi, con due aneddoti. Uno lo racconta lui in un libro carino, che è quello mi sembra sì, sull'estate romana. Racconta quando lui e Sant'Anselmi nel 63 furono mandati a Cuba a rappresentare gli studenti architetti, e lì racconta a Cuba, Orazio, di questa relazione che fecero Anselmi e Nicolini, che cominciava con queste parole: compito principale dell'architettura è battere l'imperialismo americano. È stupendo. E racconta che le conclusioni di questo convegno le fece il CE in persona, il mitico CE, che indicando un murale orribile che aveva dietro la schiena, in cui c'era un braccio che impugnava un fucile di fabbricazione americana, gli fece capire che comunque l'architettura anche qualcosa di tecnico avrebbe dovuto fare per la rivoluzione. E questo è un aneddoto meraviglioso. Lui lo raccontava, l'ha raccontato poi in un libro. L'altro invece non l'ha raccontato,
ed era un aneddoto, lo raccontava agli amici, che sempre in questa missione a Cuba lui arrivò e aveva una guida che si chiamava Virgilio, con cui ha tentato poi di avere contatti, ma poi invece questo, insomma, ha avuto poi una vita molto difficile. Questo Virgilio per prima cosa lo portò a vedere, cioè, un immenso monumento eclettico, bianco, molto più grande del vittoriano, e mi disse con grande orgoglio: questo l'ha fatto tuo nonno. Ah, dai. Sì, Non lo sapevo. sì. E Renato segretamente si vergognò, pensando anche al fasto di questo cantiere, di questa cosa. Ecco, questo discorso del monumento fosse un po', come dire, un'anticipazione della sua tesi di laurea, che non era poi la demolizione del vittoriano, era la costruzione sul vittoriano di questa grande galleria vetrata che avrebbe dovuto trasformarlo in un enorme spazio collettivo per la città di Roma. Era il 69, no? Quindi forse era un'idea di quel meraviglioso urbano che poi successivamente lui sviluppò. Vabbè, penso che sia sufficiente. Allora, il ruolo di rivoluzionari all'interno della facoltà di architettura è emerso da questi racconti. La loro iscrizione al PC di tutte e tre di quegli anni era nota. Subito dopo la laurea, che tutti e tre hanno, credo, fatto nel 69-70, 71 scrivono un libro, ecco, tutti nel 69. Nel 71 scrivono questo libro su Roma Capitale, l'architettura di Roma Capitale 1871-1971, che fu un libro 70, scusa, che fu un libro eclatante e importantissimo per noi studenti, che però come quello di la critica di Zevi fu ben più feroce di quella di Trovatori sulle danze, i balli nel sottopasso, perché in un suo articolo sull'Espresso li definì tre rivoluzionari con la peruca. A Gianni Accasto parlare di questo libro. Della rivoluzione. Devo fare una piccola notazione di cui mi dovete scusare. Mi ero riproposta di far rispettare i tempi regolarmente, purtroppo non ci sono riuscite, e siccome l'ultimo intervento è di Franco Purini, e in tutte le cose che io ho fatto non ho fatto parlare Franco Purini perché arrivavo tardi, troppo tardi, vi prego di avere pazienza per la mia problemi personali di resistere anche per l'intervento di Franco Purini, quindi dopo ci sarà comunque, scusate, perché mi è successo molte volte. Cercherò di abbreviare, per un minimo di concisione cercherò di portarla avanti. Diciamo che quel libro ebbe l'avventura di finire in un pesante solco. Era avanzato, credo, dai tempi dell'aratro che traccia il solco, un aratro molto pesante maneggiato dalla Veronesi, nella quale sprofondò la critica architettonica italiana, per cui difficoltà politiche dell'architettura in Italia ebbe corso per tutti gli anni 60 ancora, quando il libro è chiaramente un tentativo di uscire dai problemi dei rapporti tra fascismo e architettura, facendo finta di nulla, anzi dicendo che non era vero niente. Il libro della Veronesi rimane con tutto molto molto importante, però il dato è questo: il nostro libro ebbe come difficoltà iniziale, in molti casi, quello proprio di trovarsi a seminare in questo terreno arato malissimo. Il libro nasce in un modo molto divertente. Paolo Portoghesi e io avevamo lo stesso libraio, anzi una coppia di librai che erano dei commessi di Eupli, che qualcuno di noi si ricorderà, che avevano aperto una libreria in Piazza Poli. E i due librai, Franco e Piero,
chiesero a Paolo, a questo punto, diciamo, di preparare un libro per il centenario di Roma Capitale. Lui disse che non aveva tempo e siccome sapeva che io ero un loro cliente, disse rivolgetevi ad Accasto. Io ovviamente mi pensai immediatamente che l'avremmo fatto in 3 e infatti cominciamo a lavorare. Ci fu un piccolo problema per le ricerche, perché Renato, il quale era appunto, come si è ricordato, iscritto al Partito Comunista, aveva fatto la richiesta di fare il servizio militare come allievo ufficiale, che era un escamotage, perché una volta accertato che era comunista non poteva fare l'ufficiale, costituendo un rischio per la patria, ovviamente. I carabinieri se ne accorsero in ritardo e quindi Renato si trovò a diventare allievo ufficiale. Casualmente lo presero per tempo. Dopodiché una sera eravamo a casa di Vanna con la sua nonna che aveva preparato uno stupendo arrosto di maiale con le prugne e Renato doveva arrivare dalla Cecchignola, invece telefonò dalla stazione. Questo ci creò poi qualche problema per le ricerche, ma non per quello che si riferisce alla stesura del libro. Devo dire che fu una ricerca interessante perché l'Ottocento, dopo la disfatta di cui parlò Jolly a suo tempo, non si era ripreso. Se ne occupava praticamente Borzi e pochi altri. In più, l'architettura di Roma Capitale aveva un solo testo interessante, che era un numero della rivista di Piemontesi che si chiamava La Casa, dove c'erano vari articoli di varie persone, di vari studiosi che si occupavano delle architetture costruite a Roma, soprattutto durante il Ventennio, ma qualcosa anche della Roma umbertina. Il libro venne fatto abbastanza nei tempi, fu anche occasione di una cosa interessante, perché essendo il 70 l'INARC decise di fare una mostra sull'architettura Roma Capitale e non c'era altro sulla piazza che il nostro gruppo che stava lavorando. Quindi Deriso e credo anche Zevi non ebbero nessun pudore di rivolgersi a noi, che probabilmente ci avevano messo in testa un cappello da muratore anziché una peluca da accademico, e quindi per quello gli andò benissimo. Questa mostra, devo dire che fu per me tra le varie cose, fu un'esperienza molto interessante. Intanto trovare i materiali, stamparli, insomma, e poi ci fu una visita di Argan. All'epoca credo fosse sindaco, non mi ricordo se era sindaco o assessore. Comunque Argan arrivò, girò la mostra e a un certo punto si fermò davanti a un edificio in un sobrio stile neoclassico nordico, che era il villino Cappellini di Mario De Renzi. Noi avevamo per inciso molto materiale di De Renzi in buone condizioni, quindi adatto anche ad esporlo, appunto perché Renato era nipote di De Renzi e avevamo le sue cartelle per il concorso a cattedra con tutti i disegni e le cose ben ordinate. E la libera docenza. Comunque Argan si fermò davanti a questo edificio, lo guardò e poi mi chiese: ma questo che cos'è? E disse: questo è il villino Cappellini di Mario De Renzi. E lui, molto perplesso, mi disse: sì, però noi all'epoca non potevamo mediare. Cioè si scusò per non avere apprezzato edifici come quello, ma soltanto le cose, diciamo così, razionaliste. Questo trovo una cosa molto, molto bella. Io credo che la cosa migliore per me a questo punto, devo dire che abbiamo avuto anche altri aiuto. Però l'avevi dato perché venisse trasmesso? No, qui c'è soltanto il testo che è qui per essere letto. Dunque, scusate. Allora,
Il libro ebbe critiche sgradevoli perché appunto la vulgata scusate, il libro ebbe critiche sgradevoli perché la vulgata dell'architettura moderna era maggioritaria. Era maggioritaria, insomma, l'idea che uno potesse parlare bene, non diciamo di De Renzi, ma di Piacentini o non lo so, di un qualche architetto dell'Ottocento romano, era fuori dalle possibili coordinate. E quindi il libro si scontrò con questa cosa, che però fu superata abbastanza facilmente per la riscoperta della qualità delle architetture romane. Ci fu però un continuare di queste critiche tradizionali e, ottuse, che credo di poter riassumere in questo articolo che scrissi e che vi leggo. Ho preparato, l'ho rimaneggiato per poterlo vedere qua, e ora ve lo leggo, intitolato Cronache di uno stato di guerra continua a bassa intensità di pensiero. Nonostante abbia maturato da tempo un certo distacco da questi argomenti, di recente mi è accaduto di scontrarmi duramente e fastidiosamente con la critica italiana ai suoi massimi livelli. A casa di amici, mentre si festeggiava il mio compleanno di pensionato, una ricerca in rete mi ha tirato addosso da un al di là che ormai non si ha modo di allontanare, uno scritto di uno dei maestri riconosciuti della nostra critica, in cui appunto il maestro si è occupato di un mio libro di quasi mezzo secolo fa. Scritto relativamente recente, riproposto in un volume che raccoglie articoli su un tema che è stato al centro degli studi dell'autore e cui anche io mi sono più modestamente accostato. Con notevole stupore mi sono trovato a leggere. Per chiudere il quadro del centenario, dobbiamo invece parlare dell'architettura di Roma Capitale, 1870-1970, di Accasto Fraticelli Nicolini. Il libro anticipa alcuni temi che saranno dominanti un decennio più tardi, soprattutto perché uno degli autori, Renato Nicolini, sarà dal 76 all'85 assessore alla cultura del Comune di Roma nelle giunte rosse guidate da Argan, Petroselli, Vetere. Gli altri due autori saranno tra i principali collaboratori delle attività culturali del Comune in quegli anni. Sono così venuto senza alcun preavviso sapere, e da uno studioso per cui nonostante questo incidente ho stima e considerazione, anche se non ne condivido molte posizioni critiche, di essere stato a lungo responsabile della politica culturale di un comune che nei 60 anni da che lo abito non ha mostrato in alcun modo di avvedersi della mia presenza all'interno della cinta razziaria. Figuriamoci coinvolgermi in alcun modo in qualche attività anche minimo della sua politica. Non molto più consistente per quanto mi risulta anche lo spazio affidato dalle istituzioni capitoline a Vanna Fraticelli. Ne parlo perché non si tratta di una questione privata, ma del manifestarsi di uno dei caratteri permanenti deteriori della critica italiana del Novecento. Non siamo di fronte alla diffusione di una falsa notizia. Assistiamo piuttosto per un'altra volta alla collocazione inconscia di idee e persone in uno scenario falsificato preesistente. All'ennesimo contributo alla costruzione di una rete di argomenti estesi su vari piani per giustificare la necessità di combattere una battaglia morale per il progresso dell'architettura e dell'urbanistica, battaglia le cui ragioni si perdono ormai nelle pieghe consunte di questioni inattuali e i cui significati hanno smarrito i legami con la realtà, peraltro sempre più postulati che individuati. Aiuto. Per cui quindi queste questioni occorre rianimarle e comportarsi in modo che acquistino una parvenza di vita e di verità. Quindi le posizioni critiche, per sostenere e denigrare tesi e studiosi, vengono all'uopo allineate secondo schieramenti di comodo, per continuare a combattere le eterne battaglie cristallizzate fuori dal tempo e da ogni residuo elemento o esito significativo che hanno
occupato il secolo passato. Vediamo ad esempio come prosegue l'autore. Riallacciandosi alla... Scusate, ma... Riallacciandosi allora a polemiche e dibattiti post-68, il libro poneva polemicamente, fin dal titolo, l'accenno sull'architettura. L'urbanistica era assente, non solo nel titolo. Riproporre un rapporto diretto fra l'architettura e la società, negando autonomia urbana all'urbanistica, era una scelta criticabile e criticata, su cui Nicolini sapeva di rompere con gran parte della cultura di sinistra impegnata in quegli anni, non solo a Roma. Qui ci interessa un altro aspetto, allora forse valutato come secondario. Rivendicare un ruolo preminente all'architettura comportava necessariamente puntellare criticamente lungo l'arco di un secolo la mediocre produzione architettonica romana, affiancando con sofisticati ragionamenti quella critica romanistica di dimensioni strettamente provinciali che fino ad allora era stata l'unica a dar valore a fatti e persone, appunto perché romani. Ora chiunque legga con un titolo come l'architettura di Roma Capitale, credo venga in mente semplicemente che si tratta di un libro che vuole occuparsi delle architetture costruite a Roma dopo l'unità, argomento poco trattato, che certamente è lecito ritenere secondario e adatto solo per un libro Strenna sul centenario. Ma dove in questo titolo siano piano e banale, siano la negazione dell'autonomia urbana, dell'urbanistica e la polemica nei confronti delle sue virtù salvitiche, riguarda solo i pregiudizi annosi di una critica che, dopo gli anni del fascismo, ha continuato a muoversi con gli stessi modi bellici che la cultura militarizzata dei GUF aveva reso consueti a 2 generazioni, dopo averli ereditati dallo stile interventista e muscolare che era proprio del futurismo. Peggio, il semplice fatto di occuparsi dell'architettura a Roma configurava una sorta di inaccettabile cedimento a quelle che vengono considerate le forze del male, un'inaccettabile intesa col nemico. Mi corre ovviamente l'obbligo di ricordare come in realtà l'argomento non fosse privo di studi e contributi. Senza considerare gli anni fra le 2 guerre, va almeno ricordato il benemerito volume della rivista di Piemontesi La Casa, dedicato proprio all'architettura del Novecento a Roma, dove erano riuniti scritti di Portoghesi, Marconi, Caniggia, Bruschi, ossia dei migliori esponenti della generazione che si era affacciata nella scuola alla fine degli anni 50. Quello che è vero invece è che eravamo coscienti, tutti e 3, non solo Nicolini, non tanto di rompere con gran parte della cultura di sinistra impegnata in questi campi, quanto di aver maturato, insieme a molti altri nostri coetanei, non solo romani, Vanna accennava adesso agli amici del Grau, una diversa idea dell'urbanistica, più interessata ad analizzarne gli aspetti specifici e certo lontana dal funzionalismo volgare che caratterizzava una notevole parte dello stanco mainstream razionalista degli anni del miracolo economico. Che i critici di quella scuola non fossero all'epoca in grado di capire la qualità di architetti come Ridolfi, Libera, De Renzi o dei precedenti Aschieri, Capponi, Monaco e Luccichenti e continuassero 30 anni dopo a parlarne come di una produzione architettonica mediocre è una prova di ulteriore ottusità faziosa, inconscia e confermata dal conforto mistificante dell'ideologia. Infatti questo atteggiamento nei riguardi dell'architettura del passato recente, con tutto l'equivoca damnazio dell'arte cosiddetta fascista, continua purtroppo a considerare il nostro rapporto con gli edifici in cui viviamo. È passato un messaggio negativo di non valore di quegli edifici e malauguratamente, per la sua facilità e la sua demagogia, ha avuto presa in genere fra gli intellettuali è divenuto idea generalmente accettata, contro cui occorre combattere. Credo che questo pregiudizio sia il carattere che più definisce la critica italiana del Novecento. Le origini ne vanno individuate in 2 ordini di fatti.
nella volontà di interventismo politico che caratterizzarono nel secondo Ottocento, non solo in Italia, le vicende e le esigenze dello stile nazionale, e nello stile violento e provocatorio dell'avanguardia futurista, transitato crescendo di intensità nel fascismo e istituzionalizzato nella cultura del GUF e dei littoriali. Faccio un'interiezione, voglio ricordare cosa disse del futurismo Giorgio De Chirico. Interrogato su cosa se avesse conosciuto i futuristi, disse che sì, li aveva conosciuti, e gli chiesero cosa ne pensava, e lui disse: ai futuristi piaceva la guerra, e il futurismo è stato un po' come la guerra, è finito e speriamo che non torni. Dopo quanto ho detto, credo sia chiaro che questo non è purtroppo un richiamo a margini, un ricordo di condizioni di altri tempi, in qualche modo una forma di folklore. La militarizzazione della critica, la pratica della violenza, la costruzione del nemico sono passati in un continuo di mistificazione dal futurismo al fascismo e infestano, approfittando di pigre amnesie, anche l'attuale stagione della critica, sia politica che d'avanguardia. È il caso di ricordare Ennio Flaiano, che diceva: tutto cambia, eccettuate le avanguardie. Quello che è accaduto a noi, comunque, è stato poca cosa, anche divertente, come il titolo della recensione stroncatura che ci dedicò Zevi sull'Espresso, i tre rivoluzionari con la filuca. Sono invece purtroppo cose che non sono scusabili. In nessuno, è imperdonabile in quanti si occupano di critica e si pongono con maestri, sembra non si riesca, scusatemi, io non vedo più bene con gli occhiali e non ho gli occhiali nuovi, quindi sono... Scrivere più grande. Ancora molto, avevi scritto. No, non tanto. Va bene. Sembra non si riesca a liberarsi dalla tentazione della soluzione amministrativa del dissenso, che era purtroppo nei costumi violenti e intolleranti delle generazioni maturate nei littoriali. Mi viene in mente la censura indegna messa in atto da Ernesto Rogers nei confronti di Gabetti e Isola, ma quelli che sono forse i punti più bassi che la nostra critica ha toccato credo siano nella lettera di Sartoris a Terragni, in cui chiedeva di verificare l'eventuale origine ebraica di Pagano, e nelle teorizzazioni omofobe di un altro maestro su simmetria e pederastia, che non possono ricondurre le persone per bene ad amare, magari con qualche imbarazzo, le consuetudini sessuali della Grecia classica. Non possiamo dimenticare la facile disponibilità a sostituire docenti in disgrazia ideologica che si palesò in tutta la sua pochezza a Milano dopo il 68. Ne abbiamo avuto un esponente poco fa qua. E contribuisce a rendere scuro l'orizzonte anche la lettura dei giudizi dei commissari della prima valutazione di idoneità dei docenti di composizione architettonica, dove viene rivendicata l'esclusione dell'idoneità di studiosi legati a scuole considerate rivali. Si tratta, come credo sia chiaro, di choses qui se tiennent. Poche speranze quindi, ma con qualche eccezione. No, ma con qualche eccezione. Dove sta? All'epoca, nel 70, anche l'INARC volle dedicare una mostra all'architettura di Roma. Essendoci pochi che all'epoca si occupassero dell'argomento, si rivolse a noi, Deriso si rivolse a noi, che organizzammo un materiale raccolto per il libro in pannelli per gli spazi del Palazzo delle Esposizioni. Per inciso, la critica di Zevi alla mostra fu assai positiva. Ricordo che durante l'allestimento venne a visitare la mostra Giulio Carlo Organ. Si fermò a lungo davanti a una foto del neoclassico villino Cappellini di De Renzi. Poi mi chiese chi fosse l'autore. Lo stai replicando, ce l'hai letto? Sì, ve l'ho letto, però siccome finisco così ve lo leggo perché mi ero dimenticato che l'avevo scritto. L'hai scritto 2 volte. È l'età, guarda, l'età è letale. Però ripeticelo. Si fermò davanti a una foto del neoclassico villino Cappellini di De Renzi, non so se lo conoscete, sta al Colle Oppio, è molto bello. Poi mi chiese chi fosse l'autore. Stette in silenzio per qualche tempo, poi mi disse:
come se sentisse il dovere di giustificare essenzialmente con se stesso, ma chiamandomi a testimone, le sue posizioni critiche degli anni 30. Noi non potevamo in quel momento non essere schierati. Credo che quel maestro mi abbia dato una delle più grandi lezioni di modesta onestà e coscienza che mai io abbia avuto. Allora, io non so mai se l'intervento, si sente quello che dico, l'intervento di Gianni ha posto non pochi problemi per l'architettura italiana contemporanea, soprattutto questa attenzione sul problema della critica. Credo che sia questo il periodo in cui c'è una totale assenza della critica nel campo dell'architettura, ma forse anche nel campo delle arti in generale, e che come dire, non è esercitata, non sono indicati i valori, e che le storie dell'architettura sulle quali si formano, ci siamo formati noi e si seguitano in parte a formare i giovani architetti, sono tutte storie viziate da ideologismo. Sono stati trascurati per anni grandi protagonisti del professionismo italiano e romano in particolare per la loro, come dire, per aver lavorato sotto il fascismo, identificando l'architettura come un'architettura fascista, mentre forse sarebbe più giusto chiamarla come architettura realizzata nel periodo del fascismo. Cito a questo proposito sempre un piccolo particolare brevissimo, perché siamo in ritardo. Quando mi sono iscritta nella facoltà di architettura, in questo rapporto che c'era fra studenti dei primi anni, studenti più grandi eccetera, a volte alcuni colleghi mi dicevano andiamo a vedere delle architetture realizzate a Roma, e mi portavano a vedere vicino alla facoltà la sopraelevazione di Ridolfi, grande maestro, su via Paesiello, ma mi facevano passare davanti alla casa del Girasole a via Bruno Buozzi senza dirmi niente. Ora la sopraelevazione di Ridolfi, grande maestro, è orrenda e la palazzina di via Bruno Buozzi è un grande esempio di architettura. Allora adesso nel programma è previsto l'intervento di Franco Purini che invito qui, e poi abbiamo l'interruzione. Franco? Non vieni? Non vieni? No, allora mi è capitato una volta che, essendo traslato molto il tempo in cui poi l'ultimo doveva intervenire, questo di fronte ai pochi minuti ha detto io non intervengo. Spero che lui non mi dica questo. Allora, il tema è quello dell'estate romana. Noi abbiamo realizzato con Renato l'estate romana di Parco Centrale nel 1979, che ha dato poi signori? Perché io me lo metto così, che mi piace di più così, me lo devo mettere così, va bene. Allora, professor Purini? Vabbè, è tardi. È tardi, no, poi... dovrò esprimermi per punti veloci. Cominciamo. Il mio è, nei confronti di Renato Nicolini, un esercizio di straniamento, nel senso che non voglio parlare di Renato come persona che ho conosciuto, ma guardandolo da lontano e da fuori. Quindi farò una lettura dell'estate romana alla fine, però dicendo alcune cose su Renato Nicolini come se l'avessi visto per la prima volta qualche giorno fa, perché credo che parlare di persone che si conoscono senza fare questo sforzo di straniamento poi non porta a risultati, credo, importanti. Chi era Renato Nicolini? Renato Nicolini apparteneva all'aristocrazia degli studenti di architettura, che era un gruppo abbastanza ristretto di famiglie che avevano famiglie dinastiche, che avevano una tradizione nella facoltà di architettura. Quindi appartenenza a un'aristocrazia studentesca, da una nazione dinastica. Roberto Nicolini, il padre architetto, Giovanni Nicolini, il grande scultore,
poi le parentele, Mario De Renzi, eccetera, eccetera. Alcune famiglie note dell'aristocrazia in facoltà, quando mi sono iscritto nel 61, erano Aimonino, Quaroni, Calsabini, Carbonara, Marconi, Fasolo e anche altri, cioè c'era quindi un numero abbastanza vasto di studenti che avevano il privilegio di conoscere già la macchina, diciamo, di formazione degli architetti, e questo era qualcosa che li poneva su un piano sicuramente più elevato, dove potevano, diciamo, individuare anche modalità di formazione e strategie anche di comunicazione molto, molto avanzate, cosa che io, per esempio, e altri che provenivamo invece da ceti sociali diversi non sapevamo fare. Poi c'era un altro aspetto sul quale purtroppo non posso intervenire, una profonda differenza tra Renato Nicolini e la condizione che veniva richiesta al Partito Comunista del vivere. Il Partito Comunista esigeva alcuni aspetti della vita che erano comportamenti, cioè il comportamento di coloro che costituivano soprattutto il potere militante era severo, appartato, conforme a un sistema di regole morali da osservare con attenzione e continuità, almeno nelle apparenze. Da qui una vita privata, ordinata, priva di azioni discutibili o troppo avanzate. Questa era la moralità del Partito Comunista. A questa moralità Renato Nicolini si opponeva totalmente. Renato Nicolini, a partire diciamo, dalla sua giovinezza, quando l'ho conosciuto, aveva già sviluppato un carattere avventuroso, indipendente da costrizioni comportamentali, aperto a diversi argomenti, era interessato alla sperimentazione, alla ricerca di novità, a orientamenti individuali. Tutto ciò era quindi opposto alla disciplina imposta dal Partito Comunista Italiano, che lo tollerò per molti anni. Gli ha dato anche una serie di occasioni, eccetera, però sempre sospettando che l'azione di Renato Nicolini possa essere in qualche modo dannosa per quanto riguardava la sua appartenenza al Partito Comunista. E questo va tenuto molto presente, perché è una delle cause della, diciamo, circostanze di cui si è parlato già, della sua vita. Quali erano i suoi caratteri dal punto di vista culturale? Sempre guardandolo da fuori e non identificandomi con un amico. Era una lettura operante della posizione del gruppo 63, soprattutto l'idea di industria culturale, che aveva fatto propria. Questa, diciamo, industria culturale in che cosa si fondava? Si fondava sul rapporto tra cultura elevata e cultura media. Una scelta inizialmente importante, ma che poi provocò gravissimi, diciamo, difetti alla cultura italiana e li continua a produrre. Però nacque, fu un movimento fondamentale, cambiò il nostro paese, eccetera, eccetera. Poi c'era un altro aspetto. Il secondo riferimento di Renato Nicolini era la situazione, era l'appartenenza al situazionismo teorizzato da Guy Debord nel libro La società dello spettacolo del 1967, un anno prima del 68, da cui le famose derive che risalivano al flaner di Charles Baudelaire e al perdersi nella città di Walter Benjamin, ma avevano anche dentro la lezione di Thoreau con camminare. Ecco, questa idea che poi vedremo quando torna, diciamo, molto visivamente nella vita di Renato Nicolini. Il terzo componente della sua visione culturale era il marxismo nella versione italiana. Cos'era la versione italiana del marxismo? Una versione in cui l'idealismo crociano era fortemente presente. Quindi, diciamo, tutti i comunisti italiani, anche i più
radicali non facevano altro che cercare una sintesi fra le tesi marxiane e quello che l'idealismo crociano aveva proposto nel corso del Novecento, con il grande problema che veniva fuori da questo tentativo della figura di Gramsci, che veniva in qualche modo isolata, veniva letto togliendo alcuni aspetti importanti che verranno fuori negli anni successivi, 30 anni fa, eccetera, e quindi diciamo nella formazione di Renato c'era questa matrice molto complessa, la cui complessità viene fuori per esempio dalla vita finale di Lucio Colletti, che dall'essere un grande teorico del marxismo poi andò a far parte del movimento di Berlusconi, per dire, quando questo nacque. Fa parte di questa visione che contaminava, ma positivamente anche, diversi aspetti, marxismo, appunto, idealismo. È un libro che leggemmo tutti allora, La critica del gusto di Galvano della Volpe. Il quarto elemento del suo territorio conoscitivo e operativo era una predisposizione, l'ha detto prima Vanna, alla storia e alla critica dell'architettura. Diciamo che Renato Nicolini era nato con questa predisposizione, cioè non è che l'ha costruita. Secondo me aveva una predisposizione molto forte al pensiero storico e al pensiero critico. L'ha sempre fatto per tutta la vita, in tutte le occasioni, anche le più diverse l'una dall'altra. La quinta dimensione, per chiudere questa specie di disegno, la quarta dimensione del suo mondo teorico è la tendenza a non restare mai sul piano del pensiero, ma di rendere questo pensiero qualcosa che incideva nella realtà in una simultaneità temporale. Cioè era un uomo d'azione, era un uomo che aveva questa cultura complessa, anche molto contraddittoria in alcuni punti, però voleva applicarla, non gli bastava pensare, voleva che il pensare si realizzasse con azioni concrete. E questo tutto ciò viene espresso in un testo, che poi è il testo più importante che lui ha scritto, che si chiamava, tutti lo conoscono, Il meraviglioso urbano. Quando viene pubblicato la prima volta in un catalogo curato da me, da Clementina Barucci, tanto Antonello Soggia, nel 1979, lo stesso anno di una delle estati romane, che si chiamava Ritorno a Roma, città didattica, vita quotidiana. Questo catalogo aveva una serie di interventi di persone anche molto interessanti. C'era un bellissimo saggio di Achille Bonitolivo, un altro molto interessante di Francesco Moschini, ce n'erano moltissimi, tra cui questo testo di Renato, che rimane il suo manifesto personale, che ha più, oltre la dimensione teorica e narrativa, una forte componente poetica. Cioè Renato Nicolini era da questo punto di vista un poeta vero, che quindi vedeva le cose per quello che erano, ma le sapeva anche trasportare sul piano dell'espressione poetica, che è misteriosa, che è piena di rimandi a qualcos'altro, a qualcosa di superiore che magari non si conosce ancora, ma di cui si sente la presenza. Ecco, tutto ciò c'è già in questo suo bello scritto, che appunto pubblicai in questa rivista e che poi comparve anche in altre successive stampe. Il 1979 è molto importante perché sono accadute diverse cose in quell'anno. Nel 79 mi chiamò per affidarmi l'incarico di disegnare l'apparato dell'estate romana. Ma prima di questo mi aveva invitato a andare con lui alla RAI per chiedere a un grande funzionario della televisione, Paolo Valmarana, di organizzare una mostra al Palazzo delle Esposizioni sul 25° anno
dell'inizio delle trasmissioni televisive. Passammo un pomeriggio intero, io, lui e Valmarana, più alcuni impiegati e collaboratori di Valmarana, per mettere a punto questo progetto che fu approvato da Valmarana. Quindi uscimmo sapendo che questa cosa si sarebbe fatta. In realtà poi, per una serie di motivi, questa cosa non si fece e lui mi fece, diciamo, mi invitò a fare questo intervento dell'estate romana del 79, proprio forse per continuare questo rapporto che non si era potuto, diciamo, rendere attivo precedentemente. Io credo che quella iniziativa che era stata approvata da Paolo Valmarana non fu fatta per due motivi. Primo, per questioni interne, come sappiamo, alla televisione italiana, che aveva correnti, eccetera, e poi soprattutto perché c'era stato da poco l'assassinio di Moro, e quindi fare un'iniziativa in cui si mostravano 25 anni di televisione che finiva con quel dramma, credo che sia stato poi considerato quasi impossibile. E quindi mi invitò a fare, a progettare, diciamo, il sistema dell'estate romana del 79, che era, dopo 2 anni di Massenzio, si sentiva l'esigenza di uscire fuori da questa, diciamo, localizzazione e da questo, diciamo, soltanto evento che era l'evento cinematografico delle arene, eccetera, popolari che rientravano, diciamo, nella tradizione dell'estate. Con un chiarimento però rispetto a qualcosa che si dice sempre e che ricordava Vittorio Vidotto, ma che in realtà non era vera. Diciamo, era un periodo molto difficile, lo sappiamo tutti, però non è vero che la gente non uscisse di casa, e quindi l'estate romana aiutò le persone a uscire, a non avere paura di... No, noi uscivamo tranquillamente, i cinema erano abbastanza pieni, i teatri anche, quindi, diciamo, non fu quello che fece la fortuna dell'estate romana, ma il modo con cui questo stare assieme veniva proposto. Ecco che cosa significa situazione. Quando dico Renato Negroni situazionista, è stato capace di trasformare un semplice andare a vedere un film la sera. Io da piccolo con mia madre tutte le sere andavamo al Quadraro, c'era l'arena davanti a casa nostra, andavamo lì a vedere, quindi tutti andavano quando si poteva, quando si andava, quindi non era un'invenzione però il contesto in cui questa cosa diventava qualcosa che si poteva poi raccontare, no? Che univa anche ceti diversi, appunto, quindi invece l'estate romana del 79 voleva un po' ampliare e in qualche modo sovvertire questa prima fase per procedere verso qualcosa di più importante. Non a caso questa manifestazione si chiamava Parco Centrale. Che cos'è il Parco Centrale? Il Parco Centrale è una parte centrale molto piccola di un libro molto importante di Walter Benjamin che si chiama Angelus Novus. A un certo punto c'è un capitolo e mezzo, 2 capitoli, e non si capisce perché Walter Benjamin l'abbia chiamato così, non c'è una ragione. Forse Parco Centrale voleva semplicemente significare il nucleo centrale del libro, che era quindi qualcosa che si diciamo, camminava con la mente, no? Questa estensione problematica che era il cuore di questo libro che Benjamin aveva scritto. Quindi nasce questa iniziativa e questa iniziativa trova 4 luoghi, no? Che volevano in qualche modo animare 4 intorni della città, uno al Mattatoio, a Villa Torlonia, la Caffarella e Sabotino. Non spiego, perché non c'è tempo, come era organizzata poi tutta la macchina. Un solo aspetto voglio ricordare, che era diciamo Villa Torlonia aveva il sistema di ricezione e distribuzione quotidiana delle riprese televisive che illustravano gli eventi del giorno prima.
Quindi c'era un gruppo di giovani. Dove stavano questi giovani? Stavano dentro il teatro di Villa Torlonia. Come era il teatro? Pieno di buchi sul soffitto, che era una condizione molto, diciamo, quasi un rudere, diciamo, molto, molto trasandata. Quando pioveva, questi giovani lavoravano, l'operazione non andò in porto. Non fu possibile avere un rapporto per cui la mattina si saliva sul ponte nel parco di Villa Torlonia, si vedevano gli schermi televisivi con quello che era successo il giorno prima. Perché? Per una serie di ragioni, perché era la prima volta che si faceva un esperimento del genere, no, non era possibile. Però quell'immagine di questo grande teatro abbastanza grande, pieno di decorazioni, di affreschi, eccetera, con le piogge, sembrava una fase del film Blade Runner, quando si vede quel palazzo antico dove piove. E guardi, proprio 3 anni prima c'era proprio questo stesso spettacolo. E che cosa successe? Intanto in questi ultimi, com'era la condizione del 79 a Roma? Il teatro delle cantine, opposto al teatro ufficiale. Quindi c'era la borghesia che andava al Quirino, andava all'Eliseo, eccetera, ad altri teatri, e c'erano, diciamo, invece anche tra i borghesi, dei borghesi avanguardisti o sperimentatori che frequentavano il teatro nelle cantine, che era diffusissimo, c'erano moltissime compagnie che appunto avevano costruito questa rete a Roma molto importante. E lì ci fu Patrizia Sacchi, che dette un grandissimo contributo all'iniziativa del 79 a Renato Nicolini, che non conosceva ancora tutto il sistema delle cantine romane e anche le compagnie che poi animavano questi spazi. A proposito del teatro, bisogna ricordare che secondo me il suo cugino Marco Ligini lo aveva in qualche modo introdotto nella strada teatrale che poi prenderà, perché Marco Ligini, architetto, eccetera, aveva a un certo punto aperto un teatrino molto piccolo a San Giovanni che si chiamava L'Armadio, dove faceva alcune spettacoli, eccetera. Quindi poi è l'anno della transavanguardia di Bonito Oliva, è l'anno di Roma interrotta, quindi ci sono tutta una serie di cose che c'era l'azione del Beat 72 di Simone Carella, c'era il Film Studio, c'era il Folk Studio, che erano tutti luoghi molto frequentati, quindi non è vero, appunto, di nuovo ripeto, che non si uscisse più, no, si andava in questi, erano sempre molto affollati. A proposito di una cosa che ricordava Vanna prima, c'è una bellissima fotografia di Alessandro Anselmi e Renato Nicolini a Cuba, che guardano l'obiettivo con un sorriso straordinario. È veramente una bellissima fotografia che sarebbe bello rivedere il prima possibile. Poi c'era un'altra cosa nel 79, l'imminente, diciamo, postmodernismo. Il postmodernismo era già stato teorizzato da Lyotard, però esplode in Italia un anno dopo, il 79, nell'80, con la famosa Biennale di Venezia, alla quale ha fatto un cenno Clementina Barucci. Quindi questi 4 luoghi si attivano con maggiore o minore forza. Quello che ebbe più successo è il Via Sabotino. Forse molti non si ricordano 2 cose, che gli spettacoli duravano un anno in più, cioè diciamo la manifestazione durava un mese, il mese di settembre, e poi si doveva smantellare tutto, eccetera. In realtà non si smantellò il teatrino di legno che facemmo, ma durò un altro anno. Ci furono spettacoli appunto del mondo delle cantine per un anno intero, finché uno
degli attori di una di queste compagnie si insediò lì, abitò lì. E Renato aveva diciamo, fatto la proposta al suo assessorato di costruire una copia fisica del teatrino in modo tale che restasse lì per sempre e ospitasse spettacoli. In realtà questa operazione noi facemmo il progetto, ma questa iniziativa non venne in porto perché il comune decise di metterci uno spazio per le persone di quartiere, gli anziani che potevano giocare a carte, stare lì, leggere, eccetera, eccetera. Quindi si fece quella cosa lì e il tutto fu smantellato e insomma successe, ma non drammaticamente. Ricordo soltanto una cosa magnifica a Via Sabotino, Laura anche se lo ricorderà forse meglio di me, lo spettacolo di Peter Brook, che fu uno spettacolo di livello mondiale, la conversation des oiseaux, la conversazione degli uccelli. La cosa bella era che erano una cinquantina di attori, tre gruppi, 3 persone per un gruppo etnico, quindi c'erano tanti africani di diverse, c'erano francesi, c'erano inglesi, c'erano belga, era veramente uno spettacolo fantastico dove tanti linguaggi parlavano. E poi mi ricordo l'apertura magnifica, anche questo fu un momento magnifico per tutti, l'apertura del mattatoio. Il mattatoio era chiuso da 7-8 anni, i giovani non sapevano che cosa era il mattatoio, perché non ci si poteva entrare da anni. La Calzolari, che era stata assessore al centro storico prima, aveva cominciato a divellere tutti i sanpietrini. E io mi ricordo che una mattina andai con dietro un camion di giovani soldati di leva, c'erano ancora le soldati di leva nel 79, e io aprì con dei tronchesi, aprì le catene, eccetera, aprì il cancello, il camion, e questi giovani si misero a risistemare i sanpietini perché il terreno lì del grande foro centrale era pieno di buchi, quindi non si poteva praticare, quindi bisognava livellare, eccetera. E mi ricordo l'inaugurazione del ciclo di spettacoli fatti lì con un concerto di Max Roach, il più grande batterista di allora americano, e Anthony Braxton, uno straordinario sassofonista, con 30.000 ragazzi che vennero la prima. Quindi diciamo lì anche il mattatoio fu una. Ecco, qui c'è una cosa molto rapida che voglio dire. Renato non fu soddisfatto. Io ero soddisfatto perché era stata comunque un'impresa che aveva dato un segnale. Ieri nel filmato che abbiamo visto nella facoltà che si parlava del gruppo dei magazzini criminali che spaventava diciamo, la popolazione borghese di Prati, ecco, di Via L'Angelico, eccetera, per il rumore che si faceva alle 2 di notte, eccetera, su metallo, era una cosa fortissima, eccetera. Renato non fu soddisfatto. Uscì un libro nell'81 che si chiamava L'effimero teatrale, in cui Renato insomma bozza un'autocritica dicendo che quella cosa non è andata in porto, cioè. In realtà sbagliava, perché quelle operazioni mettono in atto degli elementi che piano piano entrano nei quartieri, nella città, e si consolidano poi in cose che rimangono per più tempo. Quindi è come lanciare una cosa, poi la realizzazione non avviene subito, avviene dopo. Infatti, per esempio, il mattatoio da allora cominciò a rivivere. Arrivarono tutta una serie di persone che avevano occupato dei luoghi, eccetera, oppure c'erano associazioni o cooperative che cercavano spazi per le loro attività, cioè, cosa che avviene ancora oggi. Oggi da una parte c'è Roma 3, dall'altra c'è il Macro, ma dall'altra ci sono anche attività parziali, eccetera, eccetera. E io penso sia stata un'ottima occasione quella di scegliere questi 4 punti, perché poi attivarono, ce n'era un quinto poi, punto Piazza dei Sanniti a San Lorenzo, che è un luogo
che Pasolini ha fatto diventare celebre, perché c'era il ristorante Il Pomidoro, dove lui cenò l'ultima volta prima di essere assassinato. Lui scoprì Piazza dei Sanniti qualche anno prima, perché era sceneggiatore di un film, La notte è brava, e tutte le sere andava lì per assistere alla ripresa cinematografica, poi diventerà regista anche lui. Insomma, era un film di Bolognini che lui seguì dalla fine. E lì conobbe questo ristorante, questa trattoria, diciamo, nella quale a ora di pranzo andavano i giovani che lavoravano alle ferriere della Feram, che erano allo Scalo San Lorenzo. Quindi lo Scalo San Lorenzo, il Pomidoro si riempiva di giovani che andavano a mangiare e poi tornavano nel luogo di lavoro. E credo che Pasolini abbia conosciuto lì questo ambiente, che gli è piaciuto, eccetera, eccetera. Ancora oggi, se si entra, c'è sotto vetro, con una bella cornice, c'è l'assegno che aveva pagato per la cena ultima, per l'ultima cena, eccetera. È ancora lì. Ecco, ci sono tantissime altre cose che si potrebbero dire sull'estate romana, ma voglio finire con 3 domande. Perché Renato Nicolini non ha sviluppato un suo linguaggio architettonico, anche se magari poteva non usarlo? Non l'ha sviluppato, non l'ha pensato. Io credo che la risposta sia che il linguaggio architettonico prevede una durata, e siccome lui credeva nell'effimero, non poteva pensare qualcosa di durevole, non poteva darsi un linguaggio che durasse, e quindi non l'ha mai, formulato. Non a caso Michel Sefora ha scritto l'éphémère c'est éternel, l'effimero è eterno. Ma se l'effimero è eterno, tu puoi inventare un tuo linguaggio, perché anche se un linguaggio basato sull'effimero rimane sempre, quindi è durevole, ecco. Ma questo fu, secondo me, un suo equivoco, per cui non ebbe mai la volontà di costruirsi un linguaggio. Poi un altro aspetto, nella sua attività la molteplicità è sempre contro l'unità finalistica, cioè ama la molteplicità anche se impedisce finalità. Su questo non c'è dubbio. Credo che sia uno dei caratteri poi definitivi di una vita, come quella sua. Il terzo aspetto che ho individuato, mi sembra aver individuato, è l'idea, di una sperimentalizzazione sociale come astrazione temporanea. Il modello dell'astrazione è dentro la storia del Partito Comunista e oggi nel PD. Cioè, chi governa il PD che cosa fa? Pensa che cos'è un fenomeno nella sua dimensione astratta. Cosa può essere? Un problema di lavoro, un problema di finanziario, un problema di rapporti sociali. Ma quando ho individuato il problema, tutto si ferma. Non c'è poi la consecuzione nella realtà. C'è un'incapacità di tradurre l'astrazione nella cosa. E questo anche c'era nella grande capacità di Renato Nicolini di vedere il molteplice come espressione di sé e come azione che lui poteva fare. Grazie. Ringrazio tutti per aver seguito fino all'ultimo intervento e riprendiamo alle 3:30 forse, perché essendo le 2 ci diamo un'oretta e mezza.
lievemente più anziani di me. Io mi metto fra i giovani, quelli che assisteva. Renato aveva 3 anni, 2 anni e mezzo più di me, però è stato un riferimento. Per esempio nel prossimo intervento di Nina Nencini, in cui si parlerà degli anni 60 a Roma, ecco, Renato è la figura di studente, leader, che ho incontrato il giorno dopo essermi iscritto a 17 anni nella facoltà di architettura di Roma. Era un riferimento assoluto. Era vero che io in qualche modo sapevo chi era, perché la mamma sua e la madre di mia madre si conoscevano, perché abitava a 2 passi da casa mia. C'erano anche questi motivi, perché lui riconosceva me in quanto io ero il figlio della sua professoressa di arte di liceo. C'erano queste strane cose, per cui erano un po'... Però non è una questione familiare. È una questione di generazioni. Quella è una generazione che secondo me esprimeva tantissimo in termini di qualità, di politica, di cultura, di fantasia e di capacità di ricerca, che però poi in fondo è stata veramente trascurata. Anzi, secondo me tragicamente trascurata. E Renato è una delle poche persone che sia, come si può dire, rimanga nella memoria anche collettiva per tutta l'azione politica fatta dopo, ma in realtà è stato obliterato il personaggio, ed è benissimo invece discuterlo, ragionare, perché insieme a lui la cultura romana, non so perché, è riuscita a raccontare molto all'epoca e a raccontarsi dopo molto meno. Per esempio Franco Purini anni fa promosse con la rivista Rassegna un numero molto complesso delle attività architettoniche di quegli anni, perché poi tutti noi gravitavamo intorno al mondo dell'architettura, con connessi, annessi, teatro compreso, eccetera, ma soprattutto intorno all'architettura, e c'era un grandissimo fervore, una grandissima posizione critica, non so come dire, una capacità anche di dialogo, forse anche di conflitto altissima, che è rimasta lì sepolta, non so come dire. Quello fu un nobile tentativo per ritornarci sopra e scoprirla, e andrebbe riscoperta. Sono anche incuriosito, devo dire, non per presentare quello che avverrà rispetto all'aula. L'intervento di Daniela Vitale mi interessa curiosamente, veramente tanto, perché la coeva generazione milanese ha avuto fenomeni analoghi, ma molto più di successo. Cioè, in qualche modo, 50 anni dopo, di più, 60 anni, 55 anni dopo, la questione la vedi come un episodio che ce lo ricordiamo in pochi. Renato ce lo ricordano in molti, peraltro, per l'estate romana, per altre cose, ma non per le grandissime. Il rappresentante di quel mondo, il rappresentante brillantissimo, leader, se volete, uno dei leader. Della tendenza milanese se ne sanno un po' tutti di più. Questa è una cosa che mi è sempre un po' dispiaciuta, lo dico da architetto, tutto qua. Poi ho pochissime cose. Una, se mi aiutasse il nostro tecnico, vorrei farvi vedere 2 cose di San Luca. Non c'entrano nulla, mi aiuti per favore, Alessio? Sono in realtà, sempre parlando di famiglia, in San Luca ci sono tante questioni attinenti alla famiglia Nicolini. Il nonno era un famoso, interessante, brillantissimo scultore, e abbiamo anche un bellissimo ritratto che vorrei farvi vedere di Mancini, che lo ricorda. Ma soprattutto c'è una cosa ancora più personale, più diretta, non dico, si arriva al papà, architetto di Renato, che è rappresentato in un dono che credo che sia stato dato a noi nel 13, nel 36, non so adesso, di un gesso. Secondo me delizioso, che non è questo, ma è quello immediatamente successivo, precedente all'immagine. A trovarla. Come si fa a vedere l'immagine? Non so. Ecco. E questo gesso qui con tre figure di bambini appollaiati che escono dalla massa del gesso, non so come, è fascinosissimo. In cui quello bambino con le manine così, piccoletto, il più piccolo di tutti, è per l'appunto il padre di Renato, l'architetto. E gli altri sono i 2 fratelli. E mi sembra veramente una cosa... Noi la teniamo, è stata restaurata da poco, questo lo dico per gli eredi, non è esposto, ma lo teniamo abbastanza con cura. Ed è uno degli oggetti più carini della memoria. Ed è un gran scultore questo. E poi questo è, come ho detto, il padre, il nonno, in un ritratto bellissimo di Mancini. Chiudo qui, non voglio fare altro che questo, per dirvi che in San Luca c'è una traccia importante della memoria di
della famiglia, lo devo alla sorella, se non altro. Io chiuderei qui, volevo solo dirvi che non si è parlato di Renato, forse tanto di Renato architetto, perché non ha fatto tanto, ma in certi momenti lo è stato, anche vivacemente. E come ricordo personale, l'unica cosa che mi viene da dire, ma veramente brevissima, è che Renato, poco prima di morire, è stato uno degli autori del progetto di Piazza Augusto Imperatore che stiamo facendo adesso. Eravamo tanti, ma lui certamente è uno di quelli più attivi nel progetto. E devo dire che aveva, come al solito, un'idea, come tutte le cose di Renato, abbastanza eterodossa e assolutamente contraddittoria rispetto agli aspetti reali, concreti. Perché? Perché è ovvio che per qualsiasi gruppo che partecipasse a quella cosa in cui si mette in ballo un'archeologia, per quanto discutibile da molti punti di vista, ma comunque leggendaria, il vero tema era salvaguardarla in tutti i modi, preservarla, sia lui, che era il leader, diciamo, politico del gruppo, sia il leader culturale, Mario Maria, erano dell'opinione che l'essenziale fosse metterci le mani sopra e soprattutto sopraelevarla, perché questa idea di sopraelevare l'Augusteo, cioè il tema non è privo di senso, cioè, l'Augusteo era un oggetto anticamente, l'Augusto lo fa, è un oggetto che svettava sulla campagna, non c'era nulla intorno, era un mammuzzone immenso. Poi il secondo mammuzzone è quello di Adriano, però Adriano è rimasto il castello con la sua forza e quello invece pian piano si è immiserito, rimangiato dagli edifici vicino, demolito, raschiato, ridotto, cresciuto la città sotto, insomma c'è tutto per cui si è ridotto. Però poi nell'Ottocento era ritornato a essere alto, c'era stata costruita una gran cupola, in realtà l'auditorium svettava ancora. Invece adesso di fatto è un brutto ruder, diciamo la verità, seppellito dalle alte case di Balle, un Burburgo intorno. E loro volevano crescere. Manieri voleva proprio costruirci sopra, alzare il tamburo. Ho dovuto lottarci con tutte e due. E alla fine però Renato era quasi riuscito a convincere tutti di fare una costruzione semplicemente virtuale di laser. Per cui dal tamburo partiva una specie di colonna luminosa che arrivava altissima fino al cielo. Io sono un cinismo tremendo, che ho convinti che era il caso, se si tentava di vincere, di abbandonare queste proposte perché ci avrebbero... E ci sono riuscito, me ne sono sempre un po' pentito. Poi lui in realtà ha partecipato moltissimo a tutte le scelte minori, per cui Renato era un architetto, con una visione della realtà in qualche modo davvero coraggiosa, perché poi in realtà... Lui stava nella questione vera, cioè la sostanza. Quello è un ruder in cui noi esercitiamo un feticismo fuori luogo, perché un ruder è ridotto veramente a poco. È difficilissimo coglierne, poi non voglio entrare nella questione. Quindi lui poneva una questione di significato, ruolo di un edificio storico nella memoria dei cittadini, nella presenza ottica dei cittadini, non di feticismo astratto, perché quello è antico, fra virgolette, quindi... da preservare. Quindi questa dimensione, secondo me, coraggiosa e realistica, e in fondo veramente umanistica, è tipica di Renato. Anche se volete nella polemica, oggi ho capito, ne parlava pure i portoghesi, che aveva con in qualche modo nei confronti di Ridolfi. E non ha tutti i torti, cioè alcuni aspetti eccessivamente, come si può dire, compiacenti, umanisteggianti, eccessivamente, un po' della retorica del neorealismo, chiamiamolo così, o del realismo ridolfiano, alla fine sono stucchevoli e Renato in qualche modo reagiva, quando si fece quel lavoro su Ridolfi reagiva in modo corretto, giusto, quindi io vorrei riconoscergli questo, Renato era uno di noi, architetto, poi ha fatto tantissime altre cose, non ha praticato, diciamo, un aspetto professionale quasi per nulla, però si vedeva che era architetto quando si è laureato, o quando lavorava intorno alla laurea, quando sono uscite le loro tesi. Quelle tesi in quegli anni erano provocatorie esattamente quanto dovevano essere, erano interessanti moltissimo, ed è seguitato ad essere architetto in realtà nello spirito e nella prassi, se non altro con il suo ultimo atto, perché è quasi l'ultimo atto attivo di Renato prima di morire. Tutto qua. Vi ringrazio molto, ringrazio tutti, il Termes, prima di tutti, proprio a nome dell'Accademia di San Luca, di aver condotto questa cosa. Mi auguro che
tutti gli interventi che sono stati benissimo, come dire, articolati nella sequenza da Laura, si svolgano, chiarendoci le questioni che ci aspettiamo tutti. Grazie. La parola a voi. All'intervento di Francesco, nell'osservare una differenza tra... Microfono, devi premere sempre il... Lo devo prendere? Ho premuto. Allora, una piccola aggiunta all'intervento di Francesco Cellini, quando lui mette in evidenza la differenza un po' fra i gruppi di architetti di Roma e i gruppi di architetti di Milano, nella prassi, nel collocare, nel posizionarsi nei confronti dell'architettura. Io penso che possa essere citato in maniera significativa un articolo che firmammo in 5, 6 o 7 con Renato Nicolini e Vanna Fraticelli, che segnava un po' l'individualismo di tutti noi architetti romani, che è un gruppo contro la tentazione del gruppo. Cioè, mentre Milano poi in ogni occasione, pur nella diversità, si sono poi sempre riconosciuti, a Roma, pur nella omogeneità, ci siamo sempre, come dire, voluti distinguere. E poi per quanto riguarda il problema di Renato nel rapporto con la progettazione, e chiaramente questo rapporto continua negli anni della formazione, prosegue nei primi anni, quando è, come dire, fino a quando diventa assessore, partecipando ad alcuni concorsi, alcuni anche qualche progetto professionale, e poi diciamo credo che i due episodi più rilevanti in un certo senso possono essere il concorso per le Halles che ha fatto con Franco e che presero anche una segnalazione, e indubbiamente questo ultimo che ha fatto con Francesco Cellini. E quindi non è vero che non era interessato, ha ragione Francesco Cellini quando dice che non è vero che non era interessato alla progettazione, ma certamente non aveva problemi di avere un linguaggio proprio dimostrato dal fatto che poi decide di collaborare in un concorso con Franco e in un concorso con Francesco, che sono, come dire, due mondi e due linguaggi completamente diversi. Allora andiamo avanti. Oggi comincia l'intervento, ci sarebbe Dina Nencini, Pasquale Balflore e Ottavio Amaro, che invito a venire qui. Dina Nencini ha il compito di parlare un po' degli studi degli allievi della Facoltà di Architettura negli anni della loro formazione. Scusate, però toccava a Cellini. Allora, l'assessore Codor non è potuto venire, però ha fatto registrare un suo saluto. Mi scuso, pensavo che lo facesse. Pomeriggio a tutte e a tutti, mi spiace non poter essere in presenza con voi, ma mi fa piacere inviarvi un saluto da parte del sindaco Roberto Gualtieri e mio personale in occasione di questa giornata di studio organizzata dall'Accademia di San Luca, con cui si chiude una 2 giorni di celebrazioni dedicata a Renato Nicolini. Ieri la Facoltà di Architettura della Sapienza ha organizzato una giornata in ricordo di Nicolini con interventi e un documentario a cura del preside, il professor Carpenzano, mentre nel pomeriggio la pioggia purtroppo non ci ha consentito di inaugurare il giardino di Renato Nicolini proprio di fronte alla facoltà dove egli è stato studente, poi professore. È una cosa però cui la nostra amministrazione tiene molto e che verrà riprogrammata appena possibile. Scorrendo il programma della giornata odierna, che vede impegnate personalità di altissimo profilo accademico e intellettuale, le cui vite per motivi diversi si sono intrecciate con quelle di Nicolini, sono certo che questa giornata si rivelerà un'occasione di confronto preziosa per ricostruirne la figura a poco più di 10 anni dalla sua morte. E per questo saluto e ringrazio Marco Tirelli, il presidente dell'Accademia di San Luca, Claudio Strinati, segretario generale dell'Accademia, e la professoressa Laura Termes che ha coordinato il programma, oltre al professor Carpenzano e tutti i partecipanti. Come assessore alla cultura mi confronto, direi quasi quotidianamente, con l'esperienza e la figura di Nicolini, soprattutto
in due ambiti che vorrei qui ricordare per riassumere l'importanza del suo ruolo amministrativo e politico, ma direi anche culturale e civile. Il primo è l'estate romana. L'estate romana fu ideata nel 1977 da Nicolini, che dall'anno precedente era divenuto assessore alla cultura di Roma nella giunta Argan, la prima giunta a guida comunista, e che avrebbe mantenuto questo importante ruolo lasciandogli una impronta decisiva e duratura fino al 1985. Ecco, l'estate romana è stata un'invenzione di Nicolini che ha trasformato quell'esperienza di incontro di alto e di basso, di cultura colta e di cultura popolare, di fusione trasversale tra centro e periferia, in un modello che poi è valso per l'intera Italia, e un modello di cultura amministrativa in ambito estivo, appunto, e di organizzazione estiva valevole a livello europeo. Un mix sapientemente dosato che è riuscito in modo originale e anche audace, e che fu criticato al tempo, ecco, non dimentichiamolo questo, a gettare un ponte tra immaginari sconosciuti, portando metaforicamente la periferia al centro e il centro in periferia. Perché Nicolini, che agiva in una temperie politica difficile, conflittuale, caratterizzata da tanta violenza politica, dalla tragica esperienza della lotta armata, attraverso l'estate romana consentì a migliaia e migliaia di romani di rincontrarsi, di riappropriarsi dello spazio pubblico, delle piazze, delle strade e delle vie della nostra città, in modo pacifico, utilizzando la cultura come veicolo di pacificazione e di scambio e di crescita. Ma ripeto, ci furono le critiche, la critica alla cultura dell'effimero, il fatto cioè che tanti soldi pubblici, queste iniziative erano gratuite in gran parte, venissero spese, ma che appunto durassero il tempo di una serata o di un'estate. Ecco, i fatti hanno dimostrato e smentito queste cassandre, perché se c'è una cosa duratura del modello Nicolini è proprio il brand dell'estate romana, oggi noto e conosciuto in tutta Europa. C'è però un secondo aspetto che voglio ricordare nel celebrare oggi di fronte a voi Nicolini, l'iniziativa e il grande impulso che egli diede al sistema bibliotecario comunale. Un sistema che oggi è tra i più importanti a livello europeo, consta di 40 strutture, e che egli ha avuto la capacità di pensare distribuito in modo democratico sull'intero territorio comunale, e favorendo l'accesso di una vera e propria generazione di operatori culturali, bibliotecari, che hanno lasciato una grande impronta amministrativa e civile a Roma. Ora, lo dico veramente con umiltà e a voce bassa, ma se ci sono due cose con cui la nostra amministrazione sta cercando di tenere alto il ricordo e l'impegno amministrativo di Nicolini, è proprio da un lato nel rilancio dell'estate romana, cosa che abbiamo fatto l'anno scorso e che ripeteremo quest'anno, dopo un periodo di appannamento. L'amministrazione precedente aveva addirittura cambiato il nome, non ritenendolo più evidentemente funzionale. E poi la seconda cosa è proprio un investimento di 50 milioni di euro del PNRR sulle biblioteche. Sono fatti concreti, ne costruiremo 10 nuove e ne riammoderneremo una ventina, che avvengono nel segno del ricordo di Nicolini. E ci sembra questo il modo migliore per rendere omaggio a un grande amministratore, a un grande politico, a un grande professore, ma a un intellettuale che ha lasciato il segno. Grazie e buon lavoro.
Sperare. Godor è stato presente ieri alle iniziative fatte presso la Facoltà di Architettura di Roma, ha mandato questo messaggio. Roma, come abbiamo detto, il Comune di Roma dedicherà prossimamente, non è stato possibile farlo ieri per la pioggia, il giardino davanti alla facoltà, e quindi speriamo che sia buon segno. Bisogna, forse dovremmo analizzare dopo questo convegno le differenze, se ci sono, o le analogie fra l'estate romana messa in atto da questa nuova amministrazione e invece la versione nicoliniana. Allora invito di nuovo a prendere posto qui al tavolo Dina Nencini, Pasquale Belfiore e Ottavio Amaro. Stavo anticipando che Dina Nencini cercherà di restituire quella condizione di cui vi ho già accennato, della formazione che è avvenuta, la formazione degli architetti che si sono iscritti nella facoltà di architettura agli inizi degli anni 60 negli studi. Cioè era una struttura quasi parallela, anche a volte una controscuola per le sue contrapposizioni, nei confronti dei professori migliori, perché rispetto ai quali ci volevamo porre come figure alternative, e che è stata altamente importante per tutti quanti noi, sia che ci identificassimo in certe posizioni sia in altre. E Dina in questo senso lavorò su questo tema ai tempi del numero monografico citato anche da Francesco Cillini della rassegna di architettura e ingegneria architettura urbanistica della Facoltà di Ingegneria di Roma, che era appunto, il cui titolo era La formazione degli architetti romani negli anni 60. E la cosa che forse può interessare i colleghi milanesi che sono qui presenti, questo numero, quando qualche collega di Milano ne è venuto a conoscenza, ha suscitato sempre un grande interesse, e ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, Ernesto D'Alfonso ha deciso di riprenderlo chiedendo quasi un aggiornamento, per cui per esempio agli architetti e ai professori che adesso hanno 40 anni così, è stato chiesto di interrogarsi su quegli studi, quindi sullo studio a Castro Fraticelli Nicolini, sullo studio nostro, sullo studio del Grau, eccetera, in quanto indubbiamente fu un fenomeno molto interessante e molto con risultati molto importanti, ecco, anche se poi forse si sono dispersi. A Dina Nencini era il primo intervento. Grazie. Allora, grazie di questo coinvolgimento all'Accademia Nazionale di San Luca e naturalmente alla professoressa Laura Termes, che ha ideato e organizzato questa giornata. Lei appunto richiamava questo numero monografico della rassegna di architettura urbanistica che pubblicò gli atti della giornata di studi organizzata nel 2002 da Franco Purini presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia. Mi fa piacere ricordare, diciamo, un momento in cui, in una discussione con Claudio D'Amato, a cui io anche con un notevole grado di ingenuità chiedevo alcune delucidazioni, lui mi rispose attenzione perché stai parlando di corda a casa di impiccato. Io un po' oggi diciamo, mi sento di nuovo un po' in questa condizione, perché nonostante sia passato un po' di tempo, io abbia continuato, diciamo, a lavorare, anche se non in maniera continuativa, su questo momento così centrale per la cultura architettonica romana, mi rendo conto che i contributi fino ad ora presentati godono della autenticità dell'esperienza diretta, della conoscenza e della partecipazione, diciamo, a quegli eventi così appunto fondamentali. Io cercherò, diciamo, di tracciare per sommi capi alcune e di rintracciare, diciamo, alcune questioni che credo possano essere rilevanti, anche cogliendo un po' la sollecitazione che veniva adesso da
Francesco Cellini, in relazione, diciamo, alle specificità che questo momento rappresenta nella cultura architettonica romana. Vanno fatte, diciamo, alcune precisazioni, spero, diciamo, non le sentiate, diciamo, un po' che non sembrino eccessive puntualizzazioni, però va sottolineato che di questo periodo sulla cultura architettonica romana c'è molto poco. Il numero, appunto, curato da Franco Purini della rassegna è diventato, diciamo, il testo di riferimento per la conoscenza di quegli anni. Ci fu nell'85 naturalmente il libro I nuovi architetti italiani di Paolo Portoghesi, che diede spazio a molti dei giovani degli anni 60. C'è un bellissimo libro curato da Purini, Barucci, Rossi, Soggia, che si chiama Ritorno a Roma, città, didattica e vita quotidiana, sulla formazione, ma non solo, diciamo, sulla partecipazione alla vita in quegli anni e un po' dopo nella città. Ci sono due articoli usciti sul Controspazio, uno di Nicolini che si chiama proprio Gli anni della formazione, un altro di Giorgio Ciucci su la Casa Bella, il numero monografico dedicato a Manfredo Tafuri, e poi c'è un saggio anche molto, molto interessante di Claudio D'Amato sulla rivista online Fan Magazine. Sicuramente, diciamo, il tempo relativamente ridotto, no? Diciamo, una ridotta distanza storica ha impedito, diciamo, di fare un lavoro sistematico su questo periodo, ma anche, lo accennava poco fa Francesco Cellini, anche la sterminata produzione che almeno 50 studi di giovani studenti che si riunivano e che andavano nel numero dai 3 ai 15 componenti, quindi circa quasi, diciamo, 250 giovani neolaureati, non ancora laureati o laureati un po' più maturi, producono, diciamo, una quantità veramente che rimane, diciamo, in una dimensione ancora tutta da analizzare e da studiare. Purini dà un intervallo cronologico, il 58 e il 73, che coincide esattamente con la nascita del primo studio, il 58, in realtà non proprio uno studio ma un'associazione di giovani architetti, giovani studenti, l'ASEA, che poi confluirà nell'AUA, uno, diciamo, degli studi più numerosi e quindi, diciamo, nella quale partecipano i nomi più rilevanti, diciamo, di questo grande iceberg che costituiscono gli studi nel loro insieme. E il 73 come l'anno di impatto contro, diciamo, le grandi aspettative del progresso e dell'innovazione e della crisi energetica mondiale. All'interno, diciamo, di questo intervallo breve però accadono moltissime cose e queste moltissime cose, moltissime attività, moltissimi eventi che appunto qui non riesco, diciamo, a presentare in maniera estesa, possono essere distinti però in due sottointervalli che sono, diciamo, che è molto importante sottolineare. Cioè un intervallo che segnato, diciamo, dal 1963, la prima occupazione della facoltà, e un secondo intervallo segnato dal 1968, la seconda occupazione. In realtà, diciamo, in un arco così breve di tempo, 5 anni, l'attività, questo grande, diciamo, fermento giovanile assume tratti e connotati veramente molto diversi, molto distanti. Io ripercorro un po' le tappe attraverso, diciamo, l'intervento che fece Renato Nicolini quel giorno di dicembre a Valle Giulia nel 2002, e in cui interviene quasi subito.
e inizia, diciamo, a raccontare attraverso la propria esperienza il suo ingresso nella facoltà e il primo, diciamo, la sua prima attività all'interno dei gruppi della rappresentanza studentesca di facoltà ma anche di Ateneo e immediatamente, diciamo, pone la questione a cui accennava la professoressa Termes poco fa della controscuola. La chiama proprio così, molti altri in questa giornata utilizzeranno, diciamo, un'intonazione leggermente più stemperata, dicendo la formazione alternativa, invece Renato Nicolini usa proprio questo termine, la controscuola. E questa controscuola costituisce nella sua è costituita nella sua configurazione proprio, diciamo, da questi circa 50 studi, la cui attività è naturalmente variegata, ma che hanno una caratterizzazione molto particolare. Gli studi sono a continua geometria variabile e sono, diciamo, delle entità metamorfiche. Molti passano da uno studio a un altro, ci sono continue contaminazioni, gli studi tra di loro interagiscono e l'occupazione, diciamo, dello spazio nella città è molto intenso e numeroso. Stanno tutti nel centro storico. Il centro storico era stato abbandonato dalla maggior parte, diciamo, degli abitanti, liberando quegli appartamenti che avevano caratteristiche anche dimensionali tali per cui le stanze ogni stanza veniva occupata da un gruppo e si crea, diciamo, questa sorta di inversione che rende lo spazio della città, lo spazio del centro storico, paradossalmente proprio, diciamo, il luogo dove si manifesta questa avanguardia, perché di fatto, diciamo, questo raggruppamento esteso si configura proprio come una vera e propria avanguardia, ha le caratteristiche dell'avanguardia, si oppone al passato in una maniera che poi, diciamo, cercherò anche qui di precisare rapidamente, costituisce un proprio nuovo statuto espressivo, assume la realtà e l'attualità come problema imprescindibile. Cosa sentivano, diciamo, questi giovani studenti? Sentivano inadeguato il metodo didattico, sentivano che quello che avveniva all'interno della scuola aveva assunto dei caratteri di separatezza eccessiva, ma soprattutto, diciamo, chi insegnava in quel momento proveniva da una generazione che era sentita come radicalmente distante. Questo sentimento si manifesta in maniera tragica, direi, dirompente, nel 62, anzi in realtà, diciamo, con un'anticipazione nel 60, quando appunto un gruppo di giovani, il collettivo studentesco, organizza una mostra dove vengono presentati i lavori degli studenti di un corso, il corso di Saverio Muratori. Saverio Muratori, qui, diciamo, come immaginate ci sarebbe, diciamo, da aprire una parentesi molto ampia, ma Saverio Muratori costituisce, diciamo, l'antagonista, la figura contro cui adesso appunto forse sarebbe un po' eccessivo, diciamo, approfondire, la figura contro cui questi giovani si scagliano, e si scagliano letteralmente. Basta leggere, diciamo, l'editoriale che pubblica Bruno Zevi sull'architettura, cronaca e storia, per un editoriale in cui un'intervista raccolta, diciamo, nel momento della mostra, della presentazione della mostra, riporta estratti di interventi, appunto, fatti contro l'operato di Saverio Muratori. Quello del 60 sfocerà poi nel convegno del Roxy,
nello scontro, diciamo, del convegno del Roxy, in cui, diciamo, in conseguenza, fino ad arrivare addirittura, diciamo, a una presa di posizione del Consiglio di Facoltà, in conseguenza di una lettera che Saverio Muratori fa scrivere sul Giornale d'Italia, dove in qualche modo segnala questa drammatica situazione di opposizione all'interno della facoltà. Ma io credo, diciamo, che questi fatti in questo momento, forse, diciamo, per la mia distanza, possono essere letti come con quel binomio che Vieri Quilici, di aggettivi che Vieri Quilici assegna ai giovani studenti, che hanno, diciamo, un misto di ingenuità e consapevolezza. In questa, diciamo, ingenuità c'è la volontà, appunto, di affermare una propria nuova posizione, una propria nuova visione. Nella consapevolezza c'è sicuramente, diciamo, la partecipazione intensa e attiva alla vita della scuola, alla vita alla realtà. Accade, diciamo, nel frattempo, sempre, diciamo, ripercorrendo le tappe del discorso di Nicolini, cosa evidenzia? Nicolini evidenzia che a questa, diciamo, a questa dimensione più eminentemente contrastante si affianca un lavoro minuzioso, direi, che viene fatto, minuzioso ma irruente, che viene fatto negli studi, di coinvolgimento di figure che fanno le lezioni addirittura proprio negli studi stessi. Vengono, diciamo, organizzati veri e propri momenti di discussione sulle tematiche. A un certo punto escono alcuni numeri di una rivista che si chiama Finalità dell'architettura, prodotta dai Goliardi Autonomi, e un numero è dedicato a un dialogo molto intenso, molto acceso sulle tematiche scottanti del momento, proprio di questi giovani. Questo dialogo su cosa si attesta? Da un lato, diciamo, come dire, il movimento studentesco comincia ad andare sullo sfondo e iniziano, diciamo, a emergere invece con più precisione e più chiarezza le questioni fondamentali che possono essere distinte in due polarità, all'interno delle quali gli studi in maniera differente si riconoscono e si identificano. Da un lato, diciamo, ci sono i grandi temi del town design, che l'arrivo nel 62 di Luigi Piccinato, Ludovico Muratori, Adalberto Libera e Bruno Zevi, le tematiche, diciamo, della città-territorio, le tematiche del town design vengono assunte e della grande dimensione vengono assunte come problema morfologico di definizione e di rapporto tra l'architettura e l'urbanistica. E dall'altra c'è la questione posta invece del rapporto con la storia e della necessità, diciamo, di, secondo l'indirizzo dato da Bruno Zevi, di rivedere, diciamo, gli statuti, appunto, dei riferimenti storici non più come un materiale cronologicamente connotato, ma come un materiale a cui attingere e continuamente attualizzare attraverso i procedimenti progettuali. Queste due polarità sono, diciamo, tenute insieme dal problema del linguaggio e, come dicevo, questi anni della formazione per tutti questi architetti nella raccolta, diciamo, di testimonianze che sono, diciamo, il documento orale più rilevante nello studio di questo periodo, il problema, diciamo, fondamentale è quello che confluisce, diciamo, nella ridefinizione di un linguaggio, di una nuova espressività, a partire da un lato, diciamo, dalle istanze del movimento moderno, ma poi successivamente anche dalla messa in crisi e dalla critica al movimento moderno stesso.
Roberto Perris nel suo intervento evidenzia in maniera molto, molto precisa e dettagliata come queste discussioni e queste tematiche configurino di fatto la nascita di una vera e propria teoria. E questa teoria ovviamente poi sistematizzata e riorganizzata, diciamo, dai singoli, è comunque esito anche, diciamo, nelle espressioni, io credo, più singolari di questo lavoro collettivo che fu fatto, delle discussioni, e ne sono, diciamo, esempio indubbiamente i manifesti degli studi. Ogni studio, o molti studi, presentarono delle istanze assolutamente affermative proprio a confermare questa dimensione, diciamo, avanguardista e militante. Presentarono dei manifesti, dei veri e propri manifesti, alcuni, diciamo, ne cito solo alcuni motivi di fondo dello studio Atro-Testaccio, nel quale, diciamo, il problema della dimensione tecnologica, ovviamente non intesa come intendiamo la tecnologia oggi, ma come problema, diciamo, di legare la trasformazione, l'innovazione che stava avvenendo a una dimensione ovviamente altrettanto intensa e altrettanto accelerata di evoluzione espressiva o astrazione programmata di Grau, nella quale appunto tutta la dimensione, diciamo, della espressività rientra all'interno dello studio, della riflessione sul principio geometrico generativo. Nicolini dirà che sostanzialmente lui aderisce maggiormente alle idee di Grau e che quelle per lui rappresentano una risposta più diretta a quelle che sentiva essere le problematiche per lui urgenti. Ritiene infatti che le questioni poste da Ludovico Quaroni attraverso, diciamo, il tema della città-territorio, ma poi successivamente, diciamo, della grande dimensione e del town design, riproponendo, diciamo, i temi del town design, non fossero per lui così importanti e rilevanti, e forse, diciamo, nel film che abbiamo visto adesso prima dell'inizio qualche cosa, diciamo, conferma quanto sto dicendo. Mi avvio a concludere, anche se le cose che ci sarebbero da dire sono moltissime. Ho solo accennato a pochissimi dei protagonisti, che furono veramente tantissimi, e i cui contributi spero, diciamo, di poter affrontare in maniera più approfondita negli atti del convegno. Vorrei chiudere, diciamo, con una citazione di Nicolini a proposito, diciamo, del 62. Non va dimenticato che Nicolini con Anselmi sono inviati da lui ad ascoltare il discorso di Fidel Castro a Cuba, e prima Franco Purini citava la fotografia che li ritrae insieme. Nicolini dice che quando arrivano Luigi Piccinato, Bruno Zevi, cito testualmente, e Ludovico Quaroni, definiti allora comunemente i docenti democratici, io da segretario del Consiglio studentesco di facoltà non sono affatto contento e soddisfatto. Questo stato d'animo è anche evidente nel mio intervento pronunciato a nome degli studenti, prodotto da una serie di riunioni nello studio poi di Via Nicotera, studio che condividerà tra gli altri con Laura Termes, Franco Purini, ma anche con Marica Redini e altri. Io adesso, diciamo, sarebbe lungo elencarli. Due questioni sicuramente, quelle
formazione eterodossa, cioè i libri fondamentali non interni al disciplinare, Galvano della Volpe citato da tutti, La critica del gusto, e Gruppo 73, ma tutti gli artisti di Piazza del Popolo, Alfabeta, Marca 3, la Galleria di Agnese De Donato, eccetera, eccetera. Ci sono moltissime, Pino Pascali, Gastone Novelli, Achille Perilli, moltissime influenze, diciamo, esterne al mondo accademico. Chiudo, anche se avrei tantissime altre cose da dire, insomma, ripeto, diciamo, questo momento è veramente furioso per la riduzione degli anni in cui si produce, insomma, pensate al 58 al 73 questo intervallo, ma anche, diciamo, per la quantità di riflessioni e di idee che avevano una vera e propria fucina intellettuale, ma anche disegnata, eccetera, eccetera. Però vorrei concludere con una domanda, che è una domanda, diciamo, che mi sono posta, immergendomi nuovamente, diciamo, nelle letture di questi contributi e cercando, diciamo, un po' di tirare un bandolo di una matassa di un momento che naturalmente, diciamo, non ha nessuna vocazione nostalgica, ma, diciamo, deve diventare proattivo e utile. Io credo, diciamo, che questa generazione, però, diciamo, è una, come dire, lo faccio in punta di piedi questa affermazione, questa generazione, questo gruppo, questa pluralità così, che ha realizzato veramente, diciamo, la formulazione della cultura collettiva, questo, diciamo, un altro aspetto importante, secondo me viveva un conflitto e un problema, cioè la domanda era: come può convivere l'impeto e l'aspirazione alla libertà connaturata all'arte, cioè l'essenza intimamente anarchica che le è propria, con la volontà di potenza e l'affermazione di una generazione che voleva, diciamo, sostituire quella preesistente, perché questo, diciamo, è... E come può quella generazione dominare, governare le spinte innovatrici del progresso, in cui proprio, diciamo, all'interno di questa dimensione artistica, come può dominare le spinte innovatrici del progresso in cui ha così rilevanza la dimensione politica e economica? Io credo che il problema sia ancora questo, anche per noi. L'intervento di Dina Nencini, che si conclude con una domanda, speriamo che in sede degli atti ciascuno di noi sia in grado di dare una risposta, integra perfettamente, secondo me, completa l'intervento di stamattina di Clementina Parucci sulle tematiche architettoniche, urbanistiche di quegli anni. Con Pasquale Belfiore facciamo un salto di alcuni anni che sono stati che hanno visto impegnato Renato prima in un inizio di carriera accademica, laureato nel 69, prende una borsa di studio nel 71, poi partecipa come alle borse di addestramento didattico e scientifico. Il percorso lo conosco bene perché l'abbiamo vissuto quasi sempre negli stessi anni, eccetera, e diventa poi ricercatore nel 1981, quando era già assessore. Quindi in realtà, come dire, lo vede mentre fino a quell'anno lì era molto impegnato sia anche come nella politica o nella sezione Campomarce, lo vedeva già in interventi molti politici. Con la situazione dell'assessorato viene molto impegnato a Roma, estate romana e altre attività di cui ci ha reso conto anche l'assessore Codoro, e poi finita quando ancora non è finito l'assessorato, diventa deputato alla nona, decima e 11ª legislatura, che quindi lo impegna moltissimo. Ci sono riportati nei suoi testi, negli appunti e nella sua bibliografia, ma anche negli atti che sono conservati al Parlamento, una serie di interventi ironici ma molto seri e divertenti da un lato, però
però insomma molto impegnativi. Renato ha avuto, è emerso già da queste riunioni, una vita non facile nonostante il successo in politica, perché non tutti all'interno del PC condividevano le sue scelte, e quando poi lui compie l'atto di rottura di volersi candidare nonostante il partito non lo portasse nel 93, è chiaro che poi viene in qualche modo, credo che si possa dire, emarginato e però si salva perché lo chiamano assessorato all'identità a Napoli, e in questo senso Pasquale Belfiore, che è stato architetto, professore della facoltà di Napoli, ma anche ha occupato, non negli stessi anni di Renato, un ruolo politico di assessore, spero che ci possa raccontare qualche cosa di quegli anni. Renato nei suoi testi, nei suoi libri, racconta le difficoltà che ha avuto per l'estate romana, quando si leggono i libri sull'estate romana, ma anche quando scrive Per amare Napoli e Napoli Angelica Babele. Però credo che chi stava accanto e viveva quei giorni ci potrà dare una testimonianza sicuramente più completa. Sì, grazie. Io spengo perché... Sì, grazie. 2 libri di Angelica Perfidia, anche se il primo si chiama Angelica Babele, ma le persone angeliche come Nicolini sono capaci anche di grande perfidia. Ed aveva ragione ad esplicare queste gocce di veleno, perché la sua esperienza napoletana, che leggerò in 3 velocissime paginette, certamente non credo che sia stata per Nicolini risarcitrice allo stesso modo di come lo è stata l'esperienza precedente. Qui a Roma lui diventa assessore a 37 anni, diventa assessore a Roma a 52 anni. Gli anni 70 storicamente sono molto ma molto diversi dagli anni 90, 94 per la precisione, quando Nicolini assume l'incarico a Napoli. Ma ancora prima di leggere queste 2-3 paginette volevo rispondere ad un interrogativo che poneva questa mattina Franco Purini, dicendo: come sempre in queste occasioni noi dobbiamo, è una vecchia formuletta 8-9centesca ma sempre valida, capire che cosa è ancora valido e che cosa non lo è più nella figura di Renato Nicolini, che mi sembra un interrogativo ineludibile al quale comunque dobbiamo, se non dare una risposta, almeno una riflessione. Ecco, io penso che la personalità culturale di Renato Nicolini sia ben oltre il personaggio che abbiamo costruito di Nicolini e che egli stesso in qualche misura, per amore del teatro, ha contribuito a costruire. Sarebbe troppo facile pensare all'esempio della maschera trattandosi di teatro, ma non è questo, è qualcosa di più sottile, di più complesso. Noto eccessiva attitudine a raccontare aneddoti su questo straordinario personaggio, e questo congiura sempre contro una capacità di comprendere invece in profondità le cose che questo personaggio ha messo in campo. Perché l'aneddoto racconta una tranche de vie, può essere soggetta a interpretazioni, più o meno simpatico, più o meno decisivo per capire certe cose, ma è comunque un elemento non decisivo. Nicolini è ben oltre appunto quello che pensiamo di aver capito dalla sua opera. E noi a questo dobbiamo puntare quando Franco Purini dice: cerchiamo di capire che cosa resta di Renato Nicolini. Dipende da quale domanda facciamo, in che modo e in quale direzione interroghiamo il personaggio. Quello più banale, ovviamente, in questi casi è una voce di dizionario. Aprite la Treccani, 10 stentate righe dedicate a Nicolini, e con un incipit veramente significativo. Dopo aver completato gli studi di architettura, si dedica alla politica, quindi l'architettura scompare, cioè scompare completamente la parola architettura, e nelle altre 8 righe si parla di questo impegno politico, naturalmente inventore dell'estate romana, e si chiude, cronologicamente ci siamo, con l'esperienza napoletana.
non bisogna criticare, diciamo, compilazioni di questo genere. In un'opera enciclopedica che cosa resta poi di un personaggio? Resta veramente quello che fattualmente nell'opinione pubblica, nell'immaginario collettivo noi pensiamo di questa persona. Quindi le voci di dizionario hanno la loro importanza. E credo che alla fine questa scarna scheda biografica abbia centrato l'obiettivo, cioè resta di Renato Ricolini l'inventore dell'estate romana e quindi un ruolo politico-culturale. Resterà l'architetto. Può darsi in una tesi di laurea o di dottorato qualcuno chiederà ad uno studente di indagare sulla figura di Nicolini progettista e troverà degli elementi di interesse. Lo possiamo interrogare su Nicolini studioso. Allora, purtroppo ci sono anche delle regole ferree piuttosto singolari. Dovremmo andare alla ricerca degli articoli molto interessanti scritti su Controspazio, ma piaccia o no, alla fine resterà Roma capitale. A conferma che nella storiografia, alla fine, i libri di storia hanno una vita più lunga dei ponderosi e impegnativi saggi. E quindi resterà il libro scritto insieme con Accasto e Fraticelli, perché un libro di storia certamente ha una vita più lunga, una vita non solo storiografica, ma una vita di presenza nel dibattito. E quindi, diciamo, si mette insieme un altro tassello. E poi gli amori o le passioni, chiamiamole come vogliamo, che sono il teatro, il cinema e tante altre cose. Ecco, allora è una figura poliedrica naturalmente. Resterà tantissimo, dipende da dove vogliamo interrogare, in quale direzione, però quello che è certo è che ci saranno sempre delle risposte interessanti che noi possiamo ricevere da questa indagine. Perciò il personaggio culturale è molto oltre la persona che noi stiamo costruendo, cercando di limitare per quanto possibile ad una modica quantità l'aneddotica sul personaggio, che peraltro sappiamo caratterialmente lui stesso contribuiva ad alimentare. Seconda questione. Viene qui a Napoli. L'ho detto in premessa, è non solo un suo momento di vita molto diverso dall'esperienza romana, ma è un momento in cui la politica cambia modo di esercitarsi. Qui a Roma Nicolini è un assessore di una giunta fatta di partiti politici, quindi c'è una struttura alle spalle alla quale in qualche modo bisogna rendere conto. Lui non lo fa, ma naturalmente sono delle eccezioni che la dialettica di allora accetta. Nel 94 viene a Napoli chiamato direttamente da Bassolino. Il giorno precedente, cado nella contraddizione di un aneddoto, stavamo nella presidenza di Reggio Calabria, Sandro Petruccioli, Renato Nicolini ed io, allora insegnavo a Reggio Calabria insieme a Renato. Entra la segretaria e dice: il sindaco Bassolino cerca, e ci guarda. Allora Renato alza gli occhi al cielo e dice: ah sì, è per me, perché mi hanno detto che sono 3 o 4 volte che mi ha chiamato, ma io non gli ho ancora risposto. Torna dopo qualche minuto e mi dice: allora torniamo insieme perché andrò a Palazzo San Giacomo, Bassolino mi ha chiamato a ricoprire la carica di assessore. E così nasce. Bassolino gli dà poco tempo per decidere. Renato dice 3 giorni, Bassolino dice no, entro domani a mezzogiorno mi devi dare una risposta. Renato alle 10 scioglie la riserva e accetta questa carica. E questo pure è indicativo di un qualcosa che deve accadere nella sua vita sul piano personale e psicologico, perché la sconfitta dell'anno precedente in sede politica ha significato molto per lui e quindi c'è bisogno, diciamo, di nuove esperienze. Renato Ricolini ha fatto parte della prima giunta Bassolino dal 94 al 97. La sua esperienza napoletana di assessore all'identità, un nome che mi sono ritrovato, precisa con evidente disappunto poi nel libro, non è una storia minore rispetto a quella dell'estate romana che gli è valsa l'ingresso nell'Empirio della Treccani. È una storia totalmente diversa, più intimista, più riflessa, con una modica quantità di politica ed ampie aperture su un'ansia di conoscenza di cose del mondo che non gli avevano consentito nella fase romana il clamore e la sua sovraesposizione mediatica.
Cosa spinge Nicolini a concedersi a Napoli, come dice, senza riposo? La curiosità, che ficca il suo muso da cane dappertutto. Diviene il dubbio che siano stati altri ad aver già fatto questo paragone, ed è la verità. E allora ricorre alla psicanalisi, all'es e al superio. La storia della fase napoletana è raccontata in 2 libri. Napoli, Angelica Babele, Diario di un anno. Qui ritorna la celebre frase di Goethe, Napoli un paradiso abitato dai diavoli. Ci si gioca parafrasando su questa definizione di Goethe e diventa Napoli, Angelica Babele. Stampato per la Rizzoli nel 1996, cioè un libro in presenza del svolgimento della carica, che terminerà l'anno dopo, nel 1997. È il racconto in presa diretta del primo anno di lavoro a Napoli, a seguire nel 2011 per la Clean Edizioni Per amare Napoli. Il racconto questa volta indifferita delle molte cose che avrebbero potuto essere e non sono state, per colpa di 1000 cause e nessuna ragione. Di pochi eventi pienamente riusciti per grazia ricevuta, verrebbe da dire, viste le condizioni organizzative e una dotazione a lui spettante dello 0,06%, come scritto e ribadito più volte con dispettosa rassegnazione. Di semi fertilissimi piantati in stagioni sbagliate, di persone straordinarie e personaggi bizzarri, di una Napoli nobilissima e di una Napoli gaglioffa per una camorra pervasiva che più volte egli cita come il vero cancro della città. Più nervoso il ritmo e sincopata la prosa del primo libro, con qualche eccesso veniale di erudizione sempre molto pertinente ma non sempre indispensabile. Più riusciti i brevi paragrafi del secondo libro, distesi nell'argomentare con una scrittura più rotonda. Quasi 15 anni separano il racconto dei fatti dal loro reale accadimento. Non c'è più la critique passionnée di Napoli Angelica Babele. Emerge qualche goccia di arsenico nei confronti di Bassolino, inevitabile quando manca un onorevole accordo negli spigolosi confronti politici. Le dediche di 2 libri restituiscono icasticamente la mozione degli affetti con i quali Nicolini apre e chiude il rapporto con la città. Il primo libro parla del suo ruolo di assessore a Napoli nominato da Bassolino. La dedica però è riservata ai sindaci romani Argan e Petroselli, scelta all'insegna di un colpo di teatro dadaista, verrebbe da dire, o più verosimilmente di una raffinata maliziosità. Con Bassolino infatti non c'è mai stata intesa di alcun genere, né politica né personale. Il secondo libro è invece dedicato alle figlie Claudia e Cecilia, che hanno segnato la vita e il paesaggio domestico a Napoli. Passi delicati e belli, quelli che li riguardano. Bilancio positivo di questa esperienza sul piano della politica culturale, per aver rianimato, ed il termine è letterale, una città assopita dopo gli squilli della giunta Valenzi, il vero iniziatore di una politica culturale a Napoli. Bilancio più problematico e per certi versi parzialmente fallimentare sul piano delle realizzazioni rispetto alla quantità di idee e di programmi messi in cantiere. La città dello spreco con Nicolini mostrò il suo volto peggiore. Sarebbe sbagliato e ingeneroso attribuirne all'assessore l'intera responsabilità. A Nicolini invece va addebitato l'errore di non essere mai entrato per una sua opinabile scelta nella dialettica politico-economica che governa una giunta comunale e nella quale risorse, personali e attrezzature sono il frutto di dure e estenuanti trattative. Da qui un ridotto peso politico del suo ruolo in città. 2 preclusioni agli esordi, sia a Roma che a Napoli. A Roma era la Federazione Romana del PC a non volerlo, ma Argan fu di parere opposto. A Napoli era Bassolino a volerlo, ma l'intellettualità napoletana, più tradizionale e accademica, a rifiutare d'acchito questa nomina, ferita nell'orgoglio campanilistico. Si disse un forestiero alla cultura nella città di Vico e di Croce, recitando così una noiosa litania sempre presente nei momenti delle scelte avanzate. Altri fecero critiche ancora più demenziali, anche se ammantate di riferimenti storici. A cosa serve, si interrogarono, l'inventore dell'effimero
in una città che l'ha anticipato di almeno 2 o 3 secoli con le macchine da festa e gli apparati scenici urbani. Con questa Napoli il rapporto sarà inesistente o polemico per tutto il triennio. Sarà invece caloroso, fino ad attingere l'idillio in alcuni momenti, con le masse generalmente festanti che partecipavano alle sue iniziative. Con un equivoco di fondo, però, che attraversava questo rapporto. Nicolini non era uno di loro, come a tutti piaceva immaginare, e da questo convincimento traevano un ulteriore motivo di favore per il personaggio politico. Persino il manifesto cedeva a impropria analogia titolando Napoli già nicoliniana, dà il benvenuto all'assessore Nicolini. Renato Nicolini era ed è sempre stato un intellettuale che ha gelosamente difeso la sua alterità, cioè quel necessario dispositivo caratteriale e culturale che consente di partecipare senza l'obbligo della condivisione. Ne sono prove le sue sempre problematiche riflessioni sul concetto di identità, era assessore appunto all'identità, che accettava solo se richiamava quello contemporaneo di metamorfosi, intesa come occasione di crescita e di continuo cambiamento. Scrive in proposito: lo sconcerto, questa è una frase molto interessante, lo sconcerto, la provocazione, la contaminazione sono qui talmente di casa, talmente quotidiane, che non c'è nessuna ragione di mettere in scena un'autodiffamazione, meglio ancora una dadaista autocritica del potere istituzionale. A Roma lo sentivo necessario, a Napoli sento che non è compito mio, che sono al lavoro in una città in cui le energie culturali e le capacità creative sono molto alte e più adeguate della mia. Si ritaglia in tal modo il ruolo di gestore di iniziative che vengono dall'esterno. Da Bonito Oliva riceve la proposta di convocare artisti a Napoli in una rassegna dal titolo I giorni e le opere e i giorni. Da Benedetto Gravagnuolo, Mimmo De Masi e Marino Niola l'idea di riproporre la festa di Pigrotta, ma con artisti delle nuove generazioni musicali come gli Alma Negretta. Per sé riserva le 2 passioni dell'architettura e del teatro, con le quali consegue risultati più strutturali e più duraturi. Per la prima, l'architettura, visite guidate alle periferie e all'architettura moderna napoletana in nave e in tram nella rassegna L'autunno dell'architettura. Era interessante questa definizione di autunno dell'architettura perché volevano replicare l'estate dell'architettura a Napoli, per motivi organizzativi non riuscirono ad organizzarlo. Chiedo scusa, ma questa chiamo Antonio Pedoni. Abbiamo sentito questa mattina che Nicolini a Roma, dopo un sindaco egregio, quindi è stato arrivato secondo con 33.000 voti, cosa che io al momento ignoravo, forse perché stavo all'estero, non perché non conoscessi costituzionalmente. Quindi l'unica cosa del partito che si è trovato contro è Trombadoni, però dovreste rivedere tutte queste definizioni. Antonello Trombadoni, a differenza di Matteo, insomma, faceva parte non certo delle cose di ragazzi, e quindi aveva un consenso. Si arriva secondo alle elezioni a Roma dopo un sindaco che ancora lo sagrato purtroppo perso. Ma io sto parlando di Napoli, per la verità. No, Napoli è una cosa di cui ignoro, cioè il fatto. Li sto raccontando. Antonio, scusami, Renato, nel momento in cui si candida, poi non c'ha più posto nel partito, forse sono quindi e torna a prende servizio a Reggio Calabria, ritorna alla sua attività di docente e lì riceve questa telefonata in cui qualcuno del PC lo richiama. Questi sono i fatti, stiamo analizzando il lavoro che ha fatto Renato
Adesso noi vorrei fare un colloquio, quindi casomai intervieni, vorrei finire, loro poi intervieni poi alla fine se c'è da aggiungere qualche cosa, no, nel senso stiamo raccontando, Belfiore sta raccontando l'esperienza di Renato a Napoli, poi da che cosa è stata motivata mi sembra la storia da... No, Reggio Calabria viene dopo. Ho imparato, per fortuna. Sto qua per imparare. Si può completare? Sì, grazie. Ecco, sì. Ecco, allora, una domanda che stiamo si doveva organizzare l'estate dell'architettura, non ci fu tempo per organizzarla e quindi si disse siamo pronti verso ottobre-novembre e lui disse va bene, faremo l'autunno dell'architettura. Questa definizione sconcertò tutti perché naturalmente la stagione dell'autunno è la stagione del tramonto e così via. Invece Nicolini la considerava un elemento di grande attrattività, questa espressione l'autunno dell'architettura, sfociata poi nella guida di Napoli della Clean di Sergio Stenti e Vito Cappiello. Promotore del premio Cosenza nel 96, medaglia d'oro a Giulio De Luca, ricordo di Aldo Rossi al Teatro Mercatante con Eugenio Bennato, architetto, Paolo Portoghese, Alberto Ferlenga, Salvatore Bisogni. Per il teatro propone Tacchito una rassegna teatrale internazionale a Piazza Plebiscito, subito esclusa per motivi finanziari. Si investe sul Mercatante con rapide aperture e ancor più leste chiusure. Sempre per ragioni economiche, ma è opinione comune che la definitiva consacrazione del Mercatante come teatro nazionale abbia avuto in Nicolini un anticipatore. Collegato in qualche modo al teatro, la sua ambizione, fuori misura e competenza istituzionale, apparve ai più, di creare a Napoli il terzo polo televisivo dopo Roma e Milano, mai decollato. Paga un prezzo equo a iniziative nazionali popolari come Innamorarsi a Napoli, sostenuto dalla Perugina. Chiude negli ultimi mesi del suo mandato con un ardimentoso proponimento, tipicamente nicoliniano, la rivalutazione del banale, che scrive con la B maiuscola, napoletano, fatto di pizza, mandolino, Vesuvio e sole, contro gli odiatori del chiaro di luna, secondo la lezione di Marinetti. A Napoli, nella tradizione del Grand Tour, e chiudo, si arrivava nei primi mesi dell'anno da Roma e si ripartiva a primavera inoltrata. Lugonotto Misson con la certezza di aver visto una delle città più belle del mondo. Gregorovius con piacere ma staccato a malincuore dai vasi del Museo Archeologico Nazionale. Goethe con lo spleen per la fioritura dei limoni che poi era desiderio di paesaggi solari e di classicità. Con forme contemporanee, Renato Nicolini è stato uno degli ultimi grand tourist giunti a Napoli nella tradizione del Grand Tour, con lo stesso preconcetto della mediterraneità che aveva animato i viaggiatori del passato e che nella loro esperienza concreta in città cercavano conferma o smentita di ciò che avevano visto e studiato in patria. Ci sono buone ragioni desunte dai suoi diari per credere che Nicolini, come Gregorovius, sia ripartito con piacere per Roma, ma staccato a malincuore dalle antiche e moderne pietre di Napoli. Grazie. Ringrazio Belfiore per questo contributo che ha raccontato, che ci ha reso conto di quello di cui da tutti i testi di Renato Nicolini si evinceva, cioè delle difficoltà che Renato ha avuto a Napoli con Bassolino, ma soprattutto delle difficoltà iniziate a Roma dopo la candidatura da indipendente, non certo sostenuta dal Partito Comunista, Partito Democratico di Sinistra allora, che sosteneva Rutelli. Piccola nota familiare, Renato si è candidato proponendo Franco Purini come assessore all'urbanistica e il risultato è stato che Renato Nicolini è stato, come dire, estromesso dalla vita del partito in qualche modo e per anni sotto la giunta di Rutelli la battuta era tutti tranne Franco Purini, quindi per noi per anni non abbiamo preso neanche un piccolo lavoro, nemmeno una piazzetta, ecco. Ma queste sono, come dire, quando ci si espone è giusto che sia presenti a questa cosa qua. Vorrei dire, dopo
se non ci fosse stato Napoli, Renato diventato prima ricercatore quando era assessore, nel frattempo per il suo contributo all'architettura, che è stato continuo nella saggistica, nelle presenze nei convegni eccetera, era diventato ordinario di progettazione architettonica a Reggio Calabria, dove però non aveva preso servizio perché stava svolgendo la sua funzione di deputato. Torna quindi a Reggio Calabria nel 96 e riprende le sue dai programmi dei corsi. Risulta che lui ha preso servizio nel 96 94 ecco. Nel frattempo però ha ricoperto vari ruoli istituzionali, vicepresidente del Festival dei Due Mondi, commissario del Teatro Stabile dell'Aquila, eccetera, che gli hanno permesso di approfondire questa passione che è nata nei confronti del teatro negli anni nel 79 con l'estate romana eccetera, ma che era già presente perché dagli inizi, perché Renato ha vissuto il film Utopia con una grande partecipazione. A Renato piaceva recitare, quindi quando fare l'attore lo divertiva molto, non sempre era convincente, infine casomai vi racconto un piccolo episodio anche divertente, ma insomma allora Renato Nicolini riprende la sua attività a Reggio Calabria, dove nel 94 mi corregge il professore Ottavio Amaro, al quale che ho invitato a come dire esporre, analizzare l'attività di Renato a Reggio Calabria, centrato oltre che sull'insegnamento nella copertura dei corsi di progettazione architettonica, anche perché fonda nel 2000 il laboratorio teatrale di Reggio Calabria con Marilu Prati. Lei presenza anche, l'ho citato anche stamattina, una presenza determinante in questa, come dire, sua attività. Il laboratorio teatrale è stato un evento molto importante per Reggio. Reggio comunque è sempre stata lo era, ma è sempre, forse lo è seguita da adesso, è una facoltà marginale, e quindi lui ha convogliato su questo laboratorio teatrale che è chiamato Le Nozze, insieme a Marilu Prati, tutta una serie di istanze che venivano dalla parte più creativa degli studenti di architettura. Do la parola al professor Amaro. Si chiamerei Francesco Spinelli, che mi coadiuverà a fare insieme questo intervento. Francesco Spinelli è il primo collaboratore di Renato Nicolini al laboratorio Le Nozze a Reggio. Non è un coup de théâtre, ma vuole essere un intervento a due voci su queste esperienze. Io intanto ringrazio Laura Termes e l'Accademia per questa opportunità di parlare di questa esperienza di Renato Nicolini a Reggio Calabria, un modo intanto per parlare delle esperienze di questi 25 anni, anche se poi con una lunga assenza per motivi parlamentari, però dal 94 al 2012 è stata costante la sua presenza, quindi ricostruire un po' questa esperienza che a mio modo di vedere non è isolata, non è altra cosa da quello che stavamo discutendo oggi, ma è una sorta di continuità, anche un approfondimento di alcuni temi, l'effimero per esempio, nell'esperienza di Reggio Calabria, e poi mi dà modo anche di ricostruire un pezzo forse di questa scuola di Reggio Calabria a cui, come dire, hanno contribuito da Franco Purini, Laura Termes, Alessandro Anselmi ed altri, quindi lo faccio con molta, come dire, trascinamento, anche se con molte difficoltà, perché non è facile ricostruire una vicenda che ha molte sfaccettature, molte esperienze, e bisogna, come dire, ricostruire anche una serie di documentazione per una azione di Renato Nicolini appunto multidisciplinare, poliedrica, ma fatta di frammenti. Non si trovano tanti scritti o pubblicazioni, sintesi su Reggio Calabria e via di seguito. Introdurrei con un ricordo di Renato Nicolini, uno scritto di Renato Nicolini proprio che introduce la scuola di Reggio Calabria in qualche modo. È stato come rettore dell'università, che era nata dall'Istituto Superiore di Architettura, che Antonio Quistelli mi ha accolto a Reggio quando ho preso servizio, prima come professore straordinario e poi ordinario, in una facoltà di architettura conforme a queste aspirazioni, cioè di una capacità concettuale di connessione dell'architettura e del design al paesaggio, all'arte, al video, al cinema, allo spettacolo.
Credo che accogliendomi più con osservazioni laterali che con un discorso, me ne abbia allora comunicato lo spirito. È così, Renato Nicolini appunto viene nell'87 nominato a Reggio Calabria, poi di fatto prende servizio nel 94, anche se in quella fase parlamentare veniva spesso a seminario, anche a qualche consiglio di facoltà e a qualche attività, diciamo, di tipo culturale. Ecco, io Pasquale Belfiore mi ha anticipato in un'idea. Io ho un'idea di Renato Nicolini a Reggio come diciamo un grande viaggiatore, un viaggiatore del Grand Tour che viene al sud. Tra l'altro lui parla spesso dei viaggiatori nelle sue lezioni, nel teatro, in alcuni scritti che fa, è molto affascinato di questa, diciamo, descrizione dei viaggiatori che ne fanno del sud e della Calabria in particolare. Un viaggiatore che sicuramente, come dire, interpreta anche, come dire, il carattere multidisciplinare del viaggio, che era appunto letterario, che era anche antropologico, storico, archeologico soprattutto, quindi anche architettonico e sicuramente iconografico. E questa era un'idea che lo accompagnava anche, come dire, nei corsi, ma anche nel teatro. Norman Douglas era uno come dire, degli autori che lui citava molto, e secondo me, come Norman Douglas, proprio ha uno sguardo sulla Calabria, questo sguardo doppio di una Calabria che, come dire, vive di degrado, di smarrimento, di abusivismo, comunque di un'immagine negativa, di una rappresentazione negativa, e invece una Calabria che in qualche modo ha nella storia, nell'antichità, nell'archeologia un'idea di grande, come dire, identità, di grande passato, che ha costituito un po' la meta di molti viaggiatori in cerca di questo giardino d'Europa. E proprio come Norman Douglas, come dire, che come dire, non in qualche modo non esitava a descrivere i lati negativi della Calabria, ma come Norman Douglas era alle ricerche del patrimonio storico-culturale di questa regione. E queste due anime, che io definisco dramma e bellezza, sempre nelle cose che faceva Nicolini, nei corsi e soprattutto nel teatro, dove, diciamo, all'abusivismo, che è stato uno degli elementi di ricerca, che poi ne parleremo meglio, quindi all'idea proprio di mancanza di identità del paesaggio, corrisponde invece un'idea di classicità, di archeologia straordinaria, che lui cerca come un viaggiatore in Calabria da nord a sud, viaggiando per tutti i posti, lasciando idee, appunti, parlando con amministratori, in qualche modo un'attività che lo affascinava, questa ricerca e questa conoscenza sulla regione. Nella azione di Renato Nicolini, questi 25 anni che è stato a Reggio, io intravedo appunto questo filo conduttore che attraversa la didattica, la ricerca e anche il teatro. Un filo conduttore unico che viaggia appunto tra questa idea di degrado, di città abusiva, di come dire, paesaggio che non riconosce la sua identità, e invece dall'altra parte questa ricerca, soprattutto nei paesaggi e l'archeologia, di una Calabria importante. Forse diciamo sono due facce che hanno la stessa, come dire, caratteristica. Si parla di rovine archeologiche, ma rovine contemporanee. Quando parla dell'archeologia industriale, quando parla delle coste calabresi disabitate, dei villaggi turistici o delle seconde case, parliamo sempre di rovina, e poi lo vediamo anche nella ricerca che fa sull'area industriale di Crotone. Quindi un doppio sistema, dal degrado alla, diciamo, ricerca di identità nella classicità, e sono i temi che lo accompagnano in tutto questo suo viaggio in Calabria in questi 25 anni. Come dire, parlando e sottolineando sempre un paradosso per una regione che ha superato, diciamo, completamente il boom economico, non è stata coinvolta per niente allo sviluppo industriale, lui lo vedeva come un fatto invece positivo, il fatto che ripartiva da una invece integrità, si ripartiva da zero, non avendo subito forse i torti dell'industrializzazione. Prego. Nella mia narrazione del futuro della Calabria ha molto spazio la risorsa immateriale per eccellenza, sempre più rara nel mondo globale, dove tutto si uniforma perdendola, la capacità di generare immaginario. Il paesaggio calabrese può emozionare oggi come emozionava i viaggiatori del Settecento e dell'Ottocento, nell'Aspromonte, nel Pollino, nella Sila, nel Lao, nel Savuto, nel Neto,
nelle coste. L'immaginario genera produzione culturale e industria culturale, che non deve esaurirsi nel turismo, ma mirare oltre per generare qualità, offerta e domanda alta. Vediamo, ecco, faccio una carrellata di questo viaggio, un po' di tutte e tre le esperienze, dalla didattica alla ricerca e al teatro, e come questi due temi di cui parlavo un po' costituiscono il fil rouge di questo suo impegno e di questa sua azione. Lui appunto è docente di composizione architettonica dall'87, però di fatto diciamo è nel 94 che comincia la sua attività, all'inizio con un corso teorico in cui parla appunto attraverso la teoria della ricerca architettonica un po' e alla ricerca più del pensiero critico per gli studenti, da alcuni libri abbastanza nuovi per la tradizione, la nostra facoltà, però è un corso completamente teorico. Si ragionerà intorno alle città come libro aperto di architettura, prova della sua storicità e fondamento della sua razionalità, anche analizzando materiali volgari come le guide turistiche. Ci si soffermerà su testi della cultura contemporanea che sono particolarmente rilevanti per la cultura dell'architetto. Valga per tutti l'esempio dell'inizio di Massa e potere di Elias Canetti o il saggio Perché i poeti del tempo della povertà di Martin Heidegger. Dopo questa, diciamo, forse c'era, ecco, dopo questo primo corso teorico invece, entra nello specifico dell'insegnamento della composizione architettonica e inizia tutta una serie di corsi incentrati più su questa specificità della Calabria, su questo suo interesse, che erano le aree archeologiche, i musei, ma anche gli spazi culturali, i teatri e lo spazio pubblico. I corsi sono tutti monografici spesso e si collegano alle ricerche. Avevo iniziato questa ricerca sull'area di Croton e viene subito legata all'insegnamento didattico, e poi vediamo anche come. Così come poi invece dal 2001 al 2011 amplifica questo suo interesse anche all'area del Mediterraneo con il laboratorio di sintesi finale che fa insieme a Massimo Giovannini, dove invece l'interesse è sulla Tunisia, sul Nord Africa, con una serie anche di tesi di laurea su Nefta e insieme anche alla messa in scena di alcune, diciamo, rappresentazioni teatrali che coinvolge sia le scuole appunto tunisine che le scuole calabresi. Nello stesso tempo lui fa parte di questa scuola, fonda questa scuola di alta formazione in architettura e archeologia insieme a Settis, Costabile e Losardo. La figura di Rosardo ma, soprattutto in questa fase è molto importante, poi purtroppo ci lascia abbastanza presto, però è una figura importante che lo accompagna nelle ricerche, nelle messe a punto nelle ricerche, e anche dei corsi didattici che fanno in maniera coordinata. Il corso di alta formazione è un corso importante che ha un'influenza su tutta l'area mediterranea, con studenti che vengono da diverse parti del Mediterraneo. E queste sono alcune tesi che fa su Nefta, alcuni esempi molto veloci. Poi comincia anche una serie di workshop in Sicilia, vado veloce, anche le tesi di dottorato che fa sempre sull'area archeologica, quindi è un interesse che coltiva in maniera molto forte. Lui ha molto, diciamo, l'insegnamento di Renato Nicolini, si è pure accennato in qualche modo stamattina, non è un insegnamento ortodosso della disciplina, era poco interessato forse come dire, alla ricerca degli elementi grammaticali o degli elementi appunto più disciplinari, ma era interessato molto al pensiero critico degli studenti, aveva un rapporto molto, diciamo, non ideologico e comunque non rigido, molto laico, e quindi di confronto, ma era interessato proprio allo spirito critico degli studenti, e questa cosa era molto apprezzata spesso anche dagli studenti. La ricerca, velocemente, lui a Reggio, diciamo, sintetizzato in 4 momenti la ricerca che conduce a Reggio. La prima è sull'archeologia di Croton, l'area industriale di Crotone, con Losardo del 95. La seconda è rottamare il degrado, Calabria da rigenerare, sempre con Piero Losardo.
Poi c'è una collaborazione di cooperazione italo-tunisina che fa insieme a Luciana Menozzi, la ricerca paesaggio e identità sempre sulla Calabria, finanziata dalla Regione Calabria, proprio un PRIN che lui però non conclude perché diciamo ci ha lasciato prima, e in questo PRIN viene solo riportato un testo che lui aveva scritto per Crotone di fatto. L'area si presenta visivamente come un ossimoro, l'accostamento di contrari. Il luogo dell'antica Croton è l'architettura industriale delle fabbriche, il silenzio dei millenni trascorsi e il rumore appena cessato, appena un attimo fa, della produzione, ma anche il mare, la terra, la campagna. Sì, questa cosa dell'area di Crotone è una ricerca che l'ha intrigato moltissimo, e questo parallelismo tra un'area dismessa archeologica e un'area dismessa industriale era un tema che lui ha affrontato in diversi scritti, citando anche un confronto, c'era Cellini, primi con Cellini, sul concetto di area archeologica come area dismessa. Crotone non c'erano più le tute blu, una vasta area industriale sull'area archeologica, e lui l'affronta in maniera disincantata, recuperando parte di quest'area industriale, soffermandosi su alcuni elementi, sulla ferrovia in particolare. La stazione, che diventa tema per il corso didattico, diventa tema di ricerca perché la stazione doveva diventare questo punto di informazione e momento di una rete che lui proponeva sull'archeologia della Calabria, che da Sibari, Crotone, Caulon, Locri e Reggio doveva rappresentare una rete archeologica dei parchi archeologici, questa riscoperta della classicità della Calabria, di questa grande risorsa che lui pensava. E poi inizia un argomento molto importante per lui, che riprende anche nell'altra ricerca, Rottamare il degrado, che è questa idea un po' ripresa dalla scuola archeologica francese, Georges Vallet degli anni 50, che in Calabria studiano la parte di archeologia e che ribalta un po' l'interpretazione, cioè andando a indagare sulla geografia della Calabria, sul rapporto tra un sistema insediativo magno-greco e la morfologia, la geografia della Calabria, soprattutto legata ai bacini idrografici, che è un tema che l'appassiona molto e che inizia da Crotone, che appunto sorgeva sul bacino del Neto, e che va appunto a interpretare qual è la struttura morfologica e geografica e come l'insediamento greco si era posizionato rispetto invece a una geografia che negli ultimi soprattutto 100 anni si è modificata attraverso un'infrastrutturazione molto sovrastrutturale che ne ha cambiato i connotati, e soprattutto con l'abbandono o la distruzione o il degrado dei bacini idrografici. Il fascino maggiore dell'idea di Magna Grecia è che questa si collega quasi immediatamente e naturalmente all'idea di paesaggio classico, cioè di bellezza naturale quasi incontaminata. Solo rendendo il più possibile visibile, almeno parzialmente, per frammenti, per esempi, oltre le pur abili ricostruzioni multimediali, questa bellezza originaria, la Calabria di oggi potrà soddisfare l'attrazione per la Magna Grecia. E a questo punto, e soltanto a questo punto, che si possono progettare i possibili collegamenti tra questa rete di interventi ed il sistema nazionale dei musei e delle aree archeologiche della Magna Grecia, in modo di far finalmente corrispondere il nome e la cosa. Ecco, questi discorsi sulla Magna Grecia, sulla rete dei musei della Magna Grecia, venivano in qualche modo messi a confronto con l'area industriale di Crotone, creando un po' di smarrimento anche degli amministratori stessi, no? Che pensavano di fare, come dire, piazza pulita del sistema industriale dismesso, ma che lui invece recuperi una dialettica anche con le preesistenze, soprattutto con la rete ferroviaria, che secondo lui rappresentava un elemento da, come dire, con cui interloquire con il progetto, e che in questo senso era molto architetto e progettista anche, appunto, Renato Nicolini. Sarebbe bello un parco letterario dei filosofi presocratici che scelga gli ambienti più opportuni per entrare in sintonia col pensiero di Parmenide, Empedocle, Pitagora, eccetera. Uno sul sistema greco delle acque, dalla cima alla costa. Questo intervento può, in alcune parti, configurarsi come un vero restauro del paesaggio classico,
condizione fondamentale per far corrispondere maggiormente l'immagine della Calabria alla sua immagine ideale. Ecco, dopo questa prima ricerca sull'area di Croton, lui propone un'altra idea che ha avuto molto successo, è stata anche finanziata poi dalla Regione Calabria, che era questa fatta insieme a Piero Losardo, rottamare il degrado, Calabria da rigenerare. Come dire, era la fase in cui il governo Prodi aveva lanciato la famosa idea di rottamare gli autoveicoli e quindi avere un corrispettivo, diciamo, un contributo a coloro i quali avessero rottamato i vecchi veicoli. Trovava questa analogia anche con le case, quindi una sorta di incentivo economico a chi voleva rimettere in gioco diciamo, gli elementi abusivi in un'idea di progetto di demolizione o di rifacimento dell'abusivismo, dell'edificio abusivo, del manufatto abusivo, con un meccanismo appunto molto interessante, quindi anche attraverso un concorso fotografico, un'indagine che ha fatto sia con gli studenti ma anche con la ricerca. Ho partecipato pure io a questa ricerca, come dire, raccoglie una quantità di materiale che è stato poco sintetizzato poi in questa pubblicazione, che è estremamente sintetica, ma anche in questa ricerca dove classifica diciamo, l'abusivismo, il degrado delle infrastrutture, delle seconde case, dei villaggi turistici, dei bacini fluviali. Torna all'archeologia. Cioè, se noi dobbiamo parlare di recupero anche di queste vaste aree attraverso la rottamazione, ma è nell'archeologia e soprattutto nel sistema, diciamo, geografico della Calabria che lui cerca di ritrovare il risanamento e come dire, l'identità di questi paesaggi. E in particolare, a parte gli strumenti urbanistici, dal PRG ai piani paesistici, la rottamazione è uno strumento di natura diversa, analoga ad un contratto stipulato tra un potere pubblico ed un potere privato. La demolizione compensata da qualcosa, dalla nuova edificazione consentita, in altri luoghi, compensando così i diritti ceduti, o anche nello stesso luogo, quando una nuova edificazione di qualità sia compatibile con l'ambiente. Rispetto a tutto questo lavoro, poi la ricerca, diciamo, si sofferma su un elemento che secondo Renato Nicolini era qualificante e estremamente, diciamo, importante nella rigenerazione di questo paesaggio calabrese, che erano appunto i bacini idrografici che aveva già accennato nella prima ricerca. Questa struttura fluviale che caratterizzava appunto le vie dell'acqua, che caratterizzano la Calabria, mettono in contatto interno e esterno e che avevano messo anche in contatto il mondo greco, dalla costa ionica alla costa tirrenica, viene preso come elemento per una possibile, come dire, rinascita di questo paesaggio, concentrandosi sul degrado di queste aste fluviali, dal tombamento, quindi dal non capire, dalla non consapevolezza che, diciamo, l'intervento pubblico aveva avuto, a Cassa per il Mezzogiorno soprattutto, andare a irrigidire, a coprire, a distruggere questa qualità delle vie dell'acqua. Invece, proprio riprendendo questo concetto che era della scuola francese, come dicevo prima, che ha tirato fuori questa cartina dove, come dire, tutto il sistema insediativo della Magna Grecia era legato a queste esistenze dei bacini idrografici che a loro volta avevano una corrispondenza tra ionica e tirrenica, individuando questi sistemi fluviali, Laopo, Scile, Crati, Savuto Neto, Mesima, Metramo, Torbido. Alla foce di questi, diciamo, bacini fluviali esistono le più importanti colonie della Magna Grecia. La possibilità di un metaprogetto, cioè di un progetto del progetto, che si proponga come condizione preliminare ed agente efficace della riqualificazione urbana, la riqualificazione ambientale a partire dalle vie dell'acqua, i collegamenti da mare a mare, passando per la cresta dell'Aspromonte, della Sila, del Pollino, e si rifanno del resto al sistema di trasporto terrestre della Magna Grecia. L'opera di riqualificazione urbana della Calabria, innescata dal paesaggio classico, coincide con la restituzione, con interventi differenziati, dal piano paesaggistico ai parchi archeologici, dall'effimero alla realtà virtuale,
virtuale, della possibilità di vedere i diversi tempi storici che si sono succeduti attraverso i secoli in Calabria. Insomma, di nuovo, far corrispondere al nome la cosa. E da qui si passa all'altra ricerca, che è una grande operazione che la Regione Calabria voleva fare, ha fatto in qualche modo, dal titolo Paesaggi e Identità, dove il coordinatore scientifico era Renato Nicolini. È una grande ricerca con grosse anche risorse finanziarie che mette in campo diversi giovani ricercatori anche della nostra università, che fanno una sorta di grande monitoraggio e censimento. Lui diceva quasi impossibile dell'abusivismo in Calabria, una ricerca anche ambiziosa da parte della politica, ma che lui interpreta in maniera abbastanza, diciamo, aperta e forse poco in sintonia con quello che pensavano alcuni politici. L'idea era quella di questo grande Atlante del degrado delle coste in Calabria, missione quasi impossibile, consapevolmente impossibile anche per Renato Nicolini, però avviano queste 5.200 manufatti abusivi, iniziano a fare delle classificazioni per tipologie d'abusivismo. C'è anche qualche intervento, riescono a in qualche modo liberare lo scoglio d'Ulisse a Scilla da un edificio abusivo, quindi ci sono anche dei risultati importanti. È una grossa operazione che insomma dalle periferie urbane ai fiumi, alle aree dismesse, a tutta l'industrializzazione dismessa che c'era sulla costa, riesce in qualche modo a tirare fuori dei dati in questo progetto impossibile, ma anche, in qualche modo ideologicamente impossibile, perché l'idea era la fase in cui si parlava del famoso concetto di ecomostro, a cui Renato Nicolini in maniera molto chiara risponde anche ad alcune esigenze che l'assessore regionale poneva, perché, in maniera troppo facile si parlava di ecomostro e quindi si pensava di fare una schedatura che era più su carattere tecnico-giuridico, fattore che interessava forse di meno Renato Nicolini. Non si può pensare alla demolizione se non si pensa assieme alla sistemazione del luogo durante e dopo la demolizione. Se si può trarre una conclusione dalla ricerca Paesaggi e Identità, è che il concetto di ecomostro è sbagliato alla radice, perché ciò che oggi distrugge paesaggio ed identità non è qualcosa di eccezionale, ma qualcosa di diffuso, che va combattuto con la quintessenza stessa del progetto, qualcosa che va oltre la singola architettura, la capacità cioè di proporre delle norme generali, efficaci e largamente condivise. Ecco, arriviamo al laboratorio teatrale. Dicevo prima che io non la vedo in maniera staccata questa attività, ma lui cerca di, trattare complessivamente i temi che ha trattato nella didattica e nella ricerca. Il teatro per Renato Nicolini nasce col laboratorio Le Nozze insieme a Marilu Prati, lo diceva anche Laura Termes, dal 2002 al 2012, coinvolgendo circa 100 studenti, tra cui anche Francesco che a quell'epoca era studente, e mettendo in scena 33 spettacoli che da Reggio Calabria però si hanno ampliati anche in alcune aree del Mediterraneo, ma anche a livello nazionale, a Roma, alla Biennale di Venezia e in altre occasioni importanti. La Guida Censis a un certo punto nel 2007, parlando dell'Università di Reggio Calabria su Repubblica, dice che il laboratorio teatrale della Mediterranea è il fiore all'occhiello appunto di questa scuola. Il laboratorio per lui ha un valore molto formativo legato all'insegnamento dell'architettura e della città, ma non solo in alcune cose che scrive come la fondazione della città ed altre poi, ma soprattutto in quell'idea di teatro del paesaggio, teatro vagante e tutto il rapporto col laboratorio progettuale, dove anche gli studenti andavano a fare performance nelle periferie o questo teatro che si trasferiva nelle aree archeologiche, inventando anche la rassegna della Magna Grecia, inventando il treno della Magna Grecia, tutta una serie di idee che ha messo in conto, e quindi questo legame con l'insegnamento e i suoi laboratori era assolutamente stretto, come era stretto il legame
tra teatro e i temi dell'archeologia e della classicità della Calabria. È un'attività che l'ha portato anche ad avere un grosso ruolo politico in città. Vedremo tutta la battaglia che ha fatto per il recupero del Teatro Siracusa a Reggio Calabria, riaprendolo, impossessandosi come laboratorio delle nozze, dandolo agli studenti e in qualche modo recuperando una parte importante del sistema culturale della città. Lui pensava a questa grande rete dei teatri calabrese, dal Rendano di Cosenza a quello di Paolo Portoghesi di Catanzaro, al Cilea di Reggio Calabria, ma anche ai teatri minori, in modo che appunto diventassero momenti di qualificazione della cultura, ma anche di avvicinamento delle persone alla cultura teatrale e soprattutto alla riscoperta delle aree archeologiche della Calabria. Questa è la prima rappresentazione del 2002, le nozze appunto di Elias Canetti. Che poi replica nel 2004. C'era forse il pezzo che dovevi leggere, Francesco? Sì. Capisco sempre di più di quanto abbia peso nella mia esperienza teatrale il fatto che io sia un architetto. L'esperienza del laboratorio teatrale dell'Università di Reggio Calabria, che ho iniziato con Marilù, non nasce forse dalla scelta di mettere in scena un testo molto intrigante per un architetto, come Le nozze di Elias Canetti? La prima stagione, con 3 spettacoli dal 2002 al 2004, era esplicitamente dedicata alla crisi dell'architettura, un saggio e 3 capitoli. Il primo vede la crisi morale, della morale sociale, fino a produrre il crollo dell'abitazione. Il secondo spettacolo era la prima parte di Stato d'assedio di Albert Camus, raccontava il crollo della città. Il terzo, Atto senza parole, di Beckett, ci racconta invece il crollo del progetto. Facciamo una carrellata veloce, un po' perché forse stiamo sforando. Ecco, questa è la fondazione della città. Abbiamo messo la foto della rappresentazione replicata a Barletta, ma che parte da Reggio. Lui in questo caso fa Alessandro Magno, che parla con architettura. È un testo che aveva scritto per il convegno dei dottorati di ricerca nazionale che sono venuti a Reggio Calabria, che è stato presentato per la prima volta a Reggio Calabria, che dalla Torre di Barbele all'architettura della città di Aldo Rossi ha tutta una serie di testi che vengono messi in scena. Lo spettacolo centrale della seconda stagione, dedicata alla riscossa della città, alla sua vitalità politica, è stata una mia drammaturgia, una rivista di architettura intitolata La Fondazione della città. Uno spettacolo che ha avuto tanto successo da venire richiesto anche a Roma, è stato Romana alla Sapienza, al Castello Svevo di Barletta, al Seminario Internazionale di Architettura di Camerino. Mentre procedeva la mia esperienza teatrale, come più bella la prima redazione della missione teatrale di Wellenmeister di Goethe, della sua elaborazione definitiva, si operava una sorta di resettamento della mia coscienza. E qua appunto Stato d'assedio, la riscossa della città di Albert Camus, che questo è quello del 2005, naturalmente ha parecchio spazio sulla stampa locale e anche nazionale. 2006-2007 I giorni della Comune di Brecht, poi siamo Alice della Polis, e poi Visioni di Gesù con Afrodite, testo di Giuliano Scabbia e scenografia da Amedeo Fago, dove mette a punto questa idea di teatro vagante, teatro del paesaggio. E questa rappresentazione si svolge in alcuni paesaggi del mito, il mito dello Stretto, ma che poi si trasferisce a Pentedattelo, si trasferisce nel parco archeologico di Meddima e poi a Saline. Il paesaggio reggino sfonda il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale, sono alcune scene appunto. E poi Elissa la regina errante, insieme a Marilu Prato del 2008, che viene portata alla Biennale di Venezia, ma parte da Nefta. Nella foto piccola vedete anche Luciana Menozzi, che coordinava la ricerca internazionale, che è stata messa anche, ha avuto un ruolo nello spettacolo. La stampa, il manifesto e l'unità seguono molto il laboratorio teatrale Le figlie del sole, adattamento di Renato Nicolini, e questa qua è una rappresentazione che lui porta al teatro, questa iniziativa, questo evento che fa la Calabria, Magna Grecia Teatro Festival, che è stata una rassegna ispirata e voluta da Nicolini e suggerita appunto da Nicolini. Questa è Adele Cambria, che segue molto
le attività del teatro e scrive anche una cosa poi insieme a Nicolini, ecco, La Reggio dei miti dopo Didone, che è un adattamento teatrale di Renato Nicolini su un testo di Adele Cambria. Qua è con Adele de Cambria. E poi alcune performance, alcune iniziative che ha fatto anche nel laboratorio, nell'IDA, non vedo Laura, i laboratori internazionali di architettura, che erano direttrice era Laura Termes, partecipa la compagnia Le Nozze con un laboratorio che era questo architetto Carlos Campos, e lui mette in scena appunto quad di Samuel Beckett, in questo caso diciamo al controllo della geometria del quadrato, aggiunge questo valore aggiunto del paesaggio in questa scenografia che è appunto lo stretto visto dall'Università di Reggio Calabria. La stessa rappresentazione quad insieme a Carlos Campos la fa nelle due città, nello spazio pubblico di Reggio e Messina. Il laboratorio lì da quell'anno era sulle città dopo il terremoto del 1908. Questo spazio pubblico e questo sistema di scala ascensionale, questa sezione che diciamo in qualche modo accomuna le due città, Messina e Reggio, veniva esaltato sia dalla messa a punto del laboratorio di Carlos Campos, ma sia appunto da questa messa in scena di Renato Nicolini attraverso la compagnia che riproponevano quad di Beckett all'interno appunto di questo spazio pubblico di Reggio e di Messina. Nello stesso seminario si parlava di terremoto, mette su un testo l'Aurora dopo il terremoto. L'Aurora è la famosa nave russa che soccorre le due città subito dopo la catastrofe, mette insieme una serie di teste da Majakovsky, Pasolini, soprattutto Norman Douglas, che raccontano appunto questa tragedia del terremoto. Pasolini rispolvera i viaggi degli anni 50 a Reggio Calabria, appunto. Ricevono diversi premi, vado veloce, poi nel 2009 propone La Babele d'Edoardo, adattamento, e sono gli anni in cui inizia anche una battaglia per il teatro di Siracusa, perché veniva minacciato di chiusura. L'università in qualche modo è una fase molto particolare, ci stiamo avvicinando alla legge Gelmini, all'autonomia delle università, i bilanci venivano ristretti, vengono tagliati i viveri, si entra in crisi e Renato Nicolini insieme alla compagnia, ma direi insieme a diverse associazioni della città, fanno una battaglia vera per il teatro di Siracusa dopo la rappresentazione di Edoardo, il palcoscenico viene riproposto con questo slogan, battaglie, interviste, articoli di giornale, performance in città, occupazione di spazi pubblici, quindi un'attività abbastanza intensa anche sul piano politico. Nel 2009 faccio vedere alcune tappe importanti, ripropone questa che viene portata anche il linguaggio part-time, il linguaggio della montagna di Pinter, che viene riportata anche al Teatro Quirino a Roma, e poi la Brocca Rotta a Ferramonti. Ferramonti è il campo di concentramento più grande d'Italia che si trova appunto in Calabria, è una rappresentazione importante che viene proposta sia a Cosenza, a Ferramonti, che a Reggio, al Teatro Siracusa, nel giorno della memoria. E qua alcune azioni fatte col laboratorio di progettazione e il laboratorio appunto Le Nozze nelle periferie di Reggio. Questo era proprio il 2012, sì. E siamo proprio alla fine, quando, lui, questo è durante l'anno accademico 11-12, poi ad agosto appunto non c'è più, però questo qua era a primavera. Oppure il teatro, di paesaggio, con questa rappresentazione al Parco Archeologico di Meddima. E l'ultima rappresentazione, Pirandello Trei, Vestire gli ignudi, che lui giudicava, vero Francesco, una delle migliori di questa regia, regie che aveva fatto, ma è stata l'ultima. Questa qua è una foto con il gruppo. Il teatro che aveva grande successo. C'è un gruppo ormai folto, sperimentato, di attori studenti e di collaboratori tecnici. In un certo senso ci sentiamo quasi dei privilegiati. Abbiamo un organico da teatro stabile, tutto basato su vero volontariato,
Questa adesione si spiega soltanto con la passione, con il fatto che chi partecipa sente di ricevere davvero in termini di esperienza e di conoscenza qualcosa in cambio. Una formazione che non si esaurisca nei propri confini disciplinari è particolarmente importante nell'università dei crediti formativi, un terreno inevitabilmente autoreferenziale che corre il rischio di chiudersi proprio quando magari sta pensando di specializzarsi. Eh sì, in quegli anni appunto di grande fervore, anche di protesta per il teatro, fonda questa associazione, si chiama Il Carro, Consorzio Arti Reggino Resistenti Ottimisti. Direi l'ottimismo purtroppo si infrange poi sul Siracusa, che diventa dopo di lui un fast food. Un fast food, sì. Lo fa insieme alla casa editrice Città del Sole. Questa associazione con la casa editrice Città del Sole, con cui appunto ripubblica l'Estate Romana con l'introduzione di Jack Lang. E Avrò sempre un rimorso verso Antonio Quistelli. Con lui dovevamo fare un duetto nell'aula magna della facoltà di Reggio. Il titolo era stato già scelto, La matita sottile. Titolo più sulla misura di Antonio che mia, identificato piuttosto dai libri che porto sempre con me, magari in un sacco di plastica, che dalla matita. In qualche modo, insieme però, rappresentavamo due capacità diverse di osservazione, con leggerezza, senza la retorica che uccide, che ci portavano a vedere le tante sottigliezze possibili dell'architettura. Antonio attraverso il disegno, che usava con uguale facilità di precisione analitica e di sintesi formale. Io per capacità di accostamento nelle tante applicazioni che può avere nella città dell'immaginario architettonico ad altri immaginari. A temperare tutto la necessaria ironia che Lenin, lo dico con spirito generazionale cui anche Antonio sarebbe stato sensibile, la comunione militanza nel PC definiva la prima virtù del rivoluzionario. Poi per una questione di date, un mio impegno, l'incontro non si tenne. Ho pensato a intermittenza che fosse possibile recuperarlo e poi si pensa che gli amici siano immortali. Ecco, mi piaceva concludere così con questo ricordo di Quistelli, che rappresenta appunto quello che ha fondato la scuola di Reggio e con cui Nicolini appunto scrive questo ricordo malinconico. E questi sono i 3 manifesti che abbiamo fatto nel 2013, mi pare, 14, su 3 giornate per Renato Nicolini. Grazie. Grazie. Ringrazio Renato Nicolini e il collaboratore che ha lavorato ringrazio Ottavio Amaro e chi ha lavorato con Ottavio Nicolini, che ha letto alcuni brani dei suoi testi e devo dire anche particolarmente perché mentre l'attività del laboratorio teatrale a Reggio Calabria di Renato è stata sempre ampiamente nota e anche documentata e anche conservata, c'è stato un momento in cui Marilu Prati voleva che fosse anche fatto una specie di archivio, che non so che vuol dire che quando invece dopo la scomparsa di Renato io feci nel dottorato fondato da me nel 2000 che si chiamava il progetto del resistente e il restauro del paesaggio, tema che poi Renato ho visto che ha ripreso, facemmo una tesi di dottorato, uno studente su Renato Nicolini e purtroppo il dottorando trovò moltissime difficoltà a recuperare i materiali da cui sono state tratte, presumo, questi brani della ricerca, tant'è vero che, come dire, programmaticamente viene dichiarato che alcune parti sono carenti. Quindi se Ottavio le ha recuperate, penso che sia un lavoro, come dire, emerito e spero che la facoltà stia costruendo un archivio dei materiali di queste ricerche perché sennò va tutto perso, ecco. Quindi mi fa molto piacere, ecco, non pensavo che ci fosse questa documentazione così esauriente sulle ricerche fatte da Renato. Per quanto riguarda il laboratorio teatrale con le quali
Ottavio Amaro ha concluso il suo excursus sulla presenza di Renato Nicolini a Reggio Calabria, noi abbiamo invitato Raimondo Guarino a parlare di Renato Nicolini e il teatro, in quanto la sua esperienza non si è esaurita solo nel laboratorio teatrale e nella sua esplicitazione in funzione didattica. Sì. Renato ha scritto alcune opere teatrali che sono state anche rappresentate, e anche avendo diretto in alcuni anni istituzionalmente alcuni organi, dal Festival di Spoleto al Teatro Stabile dell'Aquila, eccetera, ha svolto una funzione di promozione del teatro. Allora il titolo giusto sarebbe stato, poi lo sarà se raccogliere gli atti, anche alla luce delle cose indispensabili che sono emerse sia ieri che oggi, sarebbe stato Renato Nicolini e i teatri del suo tempo. Mi permetto di dire che questo lo davo per scontato, essendo lei uno storico del teatro, quindi... ma questo è l'avvio della mia sintesi. Sì, certo. E l'avvio della mia sintesi, che sarà drastica, perché appunto farò come Purini, come Franco Purini, fisserò 5 punti per mostrare che cosa? Che la visione di Nicolini sul teatro era un controcampo, e la sua ostinata e multiforme, anche nel teatro, attività è stato un contromovimento. Stiamo attenti a non confondere la direzione che lui ha impresso nell'ambito di una strategia complessiva anche alle attività di teatro che attraversavano la sua visione e il suo campo d'azione, con una vocazione unanime e con un'assenza di contrasti, di obiezioni. Penso anzi che l'interesse di rivedere la questione Renato Nicolini e i teatri del suo tempo sta proprio nel definire, alla luce di alcune chiavi, questa, la chiamerei discordia concorde, perché si tratta di un contromovimento che raccoglie delle istanze che sono realmente condivise, ma che nello stesso tempo porta alla luce delle evidenti contraddizioni. Qui non sto parlando di successo, insuccesso, consenso, dissenso, quella è un'altra dimensione di cui io non parlerò, perché assumo proprio come punto di vista i teatri con cui è stato a contatto Nicolini, che sono entrati nel campo d'azione di Nicolini, e il modo in cui ha lavorato Nicolini per ambientare e disambientare le culture teatrali, perché appunto le voci che vorrei fissare sono ambiente, spazio pubblico, meraviglioso, urbano, effimero, fondazione. Ambiente. Allora sì, Renato Nicolini volle disambientare i teatri romani, i teatri a Roma del suo tempo. Dobbiamo ricordare che innanzitutto una nota biografica. Ha ragione Franco Purini a ricordare gli ascendenti, i precedenti familiari, l'episodio, però intervenendo nel 2008 in un convegno che si intitolava Memoria delle cantine, curato dalla collega della Sapienza Silvia Carandini, che è stato poi, i cui atti sono stati pubblicati nel 12, Nicolini scrive: per me il teatro era una parte della letteratura. Poi ho avuto delle suggestioni, per esempio da Büchner, però poi ho visto Leon Sellena di Fersen e mi ha deluso,
e altri 2 o 3 casi di questo, però poi altri 2 esempi di questo tenore. Poi però dice, ma poi nel 77 ho visto Cottimisti di Raimondi e Caporossi. Quella è stata un'illuminazione, anzi come la conversione di San Paolo. Allora, è vero quello, è vero questo. Questo è come se voi leggete le memorie dei fondatori del teatro del Novecento, c'è sempre scritto: fin lì pensavo che il teatro fosse quello, poi ho visto una cosa, lo spartiacque. Segue in un certo modo un cliché, diciamo, autobiografico, letterario degli uomini di teatro, quando spiegano il teatro per me è quello. E lui dice l'illuminazione c'è stata nel 77, quando doveva andare a vedere il Proust di Basilicò, sbaglia l'ora, lo mandano nell'altra sala e vede per caso Cottimisti di Raimondi e Caporossi. Cioè il teatro senza la parola. Secondo lui, nel 2008, questo gli ha spostato la prospettiva. Vuol dire che non aveva delle prospettive prima? No, ma vuol dire che quello lo ha orientato, lo ha rapito, nel senso che ha detto: qui c'è una corrente, qui c'è una realtà che è molto meno generale e unanime di quanto pensiamo, che mi può indurre a intercettare quello che sta accadendo qui a Roma, all'interno di un quadro che poi è quello di cui abbiamo discusso anche stamattina. Perché questo? Perché poi la singolarità, è importante restituire la puntualità di quella illuminazione conversione. Queste sono le 2 parole testuali, illuminazione e conversione. È importante cogliere la singolarità, perché poi non è detto che la suggestione che gli viene ispirata dal fare di Raimondi e Caporossi, che vuol dire la rappresentazione del lavoro, un lavoro in tempo reale, fare un muro. Questo era Cottimisti, con tutte le situazioni che si costruivano della rappresentazione del lavoro. Guardate bene, anche questo è un classico. Se leggete Copo, Vakhtangov, alcune derivazioni Stanislavski, l'azione vera è il lavoro. L'azione reale, per essere l'azione reale, è il lavoro. E quando Copo, Vakhtangov, Kulishov, questi vedono Meyerhold, vedono il gesto del lavoro, quella è l'azione reale, e questo è il risveglio che c'è. Allora, la questione dell'inserimento della chiamata in causa del teatro all'interno delle strategie e delle configurazioni strategiche di questa mattina ha parlato Franco, parte da quella suggestione, da quella matrice. E non è detto affatto che poi tutto quello che viene messo in campo corrisponda a una lineare deduzione o sviluppo da tutto questo. Il teatro nell'estate romana fu un contromovimento, perché quello era il momento in cui le realtà convocate, adesso usciamo dal teatro in Trastevere, Raimondi e Caporossi, vediamo chi viene convocato: Giancarlo Nanni, il BIT 72, Pippo Di Marca. Le realtà che vengono convocate vengono disambientate, perché in quel momento si stanno radicando. Quello è esattamente la fine del decennio in cui sono nate e stanno letteralmente prendendo posizione. Questo determina una straordinaria e interessantissima diversità di atteggiamenti. Su questo non posso che essere molto, molto rapido. 2 tracce, una evidentissima. Quando Giuseppe Bartolucci scrive nel libro di cui si parlava stamattina, no? Fatto in collaborazione da Purini, Nicolini e Bartolucci, come intitola il suo saggio? Avanguardia alla prova. Allora, la chiamata in campo non era lo sviluppo di un movimento fisiologico, ma era la cattura,
la fissazione di una fase di metamorfosi che non andava necessariamente nella direzione dell'ambiente spazio pubblico, laddove noi siamo tutti d'accordo che quello, cioè trasvalutare il senso culturale del fare teatrale dalla composizione di un oggetto a un intervento sullo spazio pubblico. Questo è testuale. Ma questa era veramente la vocazione o la tensione del momento, quando sfociano quelle realtà nello spazio che viene costruito all'interno di una configurazione transmediale, che è la strategia complessiva di Parco Centrale. L'impatto di Nicolini sui teatri romani e dei teatri romani sull'estate romana fu estremamente problematico. Il contenuto dello saggio di Bartolucci lo è tale, perché dici sì, quelli lavorano sulla violenza, quegli altri sul soundscape aggressivo, quegli altri sulla sfilata. C'era l'idea, secondo me geniale, che c'è il teatro La Fede, che però non era più tale, che era una delle culle, diciamo così, del teatro della cantina dell'avanguardia, si ripropone però all'interno di una struttura del teatrino scientifico che è letteralmente eterogenea. Allora, fu una trasfusione estremamente problematica tra le definizioni ambientali dei teatri che c'erano in quel momento a Roma e qualcosa che naturalmente crea un analogo, una risposta a Cineclub Massenzio, Cineclub Circo Massimo, Cineclub Euro. Siamo d'accordo che dobbiamo riflettere in termini complessivi, ma non è la stessa cosa. L'intervento sul luogo per le culture teatrali e le loro eterogeneità significa altro. Dove sto? Qual è casa mia? Qual è la mia economia? No, non è come un cineclub che sposta il programma in un territorio monumentale. È un altro tipo di movimento. Questo faceva, queste contraddizioni e queste aritmie costruivano l'interesse enorme di quella proposta, di quelle proposte. La contraddittorietà e anche le autocritiche scaturite, la tensione e la contraddizione continua tra audacia e ripensamenti, che sono i termini con cui Renato Nicolini ne scrive raccontando di tutto questo in Estate Romana. Ma perché diversi erano i termini, diversi i tempi, diversi gli approcci, altre evidenze di questo, cioè che spazio pubblico potesse significare disambientare. Attenzione, la nostra prospettiva nel 2021 è che veniamo da una stagione in cui, anche a causa dell'emergenza, ma quello è stato un fattore di accelerazione, non voglio dilungarmi, la ricerca del pubblico segue altri impulsi. Per cui oggi letteralmente realtà che possono essere in termini di dimensioni analoghe a quelle dei gruppi che agirono nel 79 a Via Sabotino, devono andare nella prossimità. Non è più possibile neanche una sintesi, una convergenza fisica nel lavoro sul campo che è l'ambiente urbano. Noi siamo in un momento in cui le realtà teatrali si devono spostare verso i pubblici. È un altro momento storico. In quel momento l'intervento di Nicolini da cui parto si chiama Le mie cantine. Si chiama Le mie cantine e sono stati già fatti 25 convegni che hanno parlato dell'estate romana rispetto alla polifonia delle cantine. Se le guardiamo dal punto di vista di Renato Nicolini, c'è questa intenzione dichiarata di lavorare su un movimento che non è affatto consono allo standard. Ulteriore evidenza, chiudo qui l'arco del ragionamento, ulteriore evidenza è che quando abbiamo fatto Meraviglioso Urbano a Roma 3 c'erano interventi molto autorevoli di quelli che, sì, come Quartucci diceva,
rispetto alle proposte di Nicolini, un no dialogante. Un no dialogante. La ricostruzione della traiettoria di Leo De Berardinis è quella di qualcuno che fuoriesce lentamente, ma che già evidentemente, come Carmelo Bene, non può stare dentro quella strategia di convergenza, come dire, congiunturale, episodica. Però nello stesso tempo, ricordandoci di Via Sabotino, è chiaro che poi come spettatori quello che rimane, sono d'accordo, è la conference des oiseaux di Peter Brook, a me quello mi resta, no? E poi in quella durata, in quel deposito momentaneo, e poi nelle direzioni verso Villa Borghese, tutto si sta spostando in un lento e difficile accomodamento dentro una molteplicità di direzioni, al cospetto del gesto autoriale, di Renato Nicolini, che è qui autore di teatro rispetto ai teatri romani del suo tempo. Ma questo che tipo di movimento presupponeva? Vado al centro e rapidamente su Meraviglioso Urbano. Ho citato per le contraddizioni Quartucci, nel convegno, era l'incontro del 2013 su Meraviglioso Urbano. È chiaro che tutti constatavano la rilevanza di questo fenomeno, ma constatavano anche e reclamavano, non ci sono più, non c'è Quartucci, non c'è Scabbia che c'era, non c'è altri, non so, il Teatro Podlac che aveva attraversato, però a un certo punto ha detto no, ma quello non è lo spazio urbano che vi interessa, ed erano di un'altra matrice e lavoravano su forme di teatro di strada che rifiutavano quel tipo di schema. Pure loro hanno detto sì, è chiaro che chi era responsabile dell'organizzazione ci ha detto vieni, ma no, non ci interessava andare là. Ci sono dei dissensi che compongono la situazione. Questa situazione poi rispondeva a un movimento generale che è quello del meraviglioso, che è presto sta affiorando una discussione meraviglioso contro effimero in queste due giornate, no? come due visioni contrastanti, ma in realtà il meraviglioso urbano è presto detto, sta nel libro, la definizione sta anche nel libro dell'81, l'effimero teatrale, le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura. Questo significa il meraviglioso. Il meraviglioso significa considerare la misura di questa contraddizione. Considerare la misura di questa contraddizione, le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura. Questo scrive Nicolini. Architettura, e qui ricade la questione Aldo Rossi, la scena fissa della vita. Poi ne discutiamo un altro giorno. Che cosa vuol dire il teatro per Nicolini? Andare oltre. Lo dice meraviglioso, è per me architetto andare oltre la mia identità di architetto, ma per lui, regista di cinema, di teatro, andare oltre il teatro e il cinema. Allora l'ambiente che si crea è una molteplicità di punti di fuga, di soggetti, di identità che si devono spostare, se no non c'è il meraviglioso, se non c'è il teatrante che trascende il teatro, se non c'è il cineasta che trascende la regia cinematografica, se non c'è l'operatore dei media che si scontra con l'evidenza fattuale della realtà data, eccetera, eccetera, e se non c'è l'architetto che si scontra e considera la misura e la contraddizione della povertà dell'architettura. Non c'è il meraviglioso. Qui si apre il fronte della necessaria connessione, il cui campo è stato individuato da Renato Nicolini nella città. Il teatro di Nicolini deve chiamare in causa altri teatri e creare anche il suo, perché si muove su questa scelta di campo. Allora, un'esperienza, appunto, seguiamo questa linea,
dopo questo convulso prologo su ma quali erano le direzioni in campo nell'estate romana all'interno di quelle configurazioni apparentemente geometriche. Qui c'è anche la questione dell'astrazione. Non ho tempo di seguire questa suggestione, però c'è una categoria marxiana che si chiama il concreto di pensiero. Renato Nicolini non la mette in campo, ma si potrebbe restare nell'ortodossia via Althusser, l'astrazione può essere un concreto di pensiero, no? Perché c'è un grande pragmatismo nell'audacia di Nicolini nell'applicare come uomo d'azione le geometrie, gli infiniti possibili delle geometrie rispetto alla povertà dell'architettura. Comunque questi sono tutti termini su cui si può discutere. Dopo l'estate romana, Renato Nicolini diventa direttore del Festival di Volterra. Su che cosa lavora come direttore del Festival di Volterra? Lavora sui dualismi del territorio e poi portandosi dietro la realtà che corrisponde al modo perpetuo a Roma, cioè il BIT 72. Che quella realtà sia diversa dalle altre con cui si è misurato, questo è indiscutibile. Questo è indiscutibile perché è una realtà di volontaria perdita di identità che poi esplode, di volontaria anche rimozione della specificità dell'identità teatrale, perché Simone, Carella, Benedetti hanno sempre rivendicato un'appartenenza anfibia, ibrida, tutte le espressioni di questo genere, che è stata fecondissima per lo sviluppo, che è stata fecondissima, molto localizzata dentro quella sede, fecondissima per lo sviluppo di tecniche specifiche di intervento sulla spettacolarità, la transmedialità, eccetera, eccetera, Barberio Corsetti, Solari Vanzi, sono nati là. Ma faccio un semplice appunto perché oggi sono stati chiamati in causa dei fenomeni imponenti. Quindi voglio dire che la specificità romana emerge nel momento in cui, cioè Nicolini dice, vidi ottimisti nel 77 e questa fu l'illuminazione. Nel 75 a Venezia c'erano stati il Living, Grotowski, Bruck e Utopia dei Ronconi. Allora, se io faccio lo storico del teatro devo dire, guardate che intanto è successo qualche cosa. Sono tutte esperienze che poi lui reincontra nel quadro, prima o poi, vuole fare lo spettacolo barocco a Piazza Navona con Ronconi, c'è il Living nell'82, poi le reincontra dentro il suo campo di gioco, dentro diversi momenti dell'estate romana, ma non è che lui deve vedere gli attori che fanno gli operai per capire lo spostamento e capire i termini di riduzione e di potenza e di possibilità di concentrazione del fare teatro dentro una strategia complessiva. E poi le deve scrivere nella città. Voltaire è questo, lui propone questo programma che ragiona su due coppie che sono gli stanziali e i nomadi, la cultura stanziale, con una specie di spettacolo antologia di canti, poesie della cultura popolare volterrana, e un'orchestra di Coracanè. Cioè lui va lì a Volterra e ragiona sulla campagna volterrana e gli zingari, e poi ragiona su Andrea Carandini che sta scavando nel teatro romano e Alberto Samonà che sta facendo il piano urbanistico della nuova Volterra. Dopo 2 anni lo mandano via perché le realtà teatrali toscane non c'era niente. Non c'era niente, c'era la fissazione di ragionare in corpore vili sul campo, sulla città, come Volterra come teatro. L'idea della città come teatro è questa visione profondamente analitica dell'incontro, scontro, contraddizione, complementarità di culture. A Roma è successo che sono emerse decine di presenze determinanti in quel momento, ma sono emerse producendo e risultando da un intreccio
di tensioni che sono molteplici, contraddittorie. Quando pensa di poter lavorare su una tabula rasa, Volterra in teatro, si chiama così, Volterra in teatro, che è un'idea, che cosa accade? Dopo 2 anni, cioè, la regione dice, ma scusa, ma qui sta in Toscana? Sì, lavora sulla civiltà toscana, lavora sul centro in quanto centro abitato di Volterra, gli scavi del teatro romano e la pianificazione. Questo era il criterio, questo era il lavoro. Ultimo, dunque, siamo arrivati a meraviglioso urbano, meraviglioso le contraddizioni, meraviglioso il trascendimento, urbano però la scena della città, poi concludiamo con quello che abbiamo visto, cioè Nicolini, poi ci sono degli episodi interessanti, una delle prime edizioni di Roma Europa Festival nei giardini di Villa Medici, lavora su una revisione delle commedie di Vittorio Alfieri. Tre veleni rimesta, avrai l'antidoto, che è un ragionamento sui sistemi di governo, diciamo, dall'altezza cronologica di Vittorio Alfieri, e che consiste in percorsi paralleli all'interno dei giardini di Villa Medici. Che direzione interessante in questo. Era uno spettacolo in cui le persone, ci stavano, sì, ma qui se vai lì non vedi quel pezzo là. Era un disambientamento dello spettatore. Era una delle tante proposte di, come si chiama in maniera un po' logora, di spettacolo itinerante, però con un carico di contenuti ideologici, di filosofia politica pazzesco, Però è interessante, questo è l'89, cioè il secondo anno di Volterra. È evidente che però Nicolini si sta dirigendo verso quello che penso abbiamo visto nell'ultima fase, cioè che cosa? Poi ci sono le scritture, le critiche, adesso non ho tempo di parlare di tutto, mi avvio verso la conclusione. Cioè quello che abbiamo visto è Nicolini che come drammaturgo della città, Nicolini che crea un campo di trascendimento, di superamento e quindi di meraviglioso, giovani architetti che fanno un laboratorio di teatro con Nicolini e con un'attrice che ho visto all'opera quando ha fatto il laboratorio su uno dei pezzi che avete visto, la fondazione della città a Roma 3. Anche questo è accaduto nel 13, quando c'è stato, Franco Purini era presente in alcune circostanze di quel progetto, quando c'è stato Meraviglioso Urbano, in cui qualche pezzo abbiamo cominciato a metterlo insieme. Che cos'è interessante della fondazione della città? Questa drammaturgia associativa in forma di rivista nel senso di spettacolo di varietà, che mette insieme delle situazioni cruente, critiche, la fondazione di Roma, il terremoto di Reggio Calabria di cui si parlava, le fondazioni di Alessandro, Tommaso Campanella, proprio sotto la specie dominante del tempo della fondazione, parlare della città rappresentando il rifarsi della città. Quello che mi ha sorpreso, veramente mi ha folgorato, anche ognuno ha le sue piccole illuminazioni, è quello che ha ricordato nell'intervento precedente leggendo Francesco Spinelli, che lui reagisce a questo con un commento a una delle fasi del lavoro, posto che la questione della fondazione diventa determinante per capire in che senso poi ho saltato un pezzo che è l'effimero, ma l'effimero è anche questo è stato detto 10 minuti fa, è vedere diversi tempi storici contemporaneamente. Non vuol dire una cosa che scompare, vuol dire che ogni strato del tempo storico rispetto a quell'altro scompare, si eclissa, riappare, e ciò che è effimero è l'intersezione momentanea dei tempi del mondo. Questo per capire i tempi del teatro è fondamentale. Che nel teatro non c'è il nuovo, il vecchio, l'atavico, il postmoderno, il contemporaneo. La memoria del teatro sta dentro i corpi. La memoria è nella grande problematica
di cui appunto da ieri o da domani si parlerà di Nicolini, che è quella sociologicamente evoluta, il corpo e la pietra, il corpo e la città, i corpi nella città, cioè tutto quello che viene messo in campo dal linguaggio della performance, no? Ho cercato di evitare questo perché sarà appunto il metalinguaggio inevitabile quando si parlerà storicamente dell'esperienza di Nicolini, protagonista della cultura romana, la svolta performativa della cultura urbana. È giusto, ha rifatto la cultura urbana alla luce di una svolta performativa che consisteva in quelle combinatorie che attivava, e tra queste combinatorie c'erano quelle del tempo. Ma che cos'è effimero? Che cosa rimane? Che cos'è che persiste? Quando lui lavorava su archeologia e pianificazione, ovviamente il caso di Voltaire lavorava su questo, come quello che sto a spiegare adesso. L'archeologia industriale in Calabria, l'archeologia dismessa in Calabria, era sempre polarizzato da questo reshaping, è scappata una parola, ma questa rimodulazione del tempo. Il senso del teatro è questo. Chi si occupa di teatro sa che ci deve essere non attori di una parte, attori di una storia, attori del tempo. E lui era questo, come architetto, come storico, come uomo di teatro. E quello che mi ha folgorato è la frase che ha citato Spinelli quando dice: sì, com'è bella la missione di Wilhelm Meister rispetto alla versione definitiva. Vuol dire che Nicolini nel suo interpretare il rapporto tra il borghese intellettuale e l'uomo di teatro è stato un Wilhelm Meister al contrario. Cioè, prima è il contrario della successione delle versioni del romanzo che è l'emblema del rapporto del borghese col teatro, da Goethe fino a oggi. No, non è stato il borghese che si è immerso e poi lentamente si è allontanato in un senso della storia, in un senso della società dal teatro. È stato qualcuno che, possedendo un senso della comunità e poi un senso della memoria, è andato verso il primo romanzo di Goethe, La missione teatrale di Wilhelm Meister. Grazie. Guarino ha dato sicuramente delle... Come? Niente. Grazie. Ha dato sicuramente elementi di riflessione a tutti noi architetti sul, come dire, interconnessione che c'è fra come dire, l'attività di teatro di Renato e poi la sua interpretazione dell'architettura. Devo dire che la contraddizione che Guarino ha messo in evidenza fra le infinite possibilità della vita a fronte della povertà dell'architettura, a mio avviso, però questo se ne potrà discutere in un altro momento, non è tanto, non tanto rispetto alla povertà dell'architettura quanto alla limitatezza dell'architettura. L'architettura, come dire, ha un suo statuto e ha una, come dire, sue necessità e ha, come dire, delle sue regole molto come dire, delimitate. Comunque, e quindi, però confesso che nel suo intervento ha inserito alcuni elementi che in un precedente intervento che avevo assistito fatto da lei mi erano sfuggiti e quindi la ringrazio. Invito a venire qui Daniele Vitale e Alberto Abruzzese. Ad Daniele Vitale è stato chiesto di una riflessione sulle diversità fra la cultura architettonica romana e l'architettura architettonica milanese, emersa già fin da stamattina quando abbiamo parlato un po' al controspazio
redazione milanese, Ezio Bonfanti, e Controspazio Relazione Romana, caporedattore Renato Nicolini, diversità che venne fuori abbastanza in maniera molto evidente con la differenza fra i numeri, ma che poi si è sempre di più come dire, manifestata fino ad oggi, in cui effettivamente oggi c'è un abisso fra ciò che come dire, che pensano gli architetti che si sono formati a Roma e che operano a Roma e gli architetti invece che vivono anche questa stagione globalizzante a Milano, città più europea, e che hanno, come dire, mi permetto di dire con un po' di cattiveria che non dovrei fare, il vizio un po' di colonizzare, però questi sono già commenti che forse non spettano al coordinatore in questo momento. Daniele Vidale, grazie per essere venuto, a te l'intervento. Beh, grazie a voi dell'invito. E devo dire che ho un compito più difficile di alcuni che mi hanno preceduto e che parlavano di Napoli, di Reggio Calabria, perché la differenza con Milano è più difficile da comprendere e, diceva Laura Termes, più radicale anche. E non è sufficiente richiamare la vicenda di Controspazio, che in fondo nasce a Milano nel periodo milanese di Portoghesi e poi continua con una appartenenza molto più romana. Ecco, io vorrei cominciare da Roma per riuscire poi a costruire il paragone, il sistema di rapporti con Milano. Nelle sue estati Nicolini accende molte luci, che sono quella della musica, della poesia, del teatro e del cinema e poi tante altre ancora. E però io direi che non sono degli spettacoli, perché gli spettacoli hanno un carattere predisposto. Sono piuttosto degli eventi, perché gli eventi hanno sempre un elemento insieme di attesa e di sorpresa. Sono più indeterminati e la folla romana vive questi molto più come degli accadimenti generali che non come degli spettacoli. E poi ci sono i luoghi, che sono dei luoghi di suggestione intensa, e c'è il confronto con la natura in qualche caso, come a Castel Porziano, e altrimenti con la città, con la complessità della città romana. E poi c'è la folla. Non si tratta di un pubblico, di nuovo il pubblico si sa immaginare come sia costituito. La folla no, è composita ed è indistinta da tanti punti di vista. È anche imprevista la folla che partecipa alle estati di Nicolini. È mista perché veda la presenza del popolo, del popolino, ma anche dei borghesi, degli artisti, degli intellettuali. E questo conta. E però io direi che l'aspetto più affascinante, più interessante delle estati che Nicolini costruisce è la riappropriazione degli spazi urbani. Cioè quella folla si rimpadronisce della città, o la scopre piuttosto. Scopre i fori, scopre i monumenti, scopre la spiaggia. E questo in realtà è un fenomeno antico, non è un fenomeno che risale all'estate di Nicolini. Sono tanti gli episodi in cui una popolazione riscopre la propria città e la rivede secondo un'angolazione differente. Nelle estati di Nicolini prevale anche l'aspetto ludico, io direi. Poi ci sono le riappropriazioni che nascono da un momento di eversione politica. A Parigi la folla riscopre la città occupando la Bastiglia e poi ricostruendo un rapporto anomalo con le dimore reali.
a Milano nel 1948 gli operai del circondario milanese, quello dei Corpi Santi, si chiamava così, quel comune che avvolgeva la città fortificata, entrano nella città, la città dell'aristocrazia, e costruiscono lì le loro barricate. E poi c'è la riappropriazione della festa. Penso per esempio a Siviglia, alle 2 grandi manifestazioni annuali che la caratterizzano, la Feria e la Settimana Santa, un aspetto religioso e insieme una festa gigantesca in cui la folla invade la città ed ogni volta la invade riscoprendone dei luoghi diversi. Ecco, però quella riscoperta da parte della folla romana ha dei suoi caratteri particolari. Spesso è una specie di luogo comune. Si è contrapposta l'estate di Renato Nicolini agli anni di piombo. Io credo che non fosse un'alternativa, sono figlia a pari merito del 68. Il 68 è complesso e genera una cosa e genera l'altra. E il 68 non è una rivoluzione politica, è una rivoluzione dei costumi. Dal punto di vista politico io vorrei ricordare quello che accade. Nel 68 Nixon vince le elezioni negli Stati Uniti, nel 69 c'è il golpe di Pinochet in Cile, nel 68 De Gaulle vince le elezioni parlamentari, quindi non è una rivoluzione politica, è una rivoluzione dei modi di vivere, di vestire, e l'estate di Nicolini appartiene a quel clima e a quella vicenda. E quindi questo ha, io credo, una sua importanza. E però vengo di più al raffronto con Milano. Le estati nicoliniane a Milano non sarebbero state possibili per tantissime ragioni. E intanto per una ragione architettonica, per la diversità delle 2 città e per la diversità del loro uso dello spazio pubblico. Roma è una città che mostra i tempi della sua costruzione, della sua storia, che mostra le sue stratificazioni. Milano è una città antica, pre-romana e romana, che però ha seppellito il proprio passato. Si è costruita secondo un volto uniforme e coprendo le differenze grazie ai suoi intonaci. È una città di altezza uniforme, non ha i colli romani. È una città in pianura dove gli edifici hanno più o meno tutti la stessa altezza storicamente. E in mezzo c'è questa mole gigantesca del Duomo, che è il solo fatto veramente teatrale della città. Questa mole gigantesca di marmo rosa e ricca di guglie e di migliaia di statue. E a Roma c'è un uso, una cultura dello spazio esterno, dello spazio pubblico. Risale molto indietro nel tempo, addirittura ai Saturnali e poi ai Carnevali e poi all'iperbole barocca, e poi via via continua nel tempo questo uso degli spazi esterni. A Milano anticamente c'era l'uso dei sagrati delle chiese, e però nel Settecento, per esempio, dal Settecento in poi, la vita cittadina, la cultura cittadina si costruisce su una dualità, che è quella tra il teatro e il salotto. È lì che si svolge la vita culturale della città. E De Sanctis, per esempio, parla del salotto come di una cultura della conversazione, e ha ragione, perché ha insieme la fragilità della conversazione, ma anche la sua capacità di condensarsi, per esempio in laboratorio politico o in letteratura. E quindi questa è una differenza importante, e dice che l'effimero milanese è molto diverso dall'effimero
romano. Effimero è una brutta parola, è una parola negativa, significa instabile, transeunte. C'è un colloquio molto bello di Franco Fortini in cui parla male dell'effimero e poi però a un certo punto dice forse mi sono sbagliato, perché capisce che l'effimero è legato alla storia, alle situazioni, alle condizioni del vivere, e quindi l'effimero ha per sua natura un aspetto ambiguo, e ce l'ha anche nell'estate di Arenato, io credo. L'effimero ha per esempio questa capacità di prefigurare. L'architettura aspira alla durata, e l'architettura effimera, che per esempio si manifesta attraverso l'allestimento, invece anticipa l'architettura, la immagina, è una sorta di visione lirica del costruire, e l'allestimento conta nell'estate romana, conta anche se non sembra, conta anche quando gli avvenimenti sembrano nudi, perché anche uno schermo è un allestimento, e poi ci sono le forme più complesse dell'allestimento, il teatrino che Laura Termes e Franco Purini costruiscono, ma anche i cubi bianchi di Costantino Dardi lungo le mura aureliane. E però io direi che c'è un'opposizione anche nell'idea dell'allestimento tra Roma e Milano. È difficile dare una valutazione ora in poche parole, ma l'allestimento milanese, perlomeno quello che viene da Edoardo Persico e che continua con Albini, con Gardella, con i fratelli Castiglioni, produce una sorta di sublimazione dello spazio, per esempio attraverso il reticolo, che è reticolo di tubi innocenti all'inizio, e poi attraverso la sua progressiva schermatura. E invece l'allestimento romano forse nasce da una sorta di estetizzazione della vita, degli eventi e anche dell'architettura. Fatto sta che l'allestimento conta nella costruzione degli eventi delle estati romane, e però se c'è antagonismo e differenza rispetto all'idea dell'allestimento, c'è un antagonismo molto più antico tra le due città. Antico e insieme irrisolto, drastico. Nasce addirittura con le due capitali rivali dell'impero. Nasce con la costituzione delle due chiese, quella di rito ambrosiano e l'altra, ed è un'idea diversa del potere, insieme dell'esercizio della religione. Continua ancora, per esempio, con l'illuminismo, Milano centro con Napoli della cultura illuminista, di una certa idea del progresso e del diritto civile, e la Roma papalina. C'è un libro di uno storico forse non così bravo, ma che ha un titolo molto bello, Le città rivali, dal Settecento in poi. Le due città rivali naturalmente sono Roma e Milano, ed è un antagonismo che continua, che ha una sua versione politica recente, moderna. A Roma esistono le giunte di sinistra, che sono le giunte di Argan, di Petroselli, di Vetere, e più o meno quasi contemporaneamente ci sono le giunte di sinistra milanesi, quelle di Tognoli, di Agnasi, di Pillitteri, cognato di Craxi. Le prime giunte sono a trazione comunista e fondate su una certa visione, dove Nicolini, io credo va ricordato, è minoritario. Prima si raccontava come Argan, parlando della cultura romana,
si dimentichi di Nicolini, che pure ne era stato protagonista, e invece le giunte milanesi, che hanno anche il Partito Comunista al loro interno, sono a trazione socialista. Milano è la patria del craxismo, è la città di Craxi e del potere craxiano. E io credo che questo non va dimenticato. Nel 1976, quando Nicolini diventa assessore, Berlusconi sta terminando Milano 2, cioè il quartiere, le residenze con cui la sua ricchezza si moltiplica esponenzialmente e inizia il suo potere, la sua transizione da Craxi a Berlusconi. Ecco perché le estati nicoliniane non sarebbero possibili e non sono state possibili a Milano, per una situazione non solo politica, ma più generale, storicamente diversa. Milano è la città non del popolo, del popolino romano, ma la città della classe operaia, che ha la sua periferia, le sue residenze, i suoi luoghi di insediamento, ha naturalmente le sue fabbriche, ma anche le sue organizzazioni politiche e poi i suoi conflitti interni radicali tra, per esempio, il Partito Comunista e le altre organizzazioni extraparlamentari legate a un movimento che coinvolge le fabbriche e gli operai. Allora questa è una differenza, io credo, decisiva, perché le estati di Renato sono legate a una partecipazione di popolo, non di classe operaia, e in realtà le grandi manifestazioni milanesi, quelle che vedono una partecipazione di massa e che qui possiamo arbitrariamente ricordare, nascono da un tessuto produttivo. La fiera è un luogo di partecipazione di massa, dalla fine dell'Ottocento è una massa anche qui indistinta, un pubblico di curiosi o di visitatori forse è il termine giusto, e poi di persone legate al mondo produttivo, alle aziende, ma accade così anche per la Triennale, è un ente che ha una sua vita specialistica, che ha delle esposizioni spesso di grande qualità, che ha un momento di crisi profonda negli anni 60-70, però vede una partecipazione cittadina molto allargata. E poi addirittura c'è il Salone del Mobile, che ha una prima fase e una degenerazione recente. Insomma, degli eventi di partecipazione di massa molto diversi rispetto a quelli romani. Io credo che Renato sia stato molto bravo e sia stato molto coraggioso anche, e che gli vadano riconosciuti tutti i meriti che ha avuto. E però credo anche che abbia perduto alla fine, che abbia avuto il suo momento di fortuna o di gloria e che alla fine sia stato sconfitto, forse si è rifugiato ad un certo punto nel teatro, forse ha un suo momento particolare di debolezza quando costruisce la propria polemica, la costruisce a livello politico, non la costruisce più a livello dell'architettura. Forse dimentica o definito esterno ai problemi dell'architettura, che per esempio a Milano continuano ad avere una loro versione, una loro elaborazione. Prima si parlava della controscuola di Nicolini. Credo che il termine controscuola fosse nel 68 un termine diffuso, ma i due 68, quello romano e quello milanese, sono diversi anche all'interno dell'università, perché la sperimentazione o la controscuola milanese diventa ad un certo punto scuola, e credo che questo non accada a Milano. Diventano cioè una facoltà
basata sulla ricerca, sul dibattito culturale, che viene da lì e insieme si istituzionalizza con quello di negativo che questo comporta e anche con i suoi aspetti positivi, perché quella scuola avrà una vita lunga. E però io, ripeto, credo che Renato Nicolini perda, forse perde di meno di Carlo Aimonino. Di Carlo Aimonino non ho parlato e però andrebbe discussa la coppia Nicolini-Aimonino, il loro rapporto. E forse il loro rapporto nasce da una interpretazione della teatralità della città romana. Anche Aimonino dà un'interpretazione fortemente teatrale nei suoi progetti e nei progetti della sua cerchia. E però nessuno dei progetti di Aimonino alla fine si realizzerà, dei progetti elaborati come assessore al centro storico. E quindi io credo che vada riconosciuto che entrambe sono state delle sconfitte. E però a Nicolini va riconosciuto un grande merito, che è quello del suo essere costantemente spettinato. È una spettinatura non solo dei capelli, è un carattere eccentrico dal punto di vista culturale, è una sua spregiudicatezza, anche nella polemica politica quando avrà perduto la sua battaglia. E allora quella rimane una stagione per un periodo di grande successo e alla fine non trova una sua continuità culturale effettiva, per esempio nelle istituzioni culturali, forse perché non era storicamente possibile. E però io credo che questo doppio aspetto vada ripensato. Il fatto che alla fine Nicolini politicamente perde e il fatto che ad un certo punto abbia dimenticato l'architettura. Io credo che ne sia diventato per certi versi estraneo, che per esempio abbia trovato la sua strada nel teatro. E però credo che a Nicolini dobbiamo essere altamente riconoscenti per i suoi meriti, per quello che ha cambiato nella cultura e nella costruzione popolare di una cultura. E questo io credo che non passa quella stagione particolare e che questo a Renato vada fino in fondo riconosciuto. Grazie. Daniele naturalmente ha ribadito alcune situazioni che sono emerse nel corso di questo dibattito. Renato Nicolini forse, cioè sicuramente ha perso politicamente, perché poi, come dire, la sua storia politica è finita quando ha perso le elezioni sostanzialmente, quando si è candidato a sindaco. Però come dire, l'obiettivo di questo incontro voleva essere quello di, come dire, tirare fuori Renato da una gabbia in cui era stato circoscritto dal successo dell'estate romana, per ritrovarne invece indicazioni del suo rapporto come dire, di interpretazione dell'architettura e della città. Ci sono stati vari contributi, sicuramente si sono mossi in varie direzioni e adesso do ad Alberto Abruzzese il compito in qualche modo di chiudere questo intervento, perché quando Alberto Abruzzese fu anche in un certo senso consulente nel momento in cui si stava impostando l'estate romana del 79, ma non per questo, perché quando gli ho telefonato per chiedergli se era disponibile a fare un intervento su Renato Nicolini e il mio titolo in qualche modo era orientato verso un viaggio avventuroso fra molti linguaggi, ancora non gliel'avevo detto, lui senza, come dire, prima che io glielo dicessi mi ha detto subito sì, il mio titolo è Uno, Nessuno e 100.000 e quindi mi sembra che sia, come dire, una buona, un tema sul quale lui darà il suo contributo e che poi
ben corrisponde a come ho cercato di organizzare questo incontro. Sì, grazie. Non so come mi è venuto subito il titolo. Io non ho nemmeno parlato. Sì, cioè, prima ancora che finisse di parlare mi è venuto, ma perché c'è in mezzo il teatro, c'è di mezzo gli sdoppiamenti di Renato, tra l'identità politica che c'era, perché vi racconto un piccolo episodio. Io giovanissimo, quando lui era già un piccolo dirigente della federazione dei Frentani, io venivo processato nel piano di sotto, e sopra c'era Renato, insomma, che non camminava con gli altri dirigenti. Io venivo processato perché avevo partecipato alla stesura di un un numero speciale, Classe e Partito si chiamava, e quindi venivo considerato un eretico e quindi da espellere. Non fui espulso, ma insomma, semplicemente perché mentii. Quella era la grande lezione, no, che si riceveva: mentire. E io ho mentito e non fui espulso. Allora, questo convegno, io lo sapevo che sarei arrivato a questo convegno schiacciato, diciamo, dalla quantità degli interventi, e quindi senza capire bene, no, cosa potesse essere il mio contributo. Vorrei farvi, vorrei ricambiare il regalo di essere stato invitato con il regalo di congedarvi il più rapidamente possibile da questo interminabile, diciamo, convegno. Cos'è che posso, diciamo, allora, io nel convegno ho trovato degli spunti molto interessanti, anche delle significative dichiarazioni che magari io avrei sviluppato, ma insomma, per esempio Vanna Fratticelli, quando ha usato il termine, lui ha detto che lui nelle sue letture, insomma, Renato era ingordo. È vero. Lui era ingordo, e ingordo corrisponde anche a una attenzione, appunto, che Renato ha sempre avuto al proprio corpo e al corpo in genere, e quindi anche all'attore, il teatro. Lì c'è di mezzo il teatro nella sua ingordigia. Lui leggeva di tutto, dai fumetti, diciamo, porno, sino... Onnivoro, vabbè, d'accordo. È un'eccezione. Io ci ho aggiunto ingordo, Però era ingordo, no? Io me lo ricordo, Renato. E aveva questa venatura in cui, no, questo desiderio del leggere era qualcosa di assai più carnale che intellettuale. Vabbè, come del resto tutta la sua vita. Quindi non ho falsato, il senso della parola. Quindi questa era una notazione, diciamo, interessante, e Purini ne ha, diciamo, come dire, elencati vari, nemmeno più me li ricordo, però forse quello che mi ha colpito di più, quanto lui fosse bravo a ispirare, a creare ispirazione, e quanto a quello non facesse seguito, no? Poi davvero il concreto di quello che lui aveva fatto, con una concretezza che riguardava la messa in scena, che riguardava l'immaginario, che riguardava le suggestioni, ma che poi, come dire, stava lì, si bruciava esattamente là dove si era accesa. Ma sono tantissimi. Devo sinceramente dire che mi sarebbe tanto piaciuto, e forse darei un esito migliore di me stesso, se avessi potuto sentire soltanto all'inizio la relazione di Guarino. Guarino a me pare che abbia colto magnificamente quello che oggi si può dire, per tentare di capire qualcosa di tutta l'esperienza di quegli anni. Un'esperienza di quegli anni che, come dire, durante il convegno, e molto spesso in tutte le analisi che si fanno di quegli anni, dell'estate romana, eccetera, si sfibra, diciamo, in vario modo, si perde, diciamo, in tanti rivoli, e che invece, a mio modo di vedere, ecco, cosa mi sarei aspettato io da un convegno oggi su Renato Nicolini? Non tanto, sì, certo, anche, e ripeto, è stato interessante i testimoni, gli architetti, l'architettura, le facoltà, gli eventi, eccetera, ma mi sarei aspettato quello di tentare proprio di andare a fondo di che significato potesse avere in quel momento l'enorme successo
di quella che in diversi modi si chiama l'estate romana, l'effimero, altro, e poi la fine di quella fase e anche l'oblio, perché poi di tutta questa roba ce ne ricordiamo noi, no? Ne parliamo noi, insomma, è diventata una parola. Ecco. E a me pare che quell'evento, quella capacità di Renato di sollevare, diciamo, la città, il territorio, è stato detto, è stato attaccato da molti, è stato attaccato da pochi, qualcuno ha avuto Trombadori, no? Lo attaccava, ma poi invece... No, non è così. Il grandissimo successo di Renato fu, si dice con una brutta parola peraltro, fu un successo di popolo, fu veramente un successo di popolo. E la cultura di sinistra, a parte le culture istituzionali che non avevano nemmeno il coraggio di parlare o comunque non erano adusi a una cosa di questo genere, ma le culture di sinistra che avevano sempre avuto, no, la tentazione e il desiderio di intervenire appunto sul popolo, si scandalizzarono molto e lo attaccarono selvaggiamente. Ecco, diciamo, la mia, contrariamente a quello che ha detto lei stessa, io forse ho visto 2 o 3 volte Renato Nicolini in privato, oltre a quella, diciamo, in cui fui processato. Un'altra volta con me e Franco, quindi me la ricordo. Ma rarissime volte, insomma, in veste un po' ufficiale, no? Perché noi non abbiamo avuto, molti di quelli che erano cresciuti con me nella cultura dell'immaginario collettivo, eccetera, dei media, delle trasformazioni dei media, eccetera, sono stati fondamentali. Lui ha avuto una caratteristica, per esempio, rara nei politici, di sapersi servire molto bene delle persone professionalmente capaci. Questa è stata una dote straordinaria e lui di volta in volta, raccogliendone anche inevitabilmente i successi, però produceva eventi in cui aveva messo al lavoro straordinarie persone. Nessuno di questi io vedo qui. Allora, detto questo, fu molto attaccato. Allora, ecco, cos'è che io penso, no? Ripeto, proprio facendo tesoro di un discorso che sembra essere distante da quello che sto dicendo di Guarino, no? Però cosa mi porrei oggi, la domanda che mi farei oggi? Bene, che cosa ha significato l'estate romana, le polemiche sull'effimero, no? Gli scontri, di cui ecco, sono stato molto più io, come dire, un attore, perché Renato, che era coperto dal suo ruolo di assessore, poteva in qualche modo dribblare gli attacchi non so, per esempio, dei movimenti cinematografici, no? Delle associazioni cinematografiche, cioè, questi attacchi io li ho dovuti in qualche modo sostenere, in qualche modo per la prima volta, no? Perché era la prima volta che si rivelava all'interno di una cultura, diciamo, democratica, no, eccetera, una reazione così violenta da parte della sinistra, veramente violenta. E quindi in quegli anni io sostenuto, ed altri, ma non moltissimi, abbiamo sostenuto il dibattito appunto contro quelli che erano contro l'effimero. Ecco, io mi domando, rispetto a quel momento, oggi a che punto siamo? Io credo che si sia via via ripetuta esattamente sempre la stessa conflittualità tra le culture tradizionali e le innovazioni tecnologiche, diciamo. Allora Massenzio per spiegare quanto ci potesse essere dentro e avesse senso il cinema, non il teatro, che è già una faccenda diversa, diciamo, che Renato riesce a intuire attraverso l'esperienza che aveva fatto su Massenzio. Nell'esperienza di Massenzio si coglie un momento cruciale del cinema, trasformando il cinema d'autore in cinema come pratica dell'immaginario, tout court, e quindi in qualche maniera Renato sollevò lo scontro e la reazione di quello che in quel momento si avviava a essere la grande polemica con la televisione.
Massenzio era una grande rappresentazione che equivaleva a quello che era la televisione, mescolare tutto, dal più triviale al più eccelso. Oggi noi via via nel tempo abbiamo assistito a diversi momenti equivalenti a quello. Allora fu lo scontro appunto sul cinema di Massenzio e quindi da quello si arrivò allo scontro sulla televisione, dove io e altri subivamo critiche altrettanto selvagge, diciamo, dalla sinistra, per come interpretavamo le trasformazioni del comunicare attraverso la televisione. E oggi l'esplodere della letteratura sulle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, eccetera, è esattamente la stessa cosa. Ecco, io, diciamo, la prossima volta che si farà un incontro su un segmento, diciamo, almeno della figura di Renato, penso che si potrebbe ragionare su questo. Lì c'è stato un grande momento in cui le culture tradizionali, tutte le culture tradizionali, si sono scontrate con i fenomeni innovativi. E non ne accogliemmo interamente la lezione, l'abbiamo capito molto tempo dopo questo, e questa però non è stata mai poi motivo di una trasformazione delle elite culturali in Italia o nel mondo. Le elite culturali sono ancora al passo indietro rispetto all'innovazione tecnologica. Bene, credo di non avere altro da dire, oppure potrei avere molte altre cose da dire, ma questo, ecco, a me sembra che possa essere un modo per onorare Renato e chi ha lavorato con lui, cosa importantissima, appunto, chi molto spesso lo ha ispirato, vorrei appunto, ma non lo dico più, tra quello che accade con Renato uomo di teatro e quello che accade con Renato come dire, messa in scena urbana, c'è una certa differenza che fa parte appunto del carattere, come era, onnivoro. No, quello è il gusto onnivoro di Renato, no? Per cui lui poteva leggere appunto Iacula o qualsiasi dei fumetti porno di allora e contemporaneamente, come si è visto dalle citazioni magnifiche proposte, essere un uomo di straordinaria cultura. Vabbè, non ho altro da dire. Sono stato abbastanza breve? Non ti avevamo chiesto... No, una cosa sono i desideri. Bene, l'obiettivo della giornata di lavoro era quello di capire che cosa di Renato si poteva ancora, come dire, riportare, che cosa Renato poteva, che indicazioni si poteva prendere dall'esperienza di Renato. Alla luce anche del fatto che sembrerebbe che un'amministrazione, come ci ha detto Codor, sta facendo un'estate romana che si vuole ispirare a quella lì, eccetera. Quindi chissà se si è ispirata semplicemente riportando il nome o si ispirerà semplicemente seguitando a utilizzare il nome dell'estate romana, oppure si attiverà. Spaventati dal terrorismo in quegli anni, avevamo però una vita ordinaria che era lontanissima dalla miccia che fu accesa con l'estate romana. E l'estate romana poteva funzionare in quel modo perché in qualche modo non c'era quel tappeto infinito di media, reti, suggestioni, multimedialità, eccetera, nel quale scaricare, certo, nel quale si scarica. In un territorio immateriale totalmente diverso, quindi pensare che si possa riprodurre quella faccenda, diciamo. Io non credo che si possa riprodurre quella faccenda, però credo che l'esperienza di Renato e il suo portato di intellettuale in tanti campi vada riletta e vada collocata nella giusta prospettiva. Mi auguro che questo, i contributi di tutti quanti, molto puntuali, molto attenti, ci aiutino a fare questo nel momento in cui andremo a pubblicare gli atti. Spero di riuscire a pubblicarli. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti. E grazie anche a no, dobbiamo chiudere perché l'Accademia deve chiudere, e grazie anche all'Accademia di San Luca che ci ha permesso di fare questa bella giornata.